cura di loro. E grazie davvero per le vostre preghiere. Ciao ciao e abbi cura di te. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì il vortice mediterraneo attualmente presente sul sud Italia tenderà lentamente a portarsi verso la Grecia favorendo un miglioramento, anche se già un'altra perturbazione tenderà ad avvicinarsi al nostro paese sul finire del giorno. Ma vediamo la grafica della nuvolosità che ci mostra come gran parte dei settori adriatici, in parte anche il nord, ma soprattutto il sud, siano alle prese con le nuvole. Solo qualche pausa soleggiata attesa sulla Sicilia, poi anche sui settori tirrenici al nord-ovest, mentre da fine giorno tenderà a peggiorare nuovamente sulla Sardegna per l'avvicinarsi di quest'altra perturbazione. Infatti, osservando anche la mappa delle precipitazioni, notiamo come residui fenomeni sono attesi sul basso versante adriatico, sui settori ionici, e dal pomeriggio qualche piovasco anche a sfondo temporalesco potrà interessare la Sardegna. Vediamo quindi il tempo che ci aspetta nel corso di giovedì sull'Italia. La giornata nel complesso soleggiata al nord-ovest sui settori tirrenici, in parte anche sulla Sicilia, mentre una maggiore presenza nuvolosa è attesa sui settori adriatici con qualche pioggia, come dicevo anche prima, specie sul basso versante adriatico, sulla Puglia, la Basilicata. Dal pomeriggio tenderà a peggiorare anche sulla Sardegna e sul finire del giorno sul Triveneto, da segnalare anche qualche banco di nebbia che non mancherà sulle zone di pianura del nord. Clima che resta particolarmente ventoso al sud, ma anche sull'Adriatico per correnti di Bora e Grecale. Tutti i dettagli comunque li trovate sull'app di Trebi Meteo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande». E anche la vita nostra può essere così. Quando il mio fondamento non è forte, viene la tempesta, e tutti noi abbiamo tempeste nella vita, tutti, dal Papa all'ultimo, tutti. Viene la tempesta e non siamo capaci di resistere. E tanti dicono: no, io cambierò di vita, e pensano che cambiare di vita è truccarsi. O cambiare di vita è andare a cambiare i fondamenti della vita, cioè mettere la roccia lì che è Gesù.
1 dicembre San Charles de Foucault. Charles Eugène de Foucault nacque il 15 settembre 1858, a Strasburgo. Visse una giovinezza scapestrata, senza niente negare e senza niente credere, impegnandosi solo nella ricerca del proprio piacere. Intraprese la carriera militare, ma fu congedato con disonore, per indisciplina aggravata da cattiva condotta. Si dedicò allora a viaggiare, esplorando una zona sconosciuta del Marocco, impresa che gli meritò una medaglia d'oro dalla Società di Geografia di Parigi. Tornò in patria scosso dalla fede totalitaria di alcuni musulmani conosciuti in Africa. Si riavvicinò al cristianesimo e si convertì radicalmente, accettando di accostarsi per la prima volta al sacramento della confessione. Deciso a vivere solo per Dio, entrò dapprima tra i monaci trappisti, ma ne uscì dopo alcuni anni per recarsi in Terra Santa e abitarvi come Gesù, in povertà e nascondimento. Ordinato sacerdote, con l'intento di poter celebrare e adorare l'Eucaristia nella più sperduta zona del mondo, tornò in Africa, si stabilì vicino a un'oasi del profondo Sahara, indossando una semplice tunica bianca, sulla quale aveva cucito un cuore rosso di stoffa, sormontato da una croce. A cristiani, musulmani, ebrei e idolatri, che passavano per la sua oasi, si presentava come fratello universale e offriva a tutti ospitalità. In seguito si addentrò ancora di più nel deserto, raggiungendo il villaggio Tuareg di Tamanrasset. Vi trascorse 13 anni occupandosi nella preghiera a cui dedicava 11 ore al giorno, e nel comporre un enorme dizionario di lingua francese Tuareg, utile alla futura evangelizzazione. La sera del 1 dicembre 1916, la sua abitazione fu saccheggiata da predoni. Presso il suo cadavere fu ritrovata la lunula del suo ostensorio, quasi per un'ultima adorazione. È stato beatificato nella Basilica di San Pietro a Roma il 13 novembre 2005, sotto il pontificato di Benedetto XVI. Il 26 maggio 2020 Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto, relativo a un secondo miracolo per sua intercessione, aprendo la via alla sua canonizzazione, celebrata poi il 15 maggio 2022. La sua memoria liturgica cade il 1 dicembre, giorno della sua nascita al cielo. I suoi resti mortali sono venerati nel cimitero francese di El Golea in Algeria, vicino alla chiesa di San Giuseppe, retta dai Padri Bianchi. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle, santa giornata, Dio vi benedica tutti, sono le 5 del mattino. Oggi è 1 dicembre 2022, la Chiesa fa memoria di Saint Charles de Foucault. Carissimi fratelli e sorelle, preghiamo queste preghiere del mattino per tutti noi, per tutte le nostre intenzioni e per tutte le nostre famiglie. Una preghiera, fratelli e sorelle, oggi la rivolgiamo per tutti i nostri fratelli ammalati, per quelli nelle terapie intensive e nei reparti di rianimazione e per tutti i nostri fratelli e sorelle ammalati a casa sollievo della sofferenza. Una preghiera, fratelli e sorelle, come sempre la rivolgiamo per tutti i nostri fratelli e sorelle che soffrono di malattie oncologiche, di malattie rare e genetiche, di Alzheimer e demenza senile e per tutti i bambini ammalati in oncologia pediatrica. Una preghiera la rivolgiamo anche per i nostri fratelli anziani, soprattutto quelli soli, quelli abbandonati e quelli maltrattati. Una preghiera per quelli nelle case di riposo e per la sorella Teresa. Una preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per la sorella Innocenza, per Diego e per Valerio. Preghiamo per loro e per la loro famiglia affinché il Signore li possa benedire. Una preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per la sorella Rita Mongillo e per suo fratello Giovanni. Preghiamo per lui che è ammalato e preghiamo per le intenzioni di questa nostra sorella. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, come sempre ve la chiedo per Samuele affinché sia liberato. Preghiamo per lui affinché possa tornare la pace nella sua famiglia. Continuiamo, fratelli e sorelle, a pregare per Walter, Orlando e Giuseppe. Preghiamo per loro affinché il Signore li possa guarire e possa far ritornare la pace nelle loro famiglie.
Come sempre, fratelli e sorelle, continuiamo a pregare per tutti i bambini e i giovani del mondo, per i bambini orfanelli e per i bambini maltrattati e per tutti i giovani che sono tossicodipendenti e lontani dalla fede. Una preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per i nostri cari defunti, per le anime del purgatorio, per le anime sofferenti, per le anime agonizzanti. Preghiamo anche per tutti i sacerdoti e religiosi defunti. Una preghiera, fratelli e sorelle, continuiamo a rivolgerla per Nunzio che è ammalato di tumore al cervello. Preghiamo per lui affinché il Signore lo possa guarire. Una preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutta la Chiesa, per i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, religiosi e le religiose, per i frati e le suore, per il terzo ordine francescano e per l'ordine serafico. Una preghiera la rivolgiamo per tutti i gruppi di preghiera, per i santuari, i conventi e le comunità, e una preghiera per il Santo Padre Francesco, per il Papa Emerito Benedetto, per i fratelli ortodossi, per Monsignor Damiano, Monsignor Francesco e Monsignor Orlando. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per Catalina e i suoi figli, preghiamo per loro affinché il Signore li possa benedire, e un'altra preghiera ve la chiedo per Agueda e per Oriolis. Ricordiamoci sempre, fratelli e sorelle, di pregare per la pace nel mondo, per la conversione del mondo, soprattutto per la conversione dei cuori induriti e dei cuori dei potenti del mondo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco sono la serva del mio Signore, avvenga in me secondo la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio.
preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare,
Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra d'ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle, santa giornata, Dio vi benedica a tutti, sono le 5:30 del mattino, oggi è 1 dicembre 2022, la Chiesa fa memoria di Saint Charles de Foucauld. Carissimi fratelli e sorelle, preghiamo queste preghiere mattutine a Maria per tutti noi, per tutte le nostre intenzioni e per tutte le nostre famiglie. Una preghiera, fratelli e sorelle, oggi la rivolgiamo per tutti i nostri fratelli ammalati, per quelli nelle terapie intensive e nei reparti di rianimazione e per tutti i nostri fratelli e sorelle ammalati a casa sollievo della sofferenza. Una preghiera, fratelli e sorelle, come sempre la rivolgiamo per tutti i nostri fratelli e sorelle che soffrono di malattie oncologiche, di malattie rare e genetiche, di Alzheimer e demenza senile e per tutti i bambini ammalati in oncologia pediatrica. Una preghiera la rivolgiamo anche per i nostri fratelli anziani, soprattutto quelli soli, quelli abbandonati e quelli maltrattati. Una preghiera per quelli nelle case di riposo e per la sorella Teresa. Una preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per la sorella Innocenza, per Diego e per Valerio. Preghiamo per loro e per la loro famiglia affinché il Signore li possa benedire. Una preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per la sorella Rita Mongillo e per suo fratello Giovanni. Preghiamo per lui che è ammalato e preghiamo per le intenzioni di questa nostra sorella. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, come sempre ve la chiedo per Samuele affinché sia liberato. Preghiamo per lui affinché possa tornare la pace nella sua famiglia. Continuiamo, fratelli e sorelle, a pregare per Walter, Orlando e Giuseppe. Preghiamo per loro affinché il Signore li possa guarire e possa far ritornare la pace nelle loro famiglie. Come sempre, fratelli e sorelle, continuiamo a pregare per tutti i bambini e i giovani del mondo, per i bambini orfanelli e per i bambini maltrattati e per tutti i giovani che sono tossicodipendenti e lontani dalla fede. Una preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per i nostri cari defunti, per le anime del purgatorio, per le anime sofferenti, per le anime agonizzanti. Preghiamo anche per tutti i sacerdoti e religiosi defunti. Una preghiera, fratelli e sorelle, continuiamo a rivolgerla per Nunzio che è ammalato di tumore al cervello. Preghiamo per lui affinché il Signore lo possa guarire. Una preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutta la Chiesa, per i vescovi, sacerdoti, diaconi, religiosi e le religiose, per i frati e le suore, per il terzo ordine francescano e per l'ordine serafico. Una preghiera la rivolgiamo per tutti i gruppi di preghiera, per i santuari, i conventi e le comunità, e una preghiera per il Santo Padre Francesco, per il Papa Emerito Benedetto, per i fratelli ortodossi, per Monsignor Damiano, Monsignor Francesco e Monsignor Orlando. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per Catalina e i suoi figli, preghiamo per loro affinché il Signore li possa benedire, e un'altra preghiera ve la chiedo per Aguedda e per Oriolis. Ricordiamoci sempre, fratelli e sorelle, di pregare per la pace nel mondo, per la conversione del mondo, soprattutto per la conversione dei cuori induriti e dei cuori dei potenti del mondo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco sono la serva del mio Signore, avvenga in me
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portati in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. te Maria.
Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo, e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto, o Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li protegga. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo, o Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria.
O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Grazie sarà. Oggi si ricorda Charles de Foucauld, l'ufficiale dell'esercito convertito e diventato monaco e assassinato in Algeria. I non cristiani possono essere nemici di un cristiano, ma un cristiano è sempre tenero amico di ogni essere umano. Queste le parole che sintetizzano l'ideale d'amore che ha conformato l'intera vita di questo grande uomo, Charles de Foucauld appunto. Nasce a Strasburgo, in Francia, il 15 settembre dell'anno 1858. Diventa ufficiale dell'esercito francese. Dopo un periodo di ricerca interiore colpito da un gruppo di musulmani in preghiera, giunge alla conversione, diventa trappista e poi sceglie l'imitazione di Gesù. In gioventù era un grande fanullone, dicono, ed era stato ammesso nell'esercito solo per il buon nome di suo nonno, che era un colonnello, Gabriele de Norlé. Diventa esploratore e geografo in Marocco, travestito da ebreo, accompagnato da un vero rabbino, fino al cambiamento di rotta. L'irrequieto viaggiatore della notte, Charles, diventa monaco, nomade ed eremita, alla ricerca dell'imitazione di Gesù, un'imitazione quotidiana, operaio, nascosto, alla ricerca dell'annullamento che diventerà uno dei più grandi maestri della spiritualità cristiana di tutti i tempi. Nell'anno 1890 entra nella trappa di Santa Maria della Neve e assume il nome di Fratel Alberico. Ma la trappa non gli basta.
chiede il permesso di vivere un'esperienza più radicale, un'esperienza più povera a Nazareth. Nella trappa passai 6 anni e mezzo, racconta egli stesso, e poi, desiderando, per assomigliare ancora di più a Gesù, una spogliazione più profonda, andai a Roma e ottenni dal generale dell'ordine il permesso di recarmi solo a Nazareth e di vivere là sconosciuto, vivere da operaio con il mio lavoro quotidiano. Per lui Nazareth è ovunque, nel Sahara, in Algeria, a Beni Abbès, nel deserto dell'Hoggar tra i Tuareg, a Taman Rasset, a Parigi, magari in una notte di adorazione eucaristica con Louis Massignon, suo amico, e il grande precursore cattolico del dialogo tra cristiani, musulmani ed ebrei. I Tuareg lo chiamano il marabutto bianco, cioè l'uomo della preghiera, l'uomo di Dio, il marabutto dal cuore rosso, sta cucito sull'abito bianco dei fratelli di Charles de Foucauld e lo vedete nelle immagini, insomma tutto il contrario del proselitismo. Siamo nell'anno 1899, ultimo anno del secolo, e Charles si fa chiamare Fratel Carlo dopo aver scritto la regola del suo nuovo ordine, l'ordine degli eremiti del Sacro Cuore, divenuti poi i piccoli fratelli e le piccole sorelle di Charles de Foucauld. La vestizione dei fratelli del nuovo ordine ha luogo nella basilica di Montmartre a Parigi, in Francia, e padre René Voillaume è il loro superiore provvisorio. Nell'anno 1901 è ordinato sacerdote, torna in Algeria, nel Sahara. A Beni Abbès acquista un pezzo di terra, vi costruisce un piccolo eremo, kawa, che vuol dire fraternità, dove si prega, si lavora, si legge il Vangelo, si accolgono ospiti di ogni tipo, nomadi del deserto, francesi, arabi, pellegrini, vagabondi, studiosi, malati. E proprio in Algeria, negli anni del massimo impegno nel dialogo, dopo aver portato il suo stile di vita, non la sua dottrina, la sua cultura, viene ucciso il 1° dicembre dell'anno 1916, come è accaduto a Gandhi e come è accaduto per i profeti dell'incontro e della tolleranza. Charles aveva sempre desiderato avere dei discepoli, ma solo una ventina di anni dopo la sua morte i seguaci fondano i piccoli fratelli, le piccole sorelle di Gesù. Oggi la famiglia di Charles de Foucauld è composta da 11 congregazioni e da diversi movimenti laicali presenti in tutto il mondo. Dal giorno della sua conversione, Charles de Foucauld aveva sempre desiderato il martirio come il modo più perfetto per configurarsi totalmente a Gesù, ossia l'unico suo modello. Padre Charles, l'uomo che ha restituito senso alla parola usurata amore, l'uomo che ha liberato Nazareth dalla prigione oleografica e l'ha restituita ai sandali di Gesù, al corteo dei santi. L'uomo che ha anticipato quella primavera della Chiesa, quella spiritualità della strada che ci permette di credere ancora nella Santa Chiesa, ci permette di sognare e di vedere la città di Dio nel deserto delle nostre città. E allora noi rivolgiamo a Dio la nostra preghiera servendoci delle sue parole. Dacci, mio Dio, questo pane della grazia che è assolutamente necessario alla nostra vita. Dacci questo pane degli angeli che è il tuo corpo e il tuo sangue. Dacci questo pane, tuo nutrimento, che consiste nel fare la volontà del Padre tuo, e dà anche a tutti gli uomini e a noi il pane materiale nella misura in cui è utile alle nostre anime. In vista di te solo, della tua gloria, affinché tu sia glorificato quanto possibile qua giù, in vista di te solo, mio Dio.
Dacci oggi, a noi tutti, il nostro pane quotidiano. Amen. Regina del cielo, rallegrati, alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia, è risorto, come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. Il Signore è veramente risorto, alleluia. Preghiamo. O Dio, hai inondato di gioia il mondo con la risurrezione del tuo Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. Per i meriti della sua madre, la Vergine Maria, concedi a noi di giungere ai gaudi della vita eterna per Cristo nostro Signore. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, donna del più grande sì, donna del Magnificat, modello di fedeltà, raggiungi tutti coloro che in questo momento stanno pregando insieme a noi. Intona in ogni cuore e in ogni casa il tuo Magnificat, o Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria. Il primo mistero della luce ci porta lungo il Giordano, dove Giovanni sta predicando e sta invitando la gente alla conversione, al ritorno al Signore. Quando vede Gesù che si avvicina in mezzo alla gente, esclama: «Ecco l'agnello di Dio!» San Giovanni Crisostomo commentò: se Gesù è l'agnello di Dio e noi siamo i discepoli dell'agnello, potremo vincere i lupi soltanto se saremo agnelli, perché Gesù pasce gli agnelli e non i lupi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il secondo mistero della luce ci porta a Cana di Galilea. Gesù partecipa ad una festa di nozze insieme alla Madonna, insieme agli Apostoli. Viene a mancare il vino e Maria legge il disagio sul volto degli sposi e interviene, lo dice a Gesù. E Gesù compie il primo miracolo per salvare la gioia di una famiglia. Il messaggio è chiaro: la famiglia sta a cuore a Dio, perché la famiglia è un progetto di Dio, è una scintilla di cielo consegnata agli uomini. Chi combatte la famiglia, pertanto, combatte Dio, e chi combatte Dio combatte la felicità umana. Sia ben chiaro. Padre nostro, sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il terzo mistero della luce ci presenta Gesù che cammina per le strade della Palestina e proclama le sue beatitudini, che sono la vera segnaletica della felicità. Pensate a Enzo Biagi, giornalista, un giorno disse: Gesù ha detto cose che a tutt'oggi, dopo 2000 anni, sono insuperate e insuperabili. Tutto questo non si spiega, se non riconoscendo che Gesù è il Figlio di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della luce ci porta sul monte Tabor. Gesù porta con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e si trasfigura davanti a loro. Fa vedere per alcuni istanti tutta la bellezza del paradiso. Gli apostoli restano incantati e Pietro esclama: Signore, restiamo qui, è troppo bello, non scendiamo più a valle.
Un giorno speriamo di poterlo dire anche noi, quanto è bello restare qui. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quinto mistero della luce ci porta nel cenacolo. Gesù sa che Giuda lo tradirà. Gesù sa che Pietro lo rinnegherà. Gesù sa che gli apostoli scapperanno nell'ora della passione. Avrebbe avuto diritto a gridare, ad esprimere il suo sdegno. E invece, proprio in quel momento, ci fa i regali più belli, il regalo del comandamento dell'amore e il regalo della Santissima Eucaristia. Soltanto un amore infinito si comporta così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Per il Santo Padre Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii tu il nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. Che il tuo principe della milizia celeste, con la potenza divina, caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà.
Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre di Davide, prega per noi. Torre d'Avorio, prega per noi. Casa d'oro, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei veri cristiani, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta al cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Regina del cielo e della terra, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, infondi la tua grazia, o Signore, nei nostri cuori, perché noi che all'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del tuo Figlio, seguendo la via della croce ogni giorno, possiamo giungere alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga e vi liberi da ogni male, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Portate a tutti il frutto della preghiera. Andate in pace. Buona e santa giornata a tutti. Il Signore vi conceda pace. Siamo al quinto giorno di questo tempo d'Avvento, siamo al 1 di dicembre, l'ultimo mese dell'anno, ma anche il mese che ci porta al Santo Natale, alla solennità dell'Immacolata Concezione di Maria. Ogni giorno vi sto proponendo un pezzettino di strada verso Betlemme in compagnia di qualcuno. Siamo stati in compagnia di Maria, in compagnia di Giuseppe, in compagnia di San Francesco. Oggi voglio invitarvi a fare un pezzettino di strada in compagnia di Padre Pio. Se San Francesco d'Assisi preparava il Natale già
dalla commemorazione dei fedeli defunti con un digiuno che durava 55 giorni, San Pio si dice che si preparava al Natale già dal 26 dicembre e lui diceva che la Pasqua era bellissima, ma il Natale metteva in evidenza tutta la tenerezza, no, in questo Dio bambino, e lui amava proprio avere gesti di amore, di effusione, di tenerezza verso Gesù bambino. E allora, ecco, oggi davvero, in compagnia di Padre Pio, lasciamoci parlare di Gesù da lui, ma anche lasciamoci insegnare a come essere uomini e donne di tenerezza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Avete carta e penna da prendere appunti, poi magari se non ce la fate a scrivere lo potete riascoltare il messaggio. Allora, 4 dicembre sarò a Gallico, Reggio Calabria, Santa Messa alle 18 presieduta dal Cardinale Bagnasco. 9 dicembre sarò a Gragnano, nel Santuario della Madonna del Carmine, 18 Santa Messa e presentazione del libro. 11 dicembre sarò a San Giovanni in Fiore a partire dalle 16:30 e poi 28 di dicembre a Mercato San Severino. Adesso mi sfugge il nome della chiesa, ma tanto trovate tutto scritto sui social. Buona giornata a tutti, con Padre Pio camminiamo questo pezzetto di strada di oggi. Vi voglio bene. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, siamo giunti al terzo giorno della novena all'Immacolata e il tema di questa riflessione può essere sintetizzato in questa frase: pensare all'Immacolata e guardare a lei e sperare tutto dalla sua bontà. Pensiamo spesso all'Immacolata, pensiamo che ella costantemente veglia su di noi e ci ama di un amore senza pari. Si dice giustamente che si pensa a ciò che si ama, non si può fare diversamente. Due persone che si amano si cercano e si pensano di continuo. Se noi dunque amiamo l'Immacolata, non possiamo fare a meno che pensare a lei. Scriveva San Giovanni Damasceno che la Madonna, con la forza dell'amore, aveva rapito la sua mente, ormai non poteva che pensare a lei. Maria tiene schiava la mia mente, Maria ha rubato la mia lingua, a lei io penso di giorno e di notte. Guardiamo verso di lei e lasciamoci illuminare da lei. L'Immacolata è la lampada che illumina le anime e che mette in fuga le nostre tenebre. Lei ci dona la luce di Dio. Ogni volta che reciteremo con amore il rosario, ella avrà sempre qualche luce nuova da donarci per farci comprendere sempre meglio il mistero del Figlio suo.
Anche quando attorno a noi giungerà la notte e saremo avvolti nel buio, la luce di questa lampada continuerà a donarci qualche bagliore e raggio di speranza. Al contrario, la notte dell'anima senza Maria sarà come una fitta tenebra che arresterà il nostro cammino. L'Immacolata è come la chiara stella che orienta il nostro pellegrinaggio nel mare tempestoso di questo mondo fino al porto sospirato dell'eterna salvezza. Chi guarda Maria non potrà sbagliare e sarà sostenuto in ogni sua tribolazione. San Bernardo, che ha ragione è detto il cantore di Maria, ci esorta a guardare sempre verso di lei come a sicuro punto di riferimento. Così infatti scriveva: Maria è la nobile stella spuntata da Giacobbe, i cui raggi illuminano tutto l'universo, il cui splendore rifulge nei cieli, penetra gli abissi e avvolge la terra e riscalda più le menti che i corpi, alimenta le virtù e distrugge i vizi. Ella è la stella rilucente e meravigliosa che, elevata sull'immensità di questo mare, splende e radiosa per i suoi meriti e i suoi fulgidi esempi. O tu che nelle vicissitudini della vita, più che di camminare per terra, hai l'impressione di essere sballottato tra tempeste e uragani, se non vuoi finire travolto dall'infuriare dei flutti, non distogliere lo sguardo dal chiarore di questa stella. Se insorgono i venti delle tentazioni, se ti imbatti negli scogli delle tribolazioni, guarda la stella, invoca Maria. Se vieni travolto dalle onde della superbia, dell'ambizione, della mormorazione, dell'invidia, della gelosia, guarda la stella, invoca Maria. Se l'ira, l'avarizia, la concupiscenza della carne scuotono la navicella della tua anima, guarda Maria. Se turbato dalla gravità dei tuoi peccati, confuso per le brutture della tua coscienza, atterrito dal rigore del giudizio, stai per venire risucchiato dal baratro della tristezza e dall'abisso della disperazione, pensa a Maria. Nei pericoli, nelle difficoltà e nei momenti di incertezza, pensa a Maria, invoca Maria. Abbila sempre sulla bocca, abbila sempre nel cuore, e se vuoi ottenere l'aiuto della sua preghiera, non tralasciare di imitarne gli esempi. Seguendo lei non andrai fuori strada, pregandola non dispererai, pensando a lei non sbaglierai. Se ella ti sostiene non cadrai, se ella ti protegge non avrai nulla da temere, se ella ti guida non ti affaticherai, se ti sarà favorevole giungerai alla meta. Infine, poiché siamo tanto poveri e bisognosi, dobbiamo confidare nell'Immacolata, invocarla sempre e sperare tutto dalla sua bontà. Così scriveva San Bernardo: O Vergine Beata, chi è colui che, avendoti invocata nelle sue necessità, non ha ricevuto il tuo soccorso? Noi, tuoi piccoli servi, ci rallegriamo con te per tutte le altre virtù, ma per la tua misericordia ci rallegriamo con noi stessi. Lodiamo la verginità, ammiriamo l'umiltà, ma per chi è misero, la misericordia ha un sapore assai più dolce e soave. La misericordia l'abbracciamo con maggiore tenerezza, la ricordiamo più spesso, l'invochiamo con maggiore frequenza. Infatti, proprio la tua misericordia ha ottenuto la redenzione del mondo, ha strappato con le preghiere la salvezza degli uomini. Chi dunque, o benedetta, potrà misurare la lunghezza e la larghezza, l'altezza e la profondità della tua misericordia?
la terra è piena della tua bontà. Per te, o Maria, il cielo si riempie e la via smarrita è ridata a coloro che l'avevano perduta. E ora, cari fratelli e sorelle, terminiamo con la preghiera della novena. O aurora rilucente di bellezza, Vergine Maria, ci congratuliamo con te del mistero del tuo immacolato concepimento, che è stato principio di salvezza di tutto il genere umano e il giubilo di tutto il mondo. Ringraziamo e benediciamo la Santissima Trinità, che ha così magnificato e glorificato la tua persona. Ti supplichiamo di ottenerci la grazia di saper trovare profitto della passione e morte del tuo Gesù, perché non sia per noi inutile il sangue sparso sulla croce, ma viviamo santamente e ci salviamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vergine Immacolata, prega per noi. Portsous è una frazione del comune di Atimis ed è uno dei tanti paesini delle Prealpi friulane. Le malghe di Portsous sono conosciute a livello nazionale per il famoso eccidio dei partigiani della Brigata Osopo che è avvenuto nel febbraio del 1945. Partigiani che sono stati poi sepolti nel Bosco Romagno, come abbiamo ricordato anche sul video che trovate nella scheda sopra. È conosciuto però anche per un evento mistico avvenuto nel settembre del 1855. Si tratta della nota apparizione della Madonna alla piccola Teresa Dus, una bambina del paese che non aveva ancora compiuto 10 anni. La prima apparizione è avvenuta nel Prato della Dolina, dove 30 anni dopo è stata costruita la cappella che ancora oggi è meta di pellegrinaggio. Le successive apparizioni invece sono avvenute nella chiesa del paese. In un primo momento i genitori e la comunità non credevano a questi racconti della bambina. A seguito dell'apparizione, però, sulla mano sinistra di Teresa è apparso un segno che lei ha detto essergli stato impresso dalla Madonna stessa. Si trattava di un segno che ha destato molto clamore nel paese
e che consisteva in una crocetta di circa 3 cm di colore oro. Nonostante i genitori e anche altre persone incredule avessero cercato di cancellarla sfregando e lavando, la crocetta dorata risultava assolutamente indelebile. Poco tempo dopo, a causa di un'epidemia di colera, Teresa è rimasta orfana. Fu portata così a Udine, nella casa delle derelitte di Don Luigi Scrosoppi, il prete friulano che nel 2001 è stato dichiarato santo da Giovanni Paolo II per l'esempio di carità che ha testimoniato in favore delle tante bambine orfane a causa di queste epidemie che allora imperversavano in Friuli. Qui la giovane, nonostante i problemi di salute, nel 1867 inizia il noviziato e diventa una suora della Provvidenza con il nome di Suor Maria Osanna. Muore però giovanissima di tubercolosi il 17 agosto del 1870 e le suore della sua comunità hanno testimoniato che la croce dorata, che era sempre ben visibile sulla sua mano, con la morte è diventata di colore bianco. Chi volesse approfondire questo avvenimento lo può fare documentandosi su internet o leggendo uno dei vari libri che trattano di questa apparizione. Il silenzio e la tranquillità del paese nel primo mattino viene interrotto dal continuo arrivo di automobili e di persone. Oggi, infatti, 16 agosto 2020, si fa memoria dei 150 anni della morte di Teresa d'Us, Suor Maria Osanna, e nella chiesa parrocchiale si celebra una Santa Messa solenne a cui partecipa la comunità locale, ma anche molti pellegrini e devoti che arrivano da ogni parte del Friuli e non solo. Il Vangelo di questa domenica che il diacono ci ha appena letto. La Santa Messa è presieduta dall'arcivescovo Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato con l'assistenza e la presenza delle Suore della Provvidenza, di Don Vittorino e altri religiosi e religiose devoti alla Madonna di Porzus.
Monsignor Loris Capovilla, già segretario di Papa Giovanni XXIII, il 3 settembre del 1996 presiedette una solenne concelebrazione davanti alla chiesetta di Porzus. Tutti i fedeli presenti hanno notato che una sorta di arcobaleno nitidissimo ha cerchiato il sole per tutta la durata della messa. Monsignor Vito Ferini, parroco di Artemis Porzus, venne a trovarmi la prima volta 3 anni fa. Io non sapevo nulla di questa apparizione, di questa storia o leggenda così bella e così edificante. Ma questo sacerdote così degno e così bravo e così pio me ne parlò con tale fervore che io rimasi preso subito e convinto che bisognava muoversi, che bisognava cogliere questa opportunità di un segno celeste, anche se lontano per noi nel tempo, perché risale all'8 settembre 1855. Poi mi fece leggere alcuni libri, alcuni pieghevoli, molto opportuni, fatti molto bene, ben documentati, con la collaborazione del bravo sacerdote triestino Don Carlo Gamberoni. E io, sapendo che anche il vescovo di Udine, l'arcivescovo Monsignor Battisti, era favorevole a che si studiasse questo fatto e questo evento e si venerasse la Madonna lassù a Porzus, accettai di recarmi il 1 settembre di 3 anni or sono, andai lassù e ne rimasi tutto preso. Non indagai più approfondamente, non emisi un mio giudizio personale, soltanto mi rifeci a quelle che sono le mie convinzioni, la mia fede, la mia devozione, avendo sempre presente quello che ho vissuto nella mia vita accanto a Papa Giovanni. Dio parla agli umili e parla ai piccoli. E una delle espressioni più belle del Vangelo è proprio questa, quando Gesù loda nei suoi giovani discepoli, gli apostoli, non tanto la sapienza che non avevano o le esperienze della vita che non possedevano, loda la loro semplicità, loda la loro devozione, loda la loro prontezza a fare la volontà del Signore. Anzi, una delle poche volte che Gesù ha esultato nella sua vita, come egli stesso ha detto, è stato questo quando ha parlato ai suoi discepoli nella luce della semplicità. Ti benedico, Padre, Dio del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai grandi, ai potenti, e le hai rivelate ai bambini. Quando mi soffermai sul piccolo messaggio che la bambina, allora di 10 anni, Teresa Dus, riferì al suo parroco, alla sua mamma, alla gente del paese, alle sue compagne anche di giochi, io rimasi stupito, perché questa bambina ha detto le cose più semplici di questo mondo, anzi da dire che ci sembrerebbero quasi banali, perché sono le cose ordinarie della catechesi di un bravo parroco, con i bambini o con gli adulti. Dice, sai, la Madonna ha raccomandato che non si bestemmi. Io ho tradotto subito che si benedica il nome del Signore. Ha raccomandato di non profanare la festa, di santificare la festa, è quello su cui ci dibattiamo anche in nostri giorni. Terzo, di ricordare le vigilie e i digiuni, cioè una preparazione penitenziale alla celebrazione dei grandi misteri della vita di Gesù e della vita della Madonna. E mi sono detto, sì, sono cose semplici, sono cose elementari, ma che di più opportuno nel nostro tempo così travagliato e difficile? Tempo di orrende bestemmie contro Dio, non sempre con le parole, ma con gli atti, con l'odio, con la violenza. Quale invito più opportuno di questo di santificare il nome del Signore, che è alla base del culto e alla base della nostra fede, della nostra vita cristiana. Poi, il giorno del Signore, Lui se l'è riservato, noi l'abbiamo tutti, nessuno eccettuato, un po' profanato, perché non ci immergiamo nella contemplazione, nel silenzio, nell'onore reso a Dio, ma profaniamo il giorno del Signore e sprechiamo quel tempo sacro. E poi, a dire la verità, dobbiamo tutti ritornare su noi stessi, perché in questo nostro tempo mangiamo troppo, sprechiamo troppo, ce ne va anche della salute corporale. Il richiamo della bambina, sì, è semplice,
ma è opportuno, è necessario. Fate anche i giorni di penitenza, preparatevi convenientemente con il digiuno a celebrare i divini misteri. Così ne ho parlato, così ho contemplato le bellezze della natura di lassù, da Porzus, così ho pregato i misteri del rosario, tutti i 15, insieme con quella brava e buona gente, e mi sono detto, qui c'è il dito di Dio. Poi, se in prosieguo di tempo, dopo aver approfondito ancora gli studi, anche approfondito la conoscenza e la tradizione del luogo, noi potremo prostrarci tutti insieme e dire: benedetta Madonna di Sesule, Madonna del Falcetto, che hai fermato la mano attraverso la forza della madre tua, hai fermato la mano di una bambina che tagliava l'erba. Signore, tu che ti sei rivelato in questo modo, ancora intervieni, perché impariamo dalle vie dei piccoli a percorrere la via della salvezza. Mi sembra che il messaggio che ci viene di lassù sia anche opportuno in riferimento a questo anno che il Papa ha chiamato anno giubilare, che chiamiamo anno santo, del 2000, ingresso nel nuovo secolo, chissà, col nome del Signore sulle labbra, con a proposito nostro di santificare il giorno e i giorni del Signore e di anche prepararci a penetrare nei misteri che ci sono stati rivelati con un po' di disciplina corporale, con la disciplina delle nostre fantasie e dei nostri sentimenti e con dilatato amore verso tutta l'umanità, anche verso la natura. Quanto è bello e stupendo lo spettacolo che si gode di lassù, sotto c'è tutta la piana friulana, più in là ci spingiamo sino al mare, richiamo dell'Eterno, richiamo delle cose belle che Dio ha creato per la nostra elevazione, per la nostra santificazione. Molti sono i pellegrini che salgono ad onorare la Madonna del Falcetto. Oltre l'arcivescovo di Gorizia e Monsignor Loris Capovilla, tra gli illustri prelati ricordiamo Monsignor Abramo Freschi, allora vescovo di Pordenone, che visitò il sacro luogo il 17 ottobre 1995. Sua Eminenza il Cardinale Edward Gagnon, canadese, presente il 17 ottobre 1095, e Monsignor Guglielmo Garlatti, vescovo di La Plata, che venne qui nel 1996. La casa di accoglienza esistente garantisce l'accoglienza ai pellegrini tramite alcune suore della Provvidenza, che oltre all'ospitalità coordinano la recita del Santo Rosario ed altre attività spirituali. La prima domenica di settembre di ogni anno c'è sempre grande festa sul luogo per la Santa Messa e la processione solenne. Ultimamente era presente anche l'arcivescovo di Trieste, Monsignor Ravignani. Sì, io dovrei che induce a pensare che tutto ciò sia vero, anzitutto il fatto che la Chiesa, attraverso l'arcivescovo di Udine, ha già dato un suo segno di riconoscimento. Ed è in questa linea che io mi pongo in comunione piena con l'arcivescovo. Poi, se devo dirlo personalmente, mi persuade il fatto che sia un luogo nascosto, che sia una piccola, quella a cui la Madonna appare, e che il messaggio sia strettamente evangelico. Credo che siano motivi per cui ogni apparizione potrebbe essere riconosciuta come tale. I motivi dell'umiltà, perché la Madonna non appare se non ai piccoli, il motivo del nascondimento, perché Maria di Nazareth è stata sempre nascosta, e il motivo di una consonanza piena con il Vangelo, perché la Madre di Cristo, parola vivente, non ha altra parola da dire che quella di suo Figlio.
12 aprile del 1993, Attimis. La prima processione avviene il mattino e parte dalla chiesa parrocchiale di Attimis. La statua verrà portata nella chiesa parrocchiale di Porzus e benedetta dall'arcivescovo di Udine, Monsignor Alfredo Battisti. Di pietà mariana, se questa cappella che dopo 150 anni è stata riscoperta come luogo di preghiera, di pietà, aiuta i friulani a rispettare il messaggio della Madonna che avrebbe dato Teresa, cioè di non bestemmiare il Signore ma onorarlo. Secondo, di fare penitenza perché si recuperi il valore morale, spirituale del popolo, di cui ha tanto bisogno anche il Paese Italia in questo momento. Si santifica poi la festa mediante il rispetto del riposo festivo, soprattutto l'anta messe la domenica, per convertire il cuore con la parola di Dio. Credo che questo momento di incontro sia stato una benedizione e un segno di speranza. Gradualmente la stampa ha cominciato a dare grande rilievo all'evento, soprattutto in particolari occasioni quali pellegrinaggi, cerimonie e visite di alti prelati. La piccola cappella, costruita nel 1885 dalla popolazione locale, era stata ampliata nel 1913 e nel 1950 il parroco di Porzus, Don Aurelio Totolo, fece eseguire alcuni lavori. Nel 1994, grazie alle generose offerte dei pellegrini, della gente del luogo e dei fedeli della parrocchia di Attimis, iniziarono i lavori interrotti e ripresi più volte. La chiesetta divenne così più stabile, accogliente e decorosa. Nel 1995 la ristrutturazione fu inaugurata da Monsignor Bommarco Antonio Vitale, arcivescovo di Gorizia. Questa ristrutturazione era necessaria, anche perché i fedeli del luogo hanno sempre tenuto in alta considerazione la piccola cappella. Ogni domenica pomeriggio, al suono delle campane, tutti gli abitanti scendevano nella dollina per l'incontro di preghiera recitando in modo particolare il rosario. La Santa Vergine infatti era apparsa in un giorno di festa e aveva proprio ricordato il dovere di santificare con la preghiera e il riposo il giorno del Signore. Nel sacello dell'apparizione veniva celebrato con viva e sentita partecipazione il mese di maggio. L'animatore di tutto questo era lo zio Giovanni Grimaz. Egli di persona, inginocchiato, guidava l'intera recita del Santo Rosario. Inoltre provvedeva alla pulizia e al decoro del luogo sacro e teneva desta nel cuore dei fedeli la vera devozione della Madonna. Monsignor Vito, intuendo che dove appare la Madonna, se c'è una sorgente non può essere che di acqua benedetta, ha subito disposto per gli scavi con il risultato e la gioia di scoprire che la terra si inumidiva sempre più, diventando una sorgente di acqua purissima. Adesso, a distanza di 7 anni, si può dire che sono venuti oltre 70.000 pellegrini, senz'altro. Anche denunciano, dicono di grazie che hanno ricevuto, di favori, e uno in particolare all'inizio, nel 92, un bambino che è stato liberato da uno stato di coma e riacquistando la perfetta guarigione contro una diagnosi che era veramente nefasta, perché la diagnosi prevedeva una paralisi
ovviamente degli arti inferiori, invece il bambino ha ripreso piena salute in seguito al pellegrinaggio fatto da una trentina di triestini il 26 maggio per chiedere una grazia. E la grazia d'indomani, il 27 maggio, era stata veramente concessa, perché il bambino nell'ospedale a Trieste, il bambino ha riacquistato una perfetta guarigione, perché la mattina dall'ospedale hanno telefonato ai genitori, il bambino si è svegliato e saltella perfettamente robusto sulle sue gambe, mentre in seguito all'investimento che aveva subito in un incidente stradale, era stata messa di mezzo la spina dorsale, quindi era compromesso il suo stato di salute, no? Il messaggio che la Madre del Signore ha affidato alla fanciulla piccola Teresa Dus, che poi è entrata nella congregazione con nome di Suor Osanna, ha acquistato ultimamente sia in diocesi sia nella Chiesa il suo giusto posto, il suo grande valore. Nella Chiesa locale l'Arcivescovo, nella lettera pastorale, aveva accennato all'importanza della domenica e all'impegno di ogni fedele di evitare proprio la profanazione del nome del Signore, la bestemmia. Quindi a livello locale l'Arcivescovo, non solo in una lettera pastorale ma anche in altri discorsi, aveva fatto presente questi due aspetti. Ecco, il valore della domenica, la santificazione della domenica e l'impegno per evitare la bestemmia, e anche per un'opera educativa verso i figli, le nuove generazioni, che sia in questo contesto. Nella Chiesa universale abbiamo avuto recentemente la lettera apostolica del Santo Padre proprio sul giorno del Signore, sulla domenica, in cui a livello teologico ne analizza l'importanza. Quindi possiamo dire entra questo messaggio nella dottrina ufficiale, anche nell'impegno che il Santo Padre e assieme a lui tantissimi altri vescovi hanno rivolto ai propri fedeli per riscoprire il valore fondamentale della domenica, cioè della Pasqua della settimana, il giorno del Signore, il cui impegno e i cui frutti poi sono a beneficio della persona dell'intera comunità. Madre Santa, Madonna desesule, con fede ardente, cantiamo a te, di rose colmo, tutto il tuo manto, Madonna desesule, lodiamo te. Madonna desesule, con fede ardente, cantiamo a te, di rose colmo, tutto il tuo manto, Madonna.
ancora di pietà mariana, se questa cappella che dopo 150 anni è stata riscoperta come luogo di preghiera, di pietà, aiuta i friulani a rispettare il messaggio della Madonna che avrebbe dato Teresa, cioè di non bestemmiare il Signore ma onorarlo. Secondo, di fare penitenza perché si recuperi il valore morale, spirituale del popolo di cui ha tanto bisogno anche il Paese Italia in questo momento. Si santifica poi la festa mediante il rispetto del riposo festivo, soprattutto l'anta messe la domenica per convertire il cuore con la parola di Dio. Credo che questo momento di incontro sia stato una benedizione e un segno di speranza. La piccola proloco del borgo di Porzus raccoglie e racchiude come in uno scrigno prezioso la cultura e le tradizioni di una comunità che, seppur sparpagliata verso territori sottostanti, mantiene saldi le proprie radici. Una comunità montana che resiste e che attraverso questa forma di aggregazione, la proloco, nel tempo ha saputo porre in campo delle strategie a tutela e salvaguardia principalmente della natura circostante, con una biodiversità nata con l'alleanza dell'uomo. Negli anni 60 i prati coltivati infatti si estendevano a vista d'occhio e rappresentavano la principale fonte di reddito, riservata il più delle volte alle donne che stavano a casa, oltre chiaramente alla forte migrazione verso altri stati. La manutenzione del territorio, con un riordino e ripristino di una ricca sentieristica, i prati stabili con una forte presenza di orchidee, oltre 12 specie, il recupero degli antichi terrazzamenti di sasso dette maserie e tanti progetti sono stati posti in essere negli ultimi 20 anni per valorizzare e proporre ai turisti che anno dopo anno riscoprivano la nostra piccola località montana. Progetti religiosi, storici, gastronomici e importanti traguardi sono stati raggiunti. Il progetto editoriale Il Borgo di Porzus, il censimento della flora in collaborazione con l'Università di Udine, essere stati i principali rappresentanti nazionali per il Friuli Venezia Giulia del nostro patrimonio immateriale. Il passaggio del Giro d'Italia, particolare attenzione poi viene posta nella valorizzazione della lingua minoritaria o dialetto Bonascen, che significa modo nostro, e con la sede della Proloco aperta durante le domeniche per informazioni o particolari esigenze. Speciale attenzione poi viene riservata al patrimonio religioso, con la presenza del Santuario Mariano Madonna de Sesole, che tanto affetto è riposto nel cuore dei porzusiani. Il recupero dello stabile ex latteria turnaria, ex scuola elementare, preziosi manufatti recuperati dall'amministrazione comunale di Artemis e gestiti dalla nostra Proloco come alloggio turistico e punto di aggregazione domenicale con piccole proposte gastronomiche. Molti eventi si realizzano durante l'anno utili per attrarre e rendere gradito il soggiorno dei turisti e nel contempo migliorare la qualità di vita dei residenti. Dalla festa della Finnagione alle proposte di erbe in tavola ai laboratori tematici, il recupero poi e il ripristino dei sentieri che collegano siti storici come le Maghe di Porzus, località limitrofe e punti di ristoro hanno incentivato gli amanti della montagna ad apprezzare tutte le nostre attività. Purtroppo nel tempo lo spopolamento della montagna principalmente per le opportunità lavorative e l'invecchiamento della popolazione ha interessato anche il borgo di Porzus. I volontari continueranno sicuramente nell'impegno che giorno dopo giorno viene profuso, ma l'augurio è che le strade risuonino di risate di bimbi, che le case si rianimino e che dai cammini si possa scorgere il fumo di un focolare.
Cammino Mariano è nato da un'idea del gruppo di lavoro del Santuario Mariano di collegare un circuito, un percorso, un tragitto che parte dall'ex valico di confine di Masarolis, Robediscis, dove arriva e riparte la quinta tappa di Cammino Celeste, riparte la Cammino Celeste che da Masarolis arriva fino a Montemaggiore. E l'idea era appunto quella di collegare in un percorso d'anello quindi che scende e arriva alle Malghe, quindi monumento nazionale per chi conosce la storia, la triste storia delle Malghe, per arrivare poi qui a Porzus, dove è l'unico santuario dove si riconosce una storia di un'apparizione mariana, quindi di Maria che è apparsa alla piccola Teresa del Posto. Il percorso poi da Porzus arriva a Subit e da Subit poi risale verso Montemaggiore, quindi chiude l'anello e si collega di nuovo con Cammino Celeste. Questa idea, oltre naturalmente a quella che è stata il gruppo guida di questo percorso, come dicevo prima, il gruppo di lavoro Santuario Mariano ha trovato una formula molto attiva e molto forte nelle associazioni qui locali, la Proloco di Porzus, quella di Subit, che hanno aperto un nuovo sentiero per poter collegare l'anello, e quindi oltre a loro dalla parte di Faedis abbiamo trovato l'associazione Val Grivò, che è stata molto importante per quello che riguarda la parte che collegava il comune di Faedis. Questo cammino ha una valenza importante per chi ha fede, ma anche per chi ha voglia soprattutto di farsi un bel percorso in mezzo alla natura, in mezzo all'aria aperta, liberi, con dei panorami mozzafiato che meritano veramente di essere guardati e coccolati. Quindi ci sono tutte le componenti e le caratteristiche per venire su questi territori, a volte poco conosciuti, ma che insegnano con la storia religiosa, ma anche con la storia civile che riguarda proprio il fatto delle tragiche Malghe di Porzus, insegna che la presenza di Maria è stata molto forte e quindi è ancora molto forte. All'interno del santuario poi ci sono state diverse grazie ricevute proprio da Maria, che ancora oggi dispensa momenti veramente di amore eterno, di amore per la gente che viene qua. Tant'è vero che ogni anno qui noi raccogliamo qualcosa, 4.000 firme sui pellegrini che vengono qui, e sono tutti pellegrini che quelli che hanno firmato ovviamente sono la maggior parte, però ce ne sono molti che non firmano i diari, quindi la presenza di Maria è molto forte. Da quando siamo nati, ognuno sta percorrendo un suo cammino in mezzo a un groviglio di strade ed incroci. Un cammino che ci ha portati fin qui, adesso, ora. Una strada a senso unico, piena di gente incazzata che ci spinge sempre dove vanno tutti. Compra, vendi, corri. L'importante è non avere tempo per pensare. Beh, io mi sono stancato di una vita inquinata costruita dagli altri e ho cercato una strada che mi permettesse di viaggiare alla mia velocità, di osservare nuovi panorami con occhi nuovi, cercare un orizzonte che prometta pace e gioia, da conquistare passo dopo passo, istante dopo istante. La vita in fondo è fatta proprio di istanti, granelli di sabbia nella clessidra, che cadono dal futuro e attraversano lo spiraglio del presente. Noi li cogliamo al volo, ne estraiamo una scelta e poi li lasciamo precipitare nel passato. Ecco, il passato non è altro che il nostro mucchietto di scelte. Questo nuovo percorso non costa nulla, richiede solo il nostro tempo, ed il tempo è la materia di cui è fatta la nostra vita. Gli oggetti si fanno, si consumano e si buttano. I soldi sono solo numeri virtuali che svaniscono quando li spendiamo o quando non ci siamo più. Il tempo, invece, ci è stato regalato quando siamo nati e non importa se dura pochi secondi o un secolo. Vale quindi la pena fermarsi ogni tanto per ascoltare noi stessi, anche se a volte temiamo il nulla
e lo riempiamo di oggetti e di cose da fare. Riempiamo il nulla di niente. Ecco perché è un vuoto che non riempiremo mai. Se fai caso, i desideri più importanti hanno un valore ma non hanno un prezzo. Dobbiamo anzitutto decidere se siamo solo materia o se accettiamo l'immateriale come complemento e sorgente vitale. Ognuno di noi può essere polvere inutile che calpesta polvere, oppure vita consapevole che assimila vita. Se pensi che siamo solo polvere, allora non c'è molto altro da dire, perché i pensieri sono solo reazioni elettrochimiche e tutti noi facciamo evolvere una società di polvere verso un futuro di polvere. Se invece pensi che ci sia altro, allora abbiamo scelto lo stesso sentiero. Noi viviamo perché qualcosa di immateriale rende viva la nostra materia. Pensa che meraviglia accade in ogni singolo istante. Una scintilla di energia invisibile scende dall'infinito per donare esistenza e autocoscienza a un mucchietto di polvere. Con o senza forma, il nostro istante vitale si genera dall'immensità immateriale e agisce nella realtà, diventa azione. È un'esperienza straordinaria. La religione pianta le sue radici ai confini della razionalità umana. Ciò significa che se non ci tocca in profondità non serve a niente, sono solo parole, tradizioni, macchie d'inchiostro, teologia che studia se stessa, incenso che profuma polvere. La religione non serve a niente se non alimenta la nostra interiorità, perché qui si sta parlando di te e di me, le essenze consapevoli più importanti di tutto e di tutti, perché questa vita è l'unica realtà consapevole che io e te abbiamo. La conoscenza è incompleta senza una ricerca individuale dell'entità che dimora dove nasce il nostro pensiero. Quando comincerai a sentire il calore di questa fiamma vitale e a vedere una luce in fondo alle tue paure, quando sperimenterai armonie interiori che si dilatano nel silenzio, allora cercherai un linguaggio comune per dialogare con questa entità, che è la natura vera e individuale della preghiera. A quel punto capirai l'importanza di dare un senso storico, teologico e culturale a tutto ciò, per evitare che ognuno si crei un proprio Dio interiore basato su emozioni o convinzioni superficiali e di comodo, che ci dica solo quello che vogliamo sentire. Dio non ha creato l'umanità, ha creato te, me, e parla con ognuno di noi. Ultimo o primo non ha alcun senso. Abbraccia i lebbrosi, va nelle case dei peccatori, sceglie come discepoli pescatori e analfabeti, riesce a parlare con i saccenti e con gli ultimi, allora come oggi. Guarda ad esempio l'angelo Gabriele. Va nel sacro tempio di Gerusalemme e lì trova il sacerdote Zaccaria. L'angelo gli annuncia la nascita di un figlio, Giovanni Battista, eppure lui non crede. Poi l'angelo va a Nazareth da una umile ragazzina, le preannuncia la concezione e la nascita del figlio di Dio e lei dice sì, senza incensi e cerimonie, senza comprendere l'enorme contesto teologico, storico e persino sociale e culturale di quel messaggio. Un nuovo mondo nasce da un piccolo sì pronunciato da una piccola ragazzina in una misera stanzetta e non da un trattato teologico o un rituale sacro in un tempio inondato di incenso. Ebbene, la religione che abbiamo imparato a memoria è solo metà del cielo. L'altra metà si trova nella parte più profonda di noi stessi. Spesso rifiutiamo di guardarci dentro per paura di vederci per quel che siamo, invece di quello che vorremmo essere. È la nostra natura umana che ci spinge alla ricerca di un essere superiore,
che elimini il nostro timore primordiale ed esistenziale. Ma l'invito a non temere, così spesso citato nelle Sacre Scritture, è promessa di salvezza che attraversa l'attesa. È un Padre che ci ama e ci protegge, che ci dona rassicurazioni e promesse di pace nella fiducia. È una forma di energia interiore fortissima, che va oltre le omelie gridate dal pulpito col dito puntato minacciosamente su diavoli e inferni, su pene e supplizi che confondono la paura col potere. Al contrario, questa ricerca ci porta ad ascoltare l'armonia della vita, ad affrontare un nuovo cammino verso la pace e l'amore, che riceviamo e che diamo, con alti e bassi per i nostri limiti e fragilità. Se finora ci hanno mostrato un tragitto cosparso di croci, penitenze, privazioni, sacrifici da accettare per paura di malefici o ire divine, dobbiamo ricrederci. Il Vangelo è una lieta novella, non è una triste tragedia. Bisogna avere il coraggio di andare oltre i confini della ragione umana, dove finisce la polvere e si apre l'infinito. Più assorbiamo sensibilità, più conosciamo la forza e la fragilità dell'amore, che esiste pur non essendo materia, perché è spiritualità che diviene azione. L'amore è il respiro del mondo, è l'ossigeno che alimenta la nostra fiamma vitale, è la materia di cui è fatta l'immensità. L'amore è così infinitamente grande che non lo riusciamo neppure a vedere, eppure ne siamo l'esempio vivente. Questo cammino prima o poi ci porterà a cercare il silenzio per comunicare con noi stessi, perdonarsi, trovare la nostra pace. Non hai idea di quante armonie si possano ascoltare nel silenzio, di quante nuove verità si possono scoprire. Osservi un filo d'erba tra milioni in un prato e ti accorgi che esistete entrambi, perché tu lo stai guardando in quel momento. Questo sentiero impervio ci porterà molto lontano e molto in alto. Troveremo in noi forze che non sapremo di avere e scopriremo che nelle difficoltà non saremo mai soli. Lasciarsi avvolgere dal silenzio è certamente uno dei modi più belli e intensi di dialogare con Dio, perché la parte più vera di noi stessi si espande nelle armonie dei silenzi siderali per assorbire l'immensità dell'amore di un Padre, nonostante le nostre fragilità e i nostri dubbi, le nostre domande. Sorrido pensando a quanto deve apparire piccolo ogni nostro perché a chi ha creato l'universo, la vita, il tutto e chissà cos'altro ancora. Piccole domande, appunto, ma non ci rendiamo conto che la risposta siamo proprio noi che queste domande le stiamo ponendo a chi sussurra dietro ai nostri pensieri. Cercare Dio è preghiera, un dialogo profondo e continuo, senza luogo e senza tempo, tra un figlio e un padre che camminano assieme e si parlano lungo tutto il sentiero della vita e oltre. Il primo passo di questo sentiero l'ha espresso bene padre Vannucci. Per andare a Dio dobbiamo anzitutto profumarci di silenzio. Esatto, andare a Dio è un viaggio nel nostro sentiero dell'anima. E se sei arrivato sin qui, forse il primo passo l'hai già fatto ed è un gran bel segnale di coraggio. Allora, buon viaggio, fratello, dovunque tu decida di andare. Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo nella botteghina di Ecosolidale, ci troviamo a Cormos, io sono Dorota, una delle tante volontarie.
All'interno della nostra bottega potete trovare tantissimi prodotti di artigianato, prodotti alimentari e prodotti alla cura della persona. Prodotti artigianali provengono da varie parti del mondo, invece prodotti alimentari provengono anche dall'Italia, dalle cooperative sociali, dalle carceri, dalle cooperative delle persone meno fortunate di noi. Dietro ogni prodotto troviamo molti volti, storie di vite umane, ci sono tantissimi progetti solidari. Commercio ecosolidale è un commercio giusto che permette ai produttori una vita dignitosa. È un commercio senza sfruttamento in tutte le sue forme, soprattutto senza sfruttamento minorile. I nostri prodotti hanno un riguardo particolare verso il mondo femminile e verso le persone in difficoltà. Se il mondo fisico è così complesso, che sarà mai quello mentale? Quando ci addentriamo nei meandri più profondi della nostra mente, ci rendiamo conto di avere a che fare con un universo interiore incredibilmente misterioso. Un universo che in qualche modo ci appartiene, ma che ci sfugge. Ciò succede a livello fisico per le numerosissime galassie di cui ancora non conosciamo l'esistenza, ma che potremo intercettare prima o dopo con i moderni strumenti di osservazione. Per scrutare a fondo la nostra mente abbiamo bisogno di potentissimi microscopi interiori. Con essi potremmo navigare tra lontani ricordi ed infinite tracce amnestiche che non sono svanite nel nulla, perché hanno lasciato un segno profondo nel nostro modo di provare emozioni, di pensare, di ragionare, di valutare. Colui che impara ad osservare attentamente i dinamismi della propria mente si predispone a focalizzare meglio gli eventi per capire che sono molto meno esterni di quello che credeva. Questo fatto lo induce ad indagare con naturalezza ciò che accade e qualsiasi fenomeno porrebbe continui interrogativi che acuirebbero ulteriormente in lui il senso dell'osservazione. Ciò comunque richiede distacco dai pregiudizi ed una libertà interiore in evoluzione. Dal momento che un esploratore della propria mente, cioè l'endonauta, rimane attaccato all'autovalutazione e si giudica negativamente o positivamente, non è più libero di comprendere come funziona realmente la propria mente, perché si lascia imbrigliare da troppe emozioni. La rabbia che proviene dal sentirsi inadeguati a qualcosa, ad esempio, è un grande ostacolo all'auto-osservazione. Essa assorbe le migliori energie che potrebbero essere incanalate e sfruttate per comprendere meglio la vita e la mente. E così vale per la ricerca spasmodica del piacere fine a se stesso, il quale genera illusioni che bloccano il processo evolutivo interiore. Anche la ricerca della felicità a cui tutti tendiamo, se orientata verso desideri irreali, blocca la nostra libertà, perché inquina il distacco che dovremmo avere nell'osservare i meccanismi mentali con cui interpretiamo la vita. La presunzione di conoscere noi stessi ed il mondo è ancora più pericolosa, perché induce ad una forma di autosufficienza e così ci si convince che non val più la pena di osservare e di indagare, perché riteniamo che nulla più è interessante. Per ottenere la vera felicità bisognerebbe raggiungere gradualmente uno stato di sereno distacco per poterci poi stupire del nostro mondo interiore e di suoi stretti legami con quello esteriore, nella consapevolezza che tutto insegna, anche i dettagli che spesso ci sfuggono. Grazie a questo sano distacco, l'individuo si sente a proprio agio in ogni situazione esistenziale e spaziale, da solo o in mezzo alla folla, nella ricchezza o nella povertà, nella salute o nella malattia, nella fecondità mentale o nell'aridità. E progredendo riuscirebbe a liberarsi anche dalla paura della morte, perché sa che è un processo naturale della vita ed è la porta che apre ad altre dimensioni sempre più interessanti.
Ecco, buongiorno a tutti voi cari amici. Oggi, 25 novembre, siamo in autunno inoltrato, anzi in questa prossima domenica inizia il tempo dell'Avvento, la prima domenica di Avvento. Ebbene, dal santuario della Madonna Missionaria mi sono spostato così per fare una visita, un breve giro, ecco, su questa strada, la strada che da Tarcento porta verso la frazione di Ciseris. Mi sono fermato qui, un posto molto particolare. Anzitutto stiamo vedendo questo vigneto, ormai le foglie stanno cadendo, quindi il raccolto è già stato fatto, ma soprattutto volevo farvi vedere questa grande pianta di un frutto particolare, un frutto dolcissimo, che sono appunto la pianta di cachi. Ecco, mi sono fermato qui proprio per vedere questa meraviglia, completamente carica di questi frutti davvero squisiti. E ho visto anche che c'è una casa, ma in questo momento non abita nessuno. Ho provato anche a suonare per chiedere se potevo raccogliere qualcuno di questi frutti. Ebbene, mi sono fermato, ho raccolto qualche frutto perché così lo teniamo, lo conserviamo per farlo maturare meglio e poi per gustare questi frutti che sono comunque un dono di Dio. Ecco, una zona molto bella. Ora continuiamo il nostro cammino. Ecco, mi sono avvicinato per vederli ancora meglio, più da vicino. Sono veramente uno spettacolo. Ed ecco, arrivano proprio quasi per terra, quindi è facile anche la raccolta, non c'è bisogno di prendere delle scale. Sono qui proprio a portata di mano. Ebbene, riprendiamo il nostro piccolo video. Ecco, mi sono fermato su questo angolo della strada che porta verso Tricesimo, verso il nostro santuario dove sto per rientrare, ma ho voluto fermarmi perché su questa collina si vede un bel panorama. Si vede la vallata, si vede alcuni borghi. Siamo verso il comune di Nimis. Ecco, vedete la strada, le case, le frazioni e poi il sole che sta facendo breccia tra le nubi bianche. Ecco il bosco e continuiamo ora il nostro cammino di ritorno. Ed ecco un'altra piccola tappa per farvi vedere proprio i cartelli stradali dove mi trovo. Ed eccomi qui presso la frazione di Molinis, sempre del comune di Tarcento. E sono proprio qui sul ponte del torrente Torre. C'è una bella acqua limpida, sentite lo scroscio rumoroso dell'acqua. È bello fermarsi ed ascoltare questa melodia dell'acqua che scorre. Sono il più bell'angelo dell'universo, il più bello e potente che sia stato creato. Sei l'arcangelo Michele?
Egli è un nonnulla se confrontato a me. Se sei Satana, vattene, per l'amor di Dio. Di che temi, vermiciattolo? Se avessi voluto annientarti, lo avrei già fatto. Ma allora, che vuoi da me? Io non intendo ascoltarti perché sei la menzogna. Ne sei sicuro? Non è un tuo inconscio desiderio conoscere i segreti che muovono questo mondo perverso? Se ti ritieni cristiano, dovresti essere più coraggioso e non temere la verità che si cela nell'incomprensibile. Se sei il padre della menzogna, non potrò mai conoscere da te la verità come desidero. Come faccio a fidarmi? Va bene, sono un essere perverso e pervertitore, però conosco i segreti dell'universo meglio di qualsiasi essere creato. Nessun angelo ti potrà mai rivelare il perché del dolore o la natura dell'energia più sottile che governa il cosmo. Tutta l'intera umanità non potrà mai conoscere una scintilla di quello che io saprei rivelarti, nemmeno sulla natura di Dio. Non è vero, tu non puoi conoscere la natura divina perché sei sempre un essere inferiore a Dio. Stai mentendo. Sciocco. Invece di strillare, dovresti approfittare di quest'unica occasione che ti viene data per poter dominare il mondo. Ma io non voglio dominare il mondo come intendi. Io voglio servire il Dio facendo la sua volontà. Ma che volontà? Tu credi di fare la sua volontà. Tu spesso invece fai la mia e nemmeno te ne accorgi. Ma insomma, che cosa vuoi da me? Svegliati dal tuo stato di schiavitù e sarai potente. Perché vivi quei pochi giorni che ti rimangono nella più completa ignoranza della natura delle cose e degli avvenimenti? Non è forse meglio vivere poco ma intensamente? Ti propongo la felicità terrena. Come puoi tu essere perverso e pervertitore e volere la mia felicità? Come faccio a crederti? Mi fai rabbia. Proprio perché mi fai rabbia ti propongo l'autentico vivere terreno. Perché vai dietro a tutte quelle baggianate che ti raccontano i preti per sottometterti? Sono essi sotto il mio potere per ingannare l'uomo. Ma tu sei in contraddizione. Perché dovrei liberarmi dal potere dei preti che tu sostieni tuo? Per qual motivo altruista io dovrei liberarmi da te? Tu sei un ragazzo intelligente, non puoi andare dietro a certe meschinerie. Ti voglio rivelare ciò che a nessun uomo ho mai rivelato, affinché tu ti ribelli come me allo strapotere del tuo creatore. Sarò sincero solo con te, affinché tu sappia a che tipo di divinità tu stai servendo, per ribellarti. Tramite te voglio risvegliare la coscienza dell'umanità che ritengo tanto stupida che vorrei distruggerla. Perché non lo fai? Voglio possedere il più grande numero di uomini. Se vi distruggessi tutti il mio piano fallirebbe. Non è vero, Dio te lo sta impedendo perché è infinitamente più potente di te. Ma voi siete infinitamente più sciocchi di me. Come sciocchi sono stati tutti quegli angeli che non hanno voluto seguirmi nella ribellione. Ma essi sono felici, mentre tu sei infelice. Sono infelice a causa della stoltezza vostra e degli angeli cosiddetti buoni, ma ho il potere di rendere felice chiunque sulla vostra terra. Perché ti presenti sotto fattezze così attraenti? Ho sempre sentito che il tuo aspetto è orribile. La mia vera essenza è sublime. Non la potrai mai capire a fondo. Ho poteri che nemmeno immagini e potrei assumere sembianze ancora più affascinanti. Ma se sei un essere perverso, anche la tua essenza è perversa. Non può essere la verità ciò che tu dici. Sciocco vermiciattolo, io ti voglio far addentrare nell'universo della conoscenza, attraverso la conoscenza dell'universo. Non è un giro di parole. Ti regalo la felicità. Che importa la perversione dinanzi ad una simile fortuna? Ho preferito la dannazione eterna all'umile sottomissione ignorante. È stata una mia scelta libera, non cambierei mai idea. Nessuno può privarmi della libertà. Ma di quale libertà parli? Che libertà può essere la tua? Trami sempre il male e sei l'antagonista del tuo creatore. Sono libero di ribellarmi a colui che tu chiami il mio creatore. Meglio malvagio che schiavo. Tu sei vile e non hai il coraggio di ribellarti per paura delle conseguenze. Hai paura del castigo, di la verità. Ma tu non osi dar libero sfogo ai tuoi sentimenti verso Dio e, confessalo, non sono affatto filiali. Perché non cerchi di essere sincero con te stesso per esternare il tuo risentimento verso colui che ti fa soffrire così?
Ma non è lui che mi fa soffrire, è la nostra situazione comune di uomini decaduti con il peccato originale che ci ha resi corruttibili. Storie, sono tutte baggianate dottrinali inventate dalla Chiesa per giustificare il suo potere temporale e spirituale. Non ti accorgi che ti prendono in giro? Ribellati, non essere uno del gregge. Il gregge si lascia guidare stoltamente da pochi capi e l'individuo rimane senza personalità. Dimmi, hai chiesto tu di nascere? No. Vedi? Vedi che tu servi colui che ti scaraventa ignaro in un mondo carico di travagli senza neppure chiederti il permesso. Non è una contraddizione? Sciocco, ribellati. Non è poi così buono quel Dio che tu dici di servire se ti obbliga a fare ciò che non vuoi. Vattene, mi stai adescando con sofismi. Lo so che dietro questo tuo ragionamento lusinghiero si cela l'intenzione di farmi deviare dalla retta via, ma non attecchisci. Dai, ammettilo, il mondo in cui vivi è in continua contraddizione e non riesci a trovare una logica che ti convinca della sua bontà. Spesso vorresti non essere mai nato perché non hai chiesto di venire al mondo. Vedi che i preti ti imbrogliano inculcandoti sensi di colpa e facendoti vedere il male e il peccato in ogni cosa. Hanno bisogno di esseri vili ed inetti come te. E grazie a voi, povere larve, che possono impinguare i loro ventri e dominare le coscienze. Quante volte avresti voluto ribellarti, ma la tua mente è ormai da loro plagiata, ti possiedono, sono loro che possiedono gran parte delle anime, non io. Ti vogliono limitare al massimo i piaceri terreni, promettendoti quelli futuri. È loro che devi temere, sono la peggior specie. Quale destino viene riservato ad ogni creatura? La felicità nella perenne contemplazione del Creatore. Ma quale contemplazione? Quella di un essere infinitamente superiore a te? Svegliati! Che contemplazione può essere quella di uno schiavo che invidia il suo padrone? Ma Dio si fa chiamare padre, non padrone. Egli è l'amore che vuole travasare amore in chiunque lo desideri. Sciocco, ti riempi la bocca di quella parola e non ne conosci nemmeno il significato. Io lo conosco infinitamente meglio di quello che immagini. Padre è un'invenzione di voi uomini. È un antropomorfismo per indicare una relazione che nella pratica non c'è. Gesù ci ha detto di chiamare Dio Padre. Ragiona, schiavetto. Quale vero padre terreno lascia morire di fame i suoi figlioli o infligge sadiche punizioni corporali e morali anche fino alla morte? Cosa intendi dire? Beh, ci vuol poco a capire. Non puoi essere certo che terremoti, siccità, carestie, malattie, guerre siano sempre opera mia. Da chi è stato creato un mondo così fragile e corruttibile? Ma Dio non l'ha creato così, è diventato tale per opera tua. Ma ragiona, microbo. E anche se fosse vero, lui nella sua onniscienza, perché l'ha permesso? Sapeva che creandoci liberi ne sarebbero conseguite ribellioni. Come poteva pretendere che noi, puri spiriti, molto superiori a voi, ci inchinassimo ad adorare un uomo anche se dotato di divinità? Non doveva chiedercelo. Ora facciamo di tutto per sconvolgere i suoi piani e istighiamo anche voi alla ribellione. Sei perfido, perché metti scompiglio nei miei più inconsci interrogativi e approfitti della tua superiore intelligenza per mettermi in difficoltà? Uso la logica, pivello, la vostra logica. È con quella che molti aderiscono ai miei piani senza saperlo. Io so che Dio non ha la nostra logica, altrimenti non sarebbe mistero. Con la parola mistero i preti mettono a tacere i vostri inquietanti interrogativi e soffocano la vostra ragione che avete diritto di esercitare, ma anche molti di loro sono nelle nostre mani, soprattutto quelli che vanno calorosamente sostenendo che noi diavoli non esistiamo. Stanno facendo il nostro gioco perché ci lasciano agire indisturbati nelle coscienze che loro convincono. Ti sei smascherato, tu agisci sempre subdolamente. Come potrei ascoltarti sapendo che i tuoi ragionamenti sono sempre insidiosi? Vattene, vattene!
infinito e le stelle lucenti del cielo, chi ha creato la luna e il sole, chi sostiene il peso del mondo, chi ha vestito i bei fiori dei campi, chi ha insegnato a volare agli uccelli, chi depone la fresca rugiada sugli steli dell'erba al mattino. Per te ho fatto questo, amore mio. Tu, la mia immagine, tu, la mia vita. Guarda l'ape che fabbrica il miele, la formica che cerca il suo cibo e la chioccia che guardi e il ragno che tesse la tela. Guarda il chicco di grano che cresce, guarda i petali del fresco in fiore, guarda il corpo del bimbo che nasce e l'amore dei suoi genitori. Per te, figlio mio,
Buona giornata carissimi amici. Riprendiamo un nostro breve video per farvi vedere come dalla facciata della chiesa del santuario della Madonna Missionaria di Udine, in provincia di Udine, ecco, si può avvicinarsi soprattutto a questo mosaico che è posto sopra il portale del santuario della chiesa. Più in alto c'è una grande croce, ma iniziamo ad entrare, vediamo qualche particolare dell'interno della chiesa. Ecco, qui siamo proprio all'entrata, vedete come ci sono dei cartelli, c'è soprattutto il programma della Quaresima, ma in particolare c'è un piccolo manifesto che ricorda come durante la Quaresima stiamo facendo una iniziativa particolare. Il progetto Pane e Scuola per i bambini senza frontiere, i bambini della Slovacchia e dell'Africa, con una fantasiosa pesca di beneficenza, aiutare giocando, gioca, vinci e aiuta, ogni domenica dopo le Sante Messe nella canonica dietro il santuario. E troviamo qui anche un'immagine molto bella, molto conosciuta, con il programma del Cenacolo Mariano di preghiera. Qui abbiamo l'acqua benedetta, entrando in chiesa ci facciamo il segno della croce per ricordare il nostro battesimo e c'è anche un mobiletto con alcune riviste e alcuni giornali. Ecco, qui in fondo alla chiesa c'è questa immagine di un pittore friulano, Mario Stefanutti, che ha dipinto la Madonna Missionaria in questo modo. È un quadro posto nel fondo della chiesa che guarda la parte. Ed ecco, allora siamo entrati nella chiesa, ci avviciniamo proprio alla statua della Madonna. C'è una luce naturale che scende dall'alto e si posa proprio sulla Vergine Maria. Vi faccio vedere anche dei particolari, ci sono dei fiori. Ecco, qui c'è una lapide particolare, cioè una targa di marmo sotto l'altare che ricorda proprio l'anno della misericordia che abbiamo celebrato nel 2016, attraverso, tutte le proposte che Papa Francesco ha fatto a noi, a tutta la Chiesa. Ecco, sulla parte destra, un piccolo altare sulla parte destra della chiesa, c'è questa croce con dei lumini. Siamo entrati nella sacrestia e qui in sacrestia abbiamo questo quadretto che ricorda la cara figura, anzi le care figure di Papa Giovanni Paolo II quando è venuto a Udine, accolto da Monsignor Alfredo Battisti, vescovo emerito. E Monsignor Battisti, un grande vescovo, un profeta, una figura particolarmente cara a tutto il popolo friulano, ha vissuto qui, quando ha lasciato la diocesi come vescovo emerito, mi pare nel 2001-2002, è venuto ad abitare proprio qui, presso la canonica del santuario. Adesso la possiamo vedere. Ed ecco, è proprio qui, in questa casa canonica, che è vissuto per circa 12 anni, 12 o 13 anni, Monsignor Battisti. È morto infatti 5 anni fa, nel 2012,
proprio il 1° gennaio. Ecco, questa è la sua abitazione. Ecco, vi faccio vedere anche attorno alla canonica. In particolare mi avvicino a un bellissimo vaso di fiori. Siamo sempre attorno alla casa dove è abitato Monsignor Alfredo Battisti. Vi faccio vedere un po' il panorama che si vede da questo lato e vediamo appunto la casa dove è abitato per 12 anni il Vescovo Battisti. Ed è proprio qui che si svolge ogni domenica la pesca di solidarietà per i bambini slovacchi e i bambini della Tanzania. È un'iniziativa proposta da Padre Giuliano e dal gruppo dei collaboratori laici. Ecco, siamo rientrati in chiesa e proprio qui voglio concludere questo breve video davanti alla statua della Madonna missionaria, leggendo proprio la preghiera che ha composto Monsignor Alfredo Battisti: O Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, che nel dopoguerra, da vera missionaria, hai girato di parrocchia in parrocchia, su e giù per il Friuli, con l'unico motivo di suscitare una ventata di sanante semplicità, bontà e di amore. Benedici tutta la nostra diocesi e i devoti di questo santuario a te dedicato. Dallo stato di dubbio e di smarrimento spirituale in cui ci troviamo, riconduci noi, le nostre famiglie, i nostri figli e i nipoti verso Cristo Salvatore, con una fede vera, viva e gioiosa. Ci consacriamo a te, facendo di tutto cuore una promessa di amore e di fedeltà, senza riserve, a te e al tuo Figlio Gesù. Amen. Un caro saluto, una buona giornata a tutti voi. Cari amici, buona giornata. Siamo sempre nella settimana, nell'8ª di Pasqua. Ecco, abbiamo vissuto questa Pasqua qui al santuario della Madonna Missionaria di Tricesimo e siccome vi ho fatto vedere molte volte la facciata della chiesa, il piazzale, il sentiero con le scale per salire, la strada, eccetera, vorrei farvi vedere adesso anche il retro della chiesa. Ecco, vedete quella casa che c'è a sinistra è la casa dove è abitato per molti anni il vescovo Alfredo Battisti, il vescovo emerito di Udine, e quindi proprio qui abitava per 12-13 anni, insomma, da quando ha lasciato la diocesi fino alla sua partenza da questa terra. Ecco, allora è bello ricordare ancora una volta Monsignor Alfredo Battisti, l'arcivescovo emerito di Udine. E in mezzo tra la casa e la torretta c'è una torre, anche qui dentro c'è proprio l'acquedotto, e in mezzo ecco, c'è la parte retrostante, la chiesa, il santuario della Madonna missionaria. Ecco, quindi anche da qui vediamo c'è anche una strada che circonda tutto il santuario e la casa canonica, e quindi spesso nel mese di maggio ecco, faremo ogni giorno il rosario nella chiesa, ma probabilmente se il tempo è buono faremo il rosario anche qui fuori, proprio su questa strada, facendo il giro della chiesa. Ecco, allora approfitto per farvi vedere anche proprio il verde, la bellezza della natura di questa zona. Ecco, dicevo appunto la bellezza della natura. Ecco, mi sono spostato e sono sceso un sentiero
e mi sono affacciato a questo luogo panoramico. Vedete, qui c'è anche una casa in mezzo agli alberi, c'è questo albero che sta germogliando, siamo ancora nel pieno della primavera, e poi sullo sfondo in lontananza si vedono le montagne, le colline e il verde della natura. E qui in alto mi pare di vedere che le montagne sono anche, hanno una leggera po' di neve, insomma, ecco, c'è un po' di neve. Ecco, allora completo il giro di questa zona. Qui ci sono altre grandi piante, c'è l'erba anche del prato che bisognerebbe anche tagliare, insomma, ma questa è una zona dove magari qualcuno viene anche per un picnic, soprattutto il lunedì di Pasqua e in altre circostanze. Quindi ecco, cari amici, concludo il giro di questa zona, mi soffermo un po' su questo verde, su questa natura, su questa meraviglia, e mi giro verso questa zona dove si vede terra e cielo. Bene, che la terra non ci faccia mai dimenticare il cielo. Ecco, allora è questo il mio augurio, un caro saluto a tutti voi, un abbraccio carissimo dal santuario della Madonna Missionaria a Tricesimo, in provincia di Udine. Grazie. Buona giornata e buona domenica di Cristo Re dell'Universo. Siamo nel mese di novembre, appunto la festa di Cristo Re dell'Universo, e mi trovo nella Sala dei Ricordi presso il santuario della Madonna Missionaria. Ebbene, qui c'è una cosa spettacolare, una cosa in preparazione appunto al Santo Natale. Sono state preparate tantissime cose artistiche molto belle. Abbiamo qui in particolare una delle autrici, possiamo dire, di tutti questi lavoretti. Si chiama Fatima, insieme con l'altra signora Denise. Bene, Fatima, allora spiegaci un attimo dove ci troviamo e che cosa sono queste cose che stiamo vedendo. Buongiorno Padre Aldo, ci troviamo nella Sala dei Ricordi del Santuario di Madonna Missionaria a Tricesimo e abbiamo allestito un piccolo mercatino di Natale con tema Progetto Pane e Scuola, perché il ricavato di questo mercatino sarà devoluto per il sostegno della Mani School in Tanzania, il cui fondatore, Padre Giuliano, è il rettore di questo santuario. Le nostre creazioni sono tutte fatte a mano, abbiamo anche qualche cosa di commerciale, insomma, per le persone che vogliono dei piccoli ricordi natalizi. La Sala dei Ricordi è aperta ogni domenica, ogni fine messa. Le messe al santuario sono alle ore 8, alle ore 9:30 e alle ore 11. Vi aspettiamo numerosi con il vostro contributo, col vostro acquisto. Potete fare un dono ai bambini della scuola, della Mani School, e dare la possibilità di frequentarla. Ed ecco, vediamo tutte queste creazioni artistiche che voi potete venire a visitare qui nella Sala dei Ricordi presso il santuario della Madonna Missionaria. Quindi non solo per vedere, come diceva Fatima, dopo le sante messe della domenica, ma soprattutto anche per avere un'idea di un regalo, di un aiuto, ecco, sapendo che il ricavato andrà per queste opere di carità.
Vi aspettiamo tutte le domeniche dell'Avvento nella preparazione al Santo Natale di visitare questa sala dei ricordi e tutte le creazioni artistiche preparate per questo Santo Natale. Un saluto, un augurio di buon Natale, di buon cammino dell'Avvento e buona domenica. Buongiorno cari amici, ancora una volta ci troviamo, questa volta all'interno della chiesa, appunto del santuario della Madonna missionaria. Ecco, siamo in un pomeriggio di una domenica, ormai siamo vicini anche a celebrare la Domenica delle Palme, la Pasqua, ecco, siamo nel mese di marzo. E ecco qui la statua della Madonna missionaria, pomeriggio illuminato anche dal sole, però la luce proviene anche dai faretti nuovi che abbiamo messo come nuova illuminazione. La statua è di legno molto bella, simile a quella di Castelmonte. Siamo proprio all'interno della chiesa, vi mostro alcuni particolari. Ed ecco l'ambone, da dove si proclama la parola di Dio ogni domenica, anzi ogni giorno, la messa del mattino alle ore 8, invece la domenica, la messa delle 8, poi la messa delle 9:30 e anche delle ore 11. Qui invece sulla parte destra della chiesa, dell'altare, c'è anche questo quaderno disponibile per i pellegrini, per le persone che lo desiderano, anche per scrivere una preghiera, un'invocazione, una richiesta di aiuto. Ed ecco il quaderno qui proprio dove c'è questo grande crocifisso. Siamo vicini, dicevo, alla Settimana Santa. Ecco, Gesù sulla croce ci mostra il suo più grande amore. Non c'è un amore più grande di colui che dà la sua vita per le persone che ama. E vi mostro anche queste belle vetrate. Questa è la vetrata della Natività, Gesù che nasce a Betlemme. E dalla parte opposta Gesù che muore in croce per noi. E verso il fondo chiesa abbiamo quest'altra grande vetrata, purtroppo adesso forse troppo illuminata dal sole, che è dedicata alla Vergine Maria, Madre della Chiesa. E dall'altra parte, come vedete, una vetrata che rappresenta Maria alle nozze di Cana, quando diceva ai servi: fate quello che Gesù vi dirà. E sappiamo il miracolo che è avvenuto. Oltre le 4 grandi vetrate all'interno della chiesa, troviamo anche 2 dipinti. Questo rappresenta la parabola del Padre misericordioso, del figliol prodigo. La scena centrale è proprio il padre che accoglie il figlio che ritorna a casa. Poi vediamo anche la scena che il figlio deve pascolare i porci e poi dall'altra parte il figlio maggiore che rimane lontano, che non vuole prendere parte alla gioia per il ritorno del suo fratello. Il padre lo invita, ma il suo cuore è chiuso. Ed infine, non si vede tanto bene, perché non c'è la luce giusta in questo momento, il dipinto che rappresenta Gesù con i discepoli di Emmaus, che alla fine, dopo nello spezzare il pane, lo riconobbero. Ma Gesù scomparve dalla loro vista ed essi andarono ad annunciare che avevano visto Gesù risorto.
E sempre all'interno della chiesa, sulla parte sinistra entrando, questo bellissimo dipinto di Maria assunta in cielo. A fianco troviamo anche la statua di San Pio X. E questo è l'altare dei migranti. Vedete i Santi Sposi, Maria e Giuseppe, col bambino Gesù. Anche loro hanno dovuto migrare per salvare il bambino dalla furia di Erode. A fianco abbiamo lasciato l'immagine di Madre Teresa di Calcutta. Era stata messa durante l'anno santo 2016 ed è rimasta lì. Speriamo che fra qualche tempo possiamo sostituire questa bella immagine di Madre Teresa con la statua proprio di Santa Madre Teresa di Calcutta. Ecco allora, da questo luogo, dal santuario della Madonna Missionaria, ancora una volta, ecco, illuminata, mi sposto per farvi vedere meglio, dunque, ecco qui, vi salutiamo. E un caro saluto, un augurio anche di una celebrazione della Santa Pasqua, della Settimana Santa, ecco che il Signore ci riempia della sua gioia. Buona domenica e buona Pasqua. Heavenly Father, you call us to repent of our sins, soften our proud and stubborn hearts. Kyrie eleison, Lord have mercy. Christe eleison, Christ have mercy. Lord Jesus, you declared forgiveness of God. Teach us to forgive one another. Kyrie eleison, Lord have mercy. Christe eleison, Christ have mercy. Holy Spirit, you search us and show. Ogni sabato apriamo lo sportello per dare alle persone nostre assistite abbigliamento per adulti e bambini, generi alimentari e vari per la casa. Arrivano da vari comuni, non solo di Cornonus, e persone anche di passaggio. Siamo anche in rete con varie associazioni e stati che aiutiamo, dalla Slovacchia, Georgia, Costa d'Avorio, Ghana, Congo, Ucraina, Romania, e case famiglia di Gorizia e Crivignano, di donne e uomini. «11 agosto, Santa Chiara, una ragazzina del 1200 che scappa di casa per seguire San Francesco e i suoi frati e poi fonderà un ordine di monache di clausura, le Clarisse. Le cronache del tempo la descrivono come una fanciulla di straordinaria bellezza. E questa cosa qui fece particolarmente imbestialire lo zio, perché una bella ragazza nel Medioevo era fonte di ricchezza, poteva maritare bene, poteva fare la fortuna dell'intera famiglia. Nel Medioevo era logico pensare che la figlia graziosa andasse in sposa
e la figlia Cozza andasse in monastero. Il contrario era inaccettabile perché non funzionale all'economia sociale. A che serve essere gnocca se non sfrutti il potere della tua gnoccaggine? A che serve qualcosa se non produce un beneficio visibile? A che serve una monaca? A che serve il triangolo scaleno? La mamma a pianino gli dice vai a comprare il salame. A che serve ascoltare per ore Ok. le estenuanti barzellette dei bambini? A che serve il mignolo del piede? Porca puttana! Ma un giorno l'uomo si accorse che ciò che serve non gli era sufficiente. Scoprì che aveva bisogno dell'inutile. E l'inutile lo condusse all'esplorazione di territori sconosciuti. E l'uomo scoprì l'arte, la musica, la scienza. Scoprì l'insostituibile bellezza dell'inutile. Scappiamo! L'uomo è riuscito ad essere grande come Chiara, come Francesco, come Socrate, Dante, Ulisse, come Don Chisciotte, quando ha compreso che lottare contro i mulini a vento è forse inutile, ma certamente magnifico. Dall'8 al 27 ottobre, Santo Piacere alla Sala Umberto di Roma, uno spettacolo Inutile. Bentrovati a un aggiornamento con la tendenza per i primi giorni di dicembre, quando il grande freddo farà le sue prime mosse sull'Europa con aria gelida che interesserà tutta la Scandinavia, si spingerà quindi dal Polo Nord e dalla Russia verso proprio il comparto settentrionale europeo, mentre sull'Italia, in generale tutto il Mediterraneo, saremo sempre alle prese con zone di bassa pressione. Tra le giornate di venerdì, sabato e domenica, quindi i primi giorni di dicembre, possibilità di piogge sulla nostra penisola e nevicate in montagna. Da valutare nei giorni successivi, in vista quindi dell'Immacolata, del ponte dell'Immacolata, quest'aria fredda potrebbe muoversi ulteriormente verso ovest, in direzione Inghilterra e Francia, e sull'Italia ancora tempo perturbato con nevicate a quote di bassa montagna sulle Alpi. Seguite gli aggiornamenti di questo dicembre che si preannuncia molto dinamico, incerto, scaricando l'app di Trebi Meteo. Bentornati nel nostro consueto appuntamento settimanale con Luoghi dello Spirito, il nostro viaggio che prosegue ogni settimana alla scoperta, alla riscoperta per noi, ma anche per voi, speriamo gradita, di vari luoghi di spiritualità che arricchiscono così tanto il nostro territorio. Un viaggio che potrete rivedere, oltre che in televisione, anche su internet, è la nuova forma che via via sta prendendo sempre più piede. Vedete in sovraimpressione il nostro canale su YouTube, dove cliccando poi nella sezione Luoghi dello Spirito potrete ritrovare tutte le passate puntate e anche le prossime del nostro viaggio. Viaggio che prosegue questa settimana perché dobbiamo completare una presentazione che abbiamo iniziato la settimana scorsa. Infatti torniamo a San Vito al Tagliamento, santuario della Madonna di Rosa e della Divina Misericordia. Ne abbiamo parlato già nella puntata scorsa, presentando, grazie al rettore Padre Oreste, la devozione e la storia
della devozione mariana, quanto era successo fin dal 1600, poi le vicende belliche che hanno contrassegnato la storia di questo santuario e della devozione verso Maria, a cui si è aggiunta appunto negli ultimi anni, da alcuni decenni, anche la devozione verso la Divina Misericordia. Un riferimento ci porta a Santa Faustina Kowalska e a Giovanni Paolo II, che ha proposto da Papa questo culto a tutta la Chiesa, dedicando la domenica dopo Pasqua, che una volta si chiamava Domenica in Albis, proprio alla Divina Misericordia. E proprio qui a San Vito al Tagliamento, in quella domenica, arrivano tantissime persone da tutta Italia. E poi dobbiamo scoprire ancora alcuni aspetti artistici di questo santuario, che, come abbiamo già detto, è di recente costruzione, ma certamente bello, uno dei meglio riusciti, almeno tra quelli che noi siamo riusciti a vedere. Torniamo allora a San Vito al Tagliamento per completare il nostro viaggio alla scoperta e alla conoscenza del santuario della Madonna di Rosa e della Divina Misericordia. Dolce sentire come nel mio cuore. Il santuario Madonna di Rosa e Gesù Misericordioso, nella sua struttura attuale, risale al 1960. Si presenta con una mole imponente, tessuta di mattoni facciavista su cui spicca il biancore della pietra d'Istria. La chiesa a croce latina in stile romanico modernizzato, con ampi rosoni e finestroni eleganti sulla facciata e sulle fiancate. Parte di una immensa vita che generosa. E proprio dall'interno della chiesa, molto luminoso, il fedele è portato, alzando gli occhi, attraverso le vetrate della navata centrale, a percepire la presenza di Dio, della sua parola, della sua azione nella natura, come ha fatto San Francesco nel Cantico delle Creature. Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, fratello sole e sorella luna, la madre terra con frutti, prati e fiori, il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, fonte di vita per le sue creature, dono di lui, del suo immenso amore, dono di lui, del suo immenso amore. A San Vito al Tagliamento il santuario della Madonna di Rosa è certamente conosciuto per la devozione nei confronti della Madre di Dio, ma da alcuni decenni si è aggiunta una devozione importante proposta da un Papa importante, Giovanni Paolo II, è la devozione alla Divina Misericordia, a Gesù Misericordioso. Infatti nell'altro altare laterale ai lati del presbiterio si trova proprio questo altare dove è conservato Gesù Eucaristia, c'è il tabernacolo e c'è il dipinto, questo dipinto molto famoso. Padre Oreste, intanto torniamo a Sor Faustina Kowalska, perché da lì trae origine questa devozione. Sì,
Nella costruzione del santuario, subito dopo, verso il 1956-60, ecco, dopo aver costruito, diciamo, la cappella e anche tutto quanto la chiesa, hanno pensato appunto anche alla cappella del Santissimo dell'Eucaristia, come vedete qui. Nello stesso tempo però qui c'era un frate che aveva una particolare devozione alla misericordia divina ed era in contatto con Cracovia negli anni 1950, un certo padre Raimondo Padrin, il quale appunto aveva pensato anche lui di instaurare la devozione qui a San Vito e naturalmente a quei tempi non era conosciuta tanto. E il padre si è preso lui, diciamo, l'impegno di andare a Cracovia e di prendere il diario di Sor Faustina e farlo tradurre in italiano, che ancora non c'erano le traduzioni del diario di Santa Faustina. Ha fatto tradurre e da lì poi è cominciata la devozione, così lentamente, non era certamente riconosciuto ufficialmente, però ecco, hanno pensato di dire e di far costruire questa cappella all'Eucaristia e nello stesso tempo anche di mettere un'immagine di Gesù misericordioso in questa stessa cappella. E anche qui, come la cappella della Madonna, è stata abbellita di mosaici e quindi tutto quanto, diciamo, un richiamo della misericordia divina, questi fatti biblici, ecco. In modo particolare, vi vedete sopra anche ci sono i santi che hanno parlato della misericordia e poi i fatti del Vangelo, no? Il Vangelo in modo particolare di San Giovanni e anche le parabole, diciamo così, dell'Evangelista Luca. Ecco, allora dal 1950 in poi c'è stata questa devozione qui, che è stata un po' alla volta anche divulgata attraverso immagini, che poi avevamo anche la possibilità di un piccolo segretariato di far conoscere questa devozione a Gesù misericordioso, che naturalmente si è sviluppata sempre di più tardi, fino a che il Papa Paolo VI nel 1978 ha dato la possibilità di credere, di avere la fede in questo culto di Gesù misericordioso. Poi con l'ascesa del pontificato di Giovanni Paolo II, la devozione, il culto alla Divina Misericordia è stato pubblicizzato, aumentato e ufficializzato, come ben sappiamo, con la grande anche enciclica Dives in Misericordia. E da lì poi, ecco qui, noi i frati hanno voluto fare questa cappella, costruire questa cappella, ed è il primo altare d'Italia che è sorto in onore di Gesù misericordioso. Ma spieghiamo meglio che cos'è questo culto, che cosa disse Gesù a Sor Faustina, qual è il messaggio che poi è arrivato? Sì, il messaggio è questo, della conversione, diciamo così, non è altro che diciamo così, il messaggio del Vangelo, dell'amore misericordioso che il Signore, Dio Padre, ha mandato il suo Figlio su questa terra per redimere tutti quanti gli uomini e farci capire l'immenso amore che ha il Signore per tutti noi. E quindi è qui soprattutto, e lei ha avuto queste, diciamo così, intuizioni interiori, chiamiamole anche visioni, così, ecco, lei era una grande mistica, nonostante che lei fosse una semplice suora analfabeta, e tuttavia aveva questa unione con il Signore, con Gesù misericordioso, che le ha parlato, le ha anche ispirato, di poter anche trovare il modo di raffigurare Gesù, lui, no? Con i due raggi che indicano uno rosso e uno bianco, indicano il sacramento del battesimo e dell'Eucaristia. Due soggetti sono scaturite come raggi dal cuor di Gesù, non per gli angeli
È il momento importante per questo santuario, ma per tutta la Chiesa, come è stato proposto poi da Giovanni Paolo II, è la domenica dopo Pasqua, che una volta si chiamava Domenica in Albis, oggi si chiama Domenica della Divina Misericordia. Cosa succede qui quel giorno? Ecco, qui quel giorno avremo tanti pellegrini che vengono appunto per onorare questo culto della Divina Misericordia, Gesù misericordioso, dal momento che qui c'è questo altare, questo culto qui a San Vito. E gente viene dappertutto, viene da Lombardia, dal Triveneto, tutta Alta Italia possiamo dire, no? Ed è una giornata proprio di intensa spiritualità, fin dal primo mattino fino alla sera, ecco, e abbiamo possibilità poi anche di essere qui nelle confessioni, di accogliere i pellegrini, perché appunto si acquista una indulgenza plenaria appositamente in quella festa lì, già emanata dalla Sacra Congregazione del culto, ecco, l'indulgenza plenaria. Anche l'architettura di questa chiesa ci aiuta a capire il significato. Da una parte Maria, dall'altra Gesù. Maria che porta a Gesù. Veramente è questo, perché è un santuario mariano, certamente, primariamente, poi si è aggiunto anche a questo culto della Divina Misericordia ed è proprio, diciamo così, teologicamente ben spiegato che Maria, per Maria ad Jesum, diciamo, per attraverso Maria che porta a Gesù. E quindi possiamo dire, ecco, un completamento, no, di quello che è proprio la nostra fede, ecco, perché è sempre Maria che ci porta il suo figlio Gesù. È lei che dice: fate tutto quello che lui vi dirà, come quella volta nelle nozze di Cana. C'è un ulteriore legame in questo 2010 che unisce due santuari, questo con quello di Motta di Livenza. Sì, perché qui quest'anno, come dico, sono i 50 anni di questa inaugurazione della chiesa e anche della cappella della Madonna e poi anche, diciamo così, del culto della Divina Misericordia. E qui c'è sempre stato un legame sia di San Vito come a Motta, tanto è vero che ai quei tempi passati la gente andava in pellegrinaggio a piedi da San Vito a Motta e quindi, diciamo così, anche storicamente c'è anche un bel legame. Quello che abbiamo fatto anche quest'anno, siamo andati per i 500 anni all'apertura per indulgenza del santuario, anche noi qui da San Vito. C'è un gemellaggio, possiamo dire. E con questo dunque concludiamo la presentazione di questo bel santuario così tanto frequentato, certamente facilmente raggiungibile. San Vito al Tagliamento è a davvero pochi chilometri dall'uscita autostradale Villotta sull'autostrada A28, quindi assolutamente facile da raggiungere, come faranno in tanti la domenica dopo Pasqua, ma avremo modo di parlarne in altre trasmissioni appunto dopo che avremo seguito per voi questo avvenimento. Intanto vi aspetto la settimana prossima per un altro appuntamento nei luoghi dello spirito, qui in televisione, in questi consueti orari e anche sul nostro canale YouTube che vedete in sovraimpressione, dove potrete vedere e rivedere con calma tutte le tappe del nostro viaggio che continua da tanto tempo, speriamo possa continuare ancora. Grazie a tutti per l'attenzione, buon proseguimento. Carissimi, buona giornata, un saluto cordiale a tutti voi in questa domenica. Siamo nel mese di novembre, una domenica con un cielo limpido e vi invito a venire con me per visitare questo paese, Segnacco. Ed ecco, il paese di Segnacco si trova proprio appena passato Tricesimo, con la frazione di Frailacco, un po' più avanti, girando verso sinistra, c'è un lungo rettilineo che porta a questo paese che ora possiamo visitare. Ebbene, mi sto proprio avvicinando a questo paese di Segnacco.
Vedete già il campanile con la sua chiesa. Siamo però non più nel comune di Tricesimo, siamo nel comune di Tarcento. E siamo, per così dire, nel cuore di questo paese, nella piazzetta principale, in cui vediamo soprattutto la grande chiesa illuminata splendidamente da un sole che sembra quasi primaverile, anche se siamo in pieno autunno. Ecco la bellissima chiesa. Ed ecco l'alto campanile, sullo sfondo il cielo azzurro di questa giornata, di questa domenica. La facciata della chiesa e poi piano piano ci inoltriamo a visitare altre zone del paese di Segnacco. Molto bello questo alberello rossiccio che è proprio qui a fianco alla facciata della chiesa. Ed ecco le case e le persone che vi abitano. Ed ecco vediamo che a questo punto ci sarà bisogno di un soccorso. Vediamo l'autoambulanza, magari per portare qualche ammalato. Torniamo sulla chiesa, questo è un luogo anche di parcheggio, una piccola piazza e poi ecco ovviamente una zona della Proloco dove per qualche festa di paese, per qualche momento conviviale insieme. Bellissima questa casa, questa villa possiamo dire. Ed ecco forse la cosa più bella, più caratteristica di questo paese. Dunque sono salito una strada un po' ripida fino a quassù dove c'è questa chiesetta di Santa Eufemia, molto antica, del XVI secolo. Ecco gli scalini che portano nella chiesetta. Ed ecco la chiesa di Santa Eufemia. Ci sono anche delle campane, delle piccole campane, magari che suoneranno in occasione della festa della chiesa. Qui vediamo la parte laterale, queste mura antiche. Purtroppo non possiamo entrare perché mi pare che è chiusa. Vi dicevo appunto la giornata limpida, il cielo azzurro, una temperatura ideale. C'è anche un cagnolino che sta giocando. Ed ecco proprio la facciata principale, l'entrata della chiesa di Santa Eufemia a Segnacco, comune di Tarcento.
Allora vediamo, ecco, questa scena molto particolare. Ecco, via, corri, corri, corri. E poi ritorna, è bellissimo questo gioco. Uno spazio molto adatto anche per far correre il cagnolino. Ecco, ecco, ecco. È riuscito a recuperare la pallina. Ed è bello ricordare qui i nostri fratelli defunti in questo mese di novembre. Ecco, questo è il cimitero di Segnacco. Ecco, diciamo per loro l'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ed ecco, da questo luogo di pace, qui davanti alla chiesetta di Santa Eufemia, in Segnacco, comune di Tarcento, alle mie spalle il cimitero del paese. A proposito, proprio questa mattina, in questa domenica, si ricordavano le parole di Gesù che ci invita a guardare in alto, a considerare la vita come il nostro pellegrinaggio terreno, perché anche noi siamo destinati alla gioia del paradiso, a contemplare il volto nel regno eterno di Dio. E allora ecco, concludo questo piccolo nostro video su questo tema ricordando le parole del mio confratello, anche lui stimatino, vescovo di Campobasso, Monsignor Giancarlo Bregantini, il quale dice una frase molto bella, lapidaria, nei suoi scritti, dice proprio così: la terra senza il cielo è solo fango, ma la terra con il cielo diventa un giardino, un meraviglioso giardino. Alziamo anche noi gli occhi verso il cielo per trasformare il nostro cammino terreno in un cammino nel giardino che ci accoglie e ci accompagna fino a raggiungere la gloria di Dio. Bene, cari amici, un saluto speciale a tutti voi, una buona giornata, una buona domenica e una buona continuazione del mese di novembre. Vi saluto, buona giornata, riviodisi, mandi, mandi. Ed è bello ascoltare questa melodia dell'acqua che scorre. Mi trovo proprio sul ponte che collega il comune di Tarcento con il comune di Nimis. Siamo sul ponte del torrente Torre. Ascoltiamo allora questa melodia dell'acqua, questo suono, questo canticchiare dell'acqua. Un'acqua limpida, un'acqua cristallina. E continuando ad ascoltare questo suono, questa melodia dolce dell'acqua, ancora vi faccio vedere proprio il ponte che collega Tarcento con Nimis. Ci sono dei mezzi di trasporto, delle macchine che stanno passando, e qualche trattore. E siamo praticamente proprio nel comune di Tarcento, la frazione di Molinis. Ed ecco anche l'altra parte del ponte, sempre il ponte sul torrente Torre. Qui si sente meno il suono dell'acqua,
il romorio dell'acqua, il mormorio dell'acqua, ma si vede l'acqua che scorre e naturalmente le piante che crescono lungo il fiume. Ed ecco il cartello dell'indicazione stradale, possiamo visitare almeno qualche cosa di questa frazione di Molinis. Osterie dei Nanni. E siamo nel centro di questa frazione. Vediamo anche la chiesa. Ecco la chiesa di Molinis. Qui siamo all'entrata, naturalmente in questo giorno la chiesa è chiusa, però possiamo vedere quello che c'è sopra la porta ed è proprio un bassorilievo dell'Annunciazione, l'angelo che annuncia a Maria la venuta del Salvatore. Al centro in alto si nota anche la colomba che rappresenta lo Spirito Santo, Maria che dice: avvenga di me secondo la tua parola. E il Verbo si fece carne per opera dello Spirito Santo. Ed ecco alcune case che sono situate proprio attorno alla chiesa di questa frazione di Molinis, comune di Tarcento. Ed ecco il suo piccolo campanile e la sua chiesa incastonata in questo cielo azzurro. Ed ecco che dopo la breve visita nei dintorni ho fatto rientro nel santuario della Madonna Missionaria, dove c'è anche questo castello, il castello di Tricesimo. E di fronte al castello troviamo proprio la chiesa che è il nostro santuario della Madonna Missionaria. Ebbene, proprio da qui, dal santuario della Madonna Missionaria di Tricesimo, in questo giorno siamo verso la fine del mese di novembre, domenica sarà la prima domenica di Avvento, iniziamo il cammino di preparazione al Santo Natale. Ecco, da questa chiesa, da questo santuario, un saluto a nome degli stimatini di Gemona, in particolare di Padre Giuliano, che è l'incaricato principale del santuario, e da tutta la comunità degli stimatini, Padre Luigi e Padre Aldo. Ebbene, un caro saluto a tutti voi, un augurio di una buona giornata e un buon cammino dell'Avvento in preparazione al Santo Natale. Buona giornata a tutti voi. Cosa vuol dire Avvento? Cosa vuol dire Avvento? Avvento significa venuta, arrivo. Ma arrivo di chi? Ci prepariamo alla venuta di Gesù. Ma l'Avvento è anche l'attesa della vita eterna. Ecco, con questo non voglio dire che ci prepariamo a morire. Al contrario, ci prepariamo ad essere nella vita eterna fin da ora e per sempre. Perché è in questa vita terrena che comincia la vita eterna. È qui ed ora che ha inizio la comunione vitale con il nostro Salvatore Gesù Cristo. Insomma, l'Avvento è una ulteriore occasione per riflettere sulla nostra vita, ma non tanto per giudicare noi stessi, per fare un esame di conoscenza o per imporci regole più rigide, perché l'Avvento non si concentra sul devi fare questo o non devi fare quest'altro, ma su una invocazione che dovrebbe diventare parte della nostra vita, come il respiro. Vieni, Signore Gesù. L'Avvento è il tempo di intensificare il nostro legame spirituale con Gesù e fare in modo
che Lui sia sempre più presente nei nostri pensieri, nelle nostre azioni di ogni giorno. Ma poi è anche vero che l'Avvento ci prepara al fine ultimo delle cose, e anche questa volta non mi riferisco alla morte. Non sto parlando della fine della vita terrena, ma al fine ultimo di tutte le nostre vite, che è la piena comunione con Dio e con tutti gli angeli e i santi. E quindi si incontrano due aspetti che potrebbero sembrare infinitamente lontani, il presente e l'eterno, il vivere oggi e alla fine dei tempi. Avvento è il tempo per vivere con intensità il mio oggi, perché oggi è un nuovo giorno che il Signore mi ha donato per essere luce nel mondo, ma senza cadere in quella miopia di chi vive solo per l'oggi. E non dobbiamo annegare nell'angoscia per il domani, ma viviamo l'oggi con un respiro di eternità. E se il sacramento della riconciliazione può essere sicuramente una tappa di questo ravvicinamento, di questa rappacificazione con Dio, il sacramento per eccellenza del tempo d'Avvento è proprio l'Eucarestia, che celebriamo con la nostra comunità di domenica. Perché l'Eucarestia è proprio Gesù che viene a noi, si dona, entra a far parte di noi e ci aiuta a crescere nella comunione di amore con Lui. Mi è piaciuta questa espressione di un frate che ha detto che gli innamorati si baciano, ma noi mangiamo Gesù. C'è una comunione totale con Lui. Gesù nel Vangelo ci invita ripetutamente ad essere svegli, a farci trovare pronti e desiderosi di incontrarlo. E tra le varie immagini che utilizza c'è quella dell'arca di Noè. Ma questo racconto potrebbe venire frainteso. Potremmo avere l'impressione che Gesù sia il diluvio che si abbatte all'improvviso su di noi. State attenti a Gesù perché quando arriva spazza via tutto, ma non è questo il diluvio. Rappresenta invece tutte le prove della vita, tutte le volte che il male si abbatte su di noi fino anche alla morte. Il diluvio quindi non rappresenta Gesù, ma è il male. Gesù è invece l'arca in cui trova rifugio Noè, la sua famiglia e tutti gli animali. I padri della Chiesa hanno visto nell'arca che porta la salvezza a Noè un'immagine del legno della croce, e come Noè trovò salvezza nell'arca, noi possiamo aggrapparci al legno della croce, come se fosse una scialuppa data a noi da Gesù. Aggrappiamoci al legno della croce per trovare salvezza, per non affondare nelle acque del male e della morte. Ma per noi che siamo sempre proiettati sulle cose da fare sorge una domanda. E dunque, che cosa devo fare di concreto in Avvento? Non ho una risposta che possa andare bene per tutti, ma io direi cerca di mettere il tuo cuore in Dio, cerca di entrare nel cuore di Dio, cerca di avere gli stessi sentimenti di Gesù, cerca di acquisire il suo amore per gli uomini, la sua misericordia, la sua lungimiranza, il suo amore per la verità. E non c'è bisogno di essere frettolosi per andare subito alle cose pratiche da fare, anche se è vero che ci sono alcuni atteggiamenti che sarebbe meglio se riuscissimo a correggere. Ma adesso volgiamo il nostro sguardo al Signore che viene e impariamo a desiderare, a invocare questo incontro e questa comunione. Il resto verrà da sé. Anche al tempo di Noè, come al giorno d'oggi, tutte le persone erano indaffarati nei loro piccoli e grandi affari, nel comprare i campi, nel lavorare la terra, nei loro affetti. Chi prendeva moglie e chi prendeva marito, nei loro divertimenti, nel mangiare, nel bere, e non si accorgevano dell'imminente diluvio che stava per abbattersi su di essi. Noè ha cominciato a costruirsi un'arca, ha costruito un legame di amicizia e di fedeltà con Dio. Questo è quello che auguro a me stesso e a ciascuno di voi in questo tempo di Avvento. Costruiamo la nostra arca, rinforziamo la nostra amicizia e lealtà con Gesù. Vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù.
Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni a medio e lungo termine, periodo 6-8 di dicembre, con anche la festa dell'Immacolata. Ebbene, sull'Europa con ogni probabilità il tempo sarà condizionato da correnti umide occidentali atlantiche condotte da queste due aree di bassa pressione, una presente sul medio Atlantico e l'altra sull'Europa centro-settentrionale, mentre alle latitudini mediterranee campi di alta pressione dovrebbero in qualche modo proteggerci dall'arrivo di queste perturbazioni, e tra l'altro è possibile anche un temporaneo rialzo delle temperature a causa di correnti più miti che arriverebbero dalle quadranti meridionali. Una situazione però questa davvero da verificare, quindi tutta da confermare. I modelli fisico-matematici negli ultimi giorni stanno cambiando spesso versione, quindi vi consiglio di rimanere con noi sempre su trebimeteo.com. Basterebbe qualche secondo di profonda autoconsapevolezza per renderci conto che tutto testimonia l'esistenza del Dio creatore e Signore. Solo considerando questa dimensione spazio-temporale constatiamo che la materia è straordinaria ed i nostri occhi ne percepiscono le forme ed i colori grazie alla nostra mente che riorganizza tutto ciò che vediamo. Non è una cosa banale. Miliardi e miliardi di atomi, di particelle subatomiche, di neutrini e fotoni organizzati per donarci lo spettacolo della vita, così armonica e dinamica, ma anche sorprendentemente imprevedibile pur con le sue leggi universali. Dietro questo spettacolo c'è l'ideatore onnipotente, il quale può creare infinite altre dimensioni che nemmeno possiamo immaginare. Se non sappiamo stupirci, allora siamo accecati dal fitto velo dell'abitudine e dei condizionamenti. Per svegliarci da questo sonno profondo in cui viviamo quotidianamente, dobbiamo alimentare la consapevolezza nei momenti di silenzio interiore e di ascolto, chiedendo l'aiuto dello Spirito Santo. Davvero il regno dei cieli è in mezzo a noi. Bentrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo, giornata di martedì, quando una nuova zona di bassa pressione si formerà sul Mediterraneo centrale tra il Nord Africa e l'Italia, foriera di piogge e rovesci specie all'estremo sud e sulle due isole maggiori. Nel dettaglio possiamo notare la tanta nuvolosità che interesserà la nostra penisola. In sintesi, mappa dell'Italia, il tempo che sarà a tratti grigio, uggioso anche al nord, con deboli fenomeni nevosi sulle Alpi e poi piogge e rovesci più probabili al sud, anche a sfondo temporalesco intensi su parte delle due isole maggiori. I dettagli maggiori scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo sul nostro sito web. Si sente sempre più spesso parlare di morti improvvise. Nessuno muore per se stesso. Queste morti in qualche modo interessano ognuno di noi, anche se non conosciamo le vittime. Sono un avvertimento importante che spesso noi sottovalutiamo. Pensiamo che possa capitare solo agli altri. Attenzione, voi non siete i padroni assoluti della vostra vita, ma siete tutti nelle mani del Creatore. Egli ci sostiene, ma può decidere di prenderci come e quando vuole. È Lui che ha deciso di farci esistere su questo pianeta ed è sempre Lui che decide quando toglierci. Per questo è importante farci trovare pronti, confidando esclusivamente in Lui. Oggi scopriamo chi è Fra Stefano. Ciao, oggi scopriamo chi è Fra Stefano e alla fine sveleremo anche dove è stata scattata questa fotografia nel 1973. Da oggi comincio a rispondere alle vostre domande. Per la verità sto già facendo il possibile per leggere tutti i commenti e rispondere, anche se non riesco sempre a starci dietro. Comunque adesso ho pensato anche di rispondere così parlando a tu per tu. Prima domanda, chi è Fra Stefano? Amici miei, mettiamoci subito in viaggio perché c'è della strada da fare.
Mentre siamo in viaggio vi racconto qualcosa. Sono ormai alcuni mesi che ci vediamo tutti i giorni, ma oltre al nome sapete poco o niente di me. E sapete come me ne sono accorto? Ehi Beppi, guarda qui cosa mi scrivono. Buongiorno Don Stefano, grazie per la riflessione. Don? Grazie Fra Stefano, scusi la domanda, ma lei è anche un prete? Un prete? Serena giornata Fra Francesco. Grazie. Francesco, vedi, mi chiamano Francesco. È importante stabilire questa conoscenza reciproca perché noi ci troviamo per qualcosa di importante che riguarda la vita interiore. Allora cominciamo col nome. Io sono Stefano Bordignon e siccome sono un frate mi chiamo Fra Stefano. Faccio parte dell'Ordine dei Servi di Maria, un antico ordine religioso fondato nel 1233 a Firenze, una famiglia religiosa molto bella. Siamo servi di Maria perché, come Maria, vogliamo essere docili allo Spirito Santo per seguire Gesù Cristo, nostro Signore, ed essere al servizio del Padre, della Chiesa e di tutta l'umanità. Mi piacerebbe parlarvene in futuro, ma per il momento aggiungo solo questa curiosità. Noi, frati servi di Maria, quando diventiamo frati con la professione religiosa, aggiungiamo al nome di battesimo anche il nome Maria, per cui il mio nome completo è Fra Stefano Maria. Qualcuno mi ha chiesto se sono un italiano, forse per il mio accento, che non si capisce bene da quale dialetto salta fuori. Comunque, la risposta è sì, sono italiano, nato vicino al confine tra Lombardia e Veneto, e poi quando sono diventato frate sono passato per diversi conventi e questo mi ha portato a mescolare un po' i dialetti. Da 3 anni sono in comunità nel convento della Santissima Annunciata di Rovato, in provincia di Brescia, che tra l'altro è il primo convento in cui sono entrato, proprio 20 anni fa, nel 2001. Qui siamo solo in 2 frati, Fra Ermanno e io, e portiamo avanti con serenità la nostra vita comunitaria e le celebrazioni nella Chiesa e naturalmente anche questa bellissima famiglia del Vangelo del giorno. Quando ho detto che vi avrei ricordati nella Santa Messa, qualcuno è rimasto stupito. Ma come? Allora sei anche un prete? Sì, sono stato ordinato sacerdote a Vicenza nel 2010. In quel tempo ero in comunità a Monteberico, una bellissima comunità, santuario dedicato a Santa Maria. Tenete conto che per noi frati è una cosa abbastanza comune. La maggior parte dei nostri frati sono anche sacerdoti e quindi celebriamo i sacramenti e la Santa Messa naturalmente. Altra domanda che ogni tanto salta fuori. Allora perché non ti fai chiamare padre? La risposta è che preferisco evidenziare il legame fraterno che ci unisce e voglio chiamare padre solo il Padre nostro che è nei cieli e noi siamo tutti fratelli e sorelle. Non è così? E ora ci fermiamo. Un monaco del deserto una volta disse: quando mangi, fermati prima di avere lo stomaco pieno. E così anche noi ci fermiamo. A Dio piacendo, un po' alla volta risponderò ad altre domande e se ti fa piacere lascia sotto un commento, dimmi quello che vuoi sapere e se hai qualche suggerimento da darmi. Considera, questo è l'unico modo che abbiamo per conoscerci. Quindi scrivi e approfitto anche di questo dialogo per un sincero ringraziamento. È una cosa bellissima questo legame che è nato tra di noi. Che tu abbia accolto l'invito ad ascoltare il Vangelo ogni giorno. Non sempre è facile trovare il tempo, non sempre il commento è all'altezza. Comunque questa piccola goccia che ogni giorno cade nei nostri cuori porta vita, luce, guarigione interiore. Eccoci, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Questa è la casa dove sono nato nel 1972 e andiamo anche a vedere dove è stata scattata quella foto che abbiamo visto all'inizio, nel 1973. Andiamo!
Eccoci arrivati, è qui che è stata scattata quella prima foto dove io ero un bambino nel pollaio ed è qui che è nata la mia passione per gli animali. Ciao ciao! Se non amiamo nemmeno noi stessi, non possiamo pretendere di amare il prossimo e tantomeno Dio. È necessario prima comprendere in profondità la nostra mente, anche se questo ci costa molto, perché pochissimi si accettano come sono realmente. Quando abbiamo scoperto senza timore ciò che realmente pullula nei nostri più reconditi anfratti e meandri mentali, quanta superficialità ci narcotizza, quanta invidia ed odio serpeggiano in noi, quanto egoismo blocca la nostra evoluzione interiore, allora possiamo nell'umiltà chiedere al Signore che ci doni Lui l'amore che ci manca, perché ogni nostra cattiveria ed ogni forma di insensibilità è già stata annullata dalla sua amorosa passione e morte in croce. Suor Maria Giovanna è una delle sorelle che vive qui e vive anche questi pellegrinaggi continui. Le persone che arrivano qui, chi sono? Allora, ci sono i pellegrini abituali che vengono tutti i giorni, vengono la mattina alle 8:45, aspettano dietro la porta per poter entrare e una volta che è finita la messa delle suore che comincia alle 7:15, loro entrano veloci per prostrarsi ai piedi dell'altare. Questi sono i pellegrini abituali che prima di andare al lavoro passano per la cappella per chiedere la protezione della Madonna, per invocare il suo aiuto, per confidare le loro pene e affidare la loro giornata. Questi stessi pellegrini poi, che sono abituali, alla sera dopo il loro lavoro magari ritornano per celebrare i vespri con le suore nella cappella. Alle nostre spalle ci sono tutti questi ringraziamenti alla Madonna, ringraziamenti alla Madre, proprio per l'affetto che ha dimostrato nella preghiera. Sono tutte persone che sono passate di qui e arrivano da tutto il mondo. Da tutto il mondo, perché io ho parlato dei pellegrini abituali del mattino, però tutta la giornata arrivano o in gruppi oppure singolarmente, personalmente. Vengono dal Brasile, dal Messico, dall'India, dal Vietnam, da tutte le parti, anche dall'Italia, e anzi dall'Italia ci sono alcuni che sono devoti della Madonna che hanno fatto quasi una promessa come un appuntamento annuale il 27 novembre. Vengono dall'Italia alcuni la mattina con la loro valigia per ripartire alla sera dopo aver trascorso una giornata intera in cappella. Poi ci sono anche i gruppi che vengono dall'Italia, da Como. Quest'anno è un anno speciale però, perché è l'anno della misericordia e il cardinale di Parigi, il cardinale Vantrois, ha scelto questo come uno dei luoghi della misericordia, dove mettere una porta santa, che è questa che vedete alle nostre spalle, questa molto semplice. Noi su questa porta santa però abbiamo sentito il cappellano responsabile di questo luogo, quindi vediamo cosa ci ha detto. Et pour le diocèse de Paris, Per la diocesi di Parigi il cardinale Vantrois ha scelto la Rue du Bac come uno dei luoghi giubilari. Ecco perché abbiamo potuto costruire, con la grazia di Dio, questa porta di misericordia, con lo scopo di entrare con tutti i pellegrini su questo cammino che ci propone il Papa, sapendo che la porta simbolizza prima di tutto il Cristo e che è la porta della vita eterna che ci conduce verso di Lui. Passando questa porta decidiamo di passare il cammino della misericordia e della conversione. Oui, nous l'avons choisi justement pour
garder. Abbiamo scelto una porta semplice per conservare il simbolo di questo luogo, l'aspetto culturale. Doveva essere in comunione con il luogo. Sappiamo che la semplicità è una delle virtù vincenziane che San Vincenzo raccomanda non solo alle figlie della carità. Una porta molto bella ma anche sobria, sperando di insegnare ai pellegrini a camminare sulla via della misericordia. Già all'apertura della porta eravamo circa 700 e 700 pellegrini e pensiamo che durante l'anno ci saranno tantissimi pellegrini che passeranno di qui per abbeverarsi alla fonte della misericordia di Dio. Innanzitutto questa è la casa che la Madonna ha scelto per parlare a Santa Caterina Labouré, ma per parlare a ciascuno di noi, a tutti i pellegrini che arrivano. Quando i pellegrini entrano in questa cappella che è tanto semplice, sono colpiti dal silenzio, dal raccoglimento. La gente rimane per tanto tempo in preghiera, in contemplazione. Il primo gesto che fanno, vanno all'altare, si recano ai piedi dell'altare e lì sostano per 5-10 minuti, un quarto d'ora, perché la Madonna, quando è apparsa nella prima apparizione a Caterina Labouré, ha detto, dopo aver ascoltato le sue pene, le sue sofferenze, i suoi sentimenti, ha detto: venite ai piedi dell'altare e qui le grazie saranno sparse su tutto il mondo. Diciamolo, Suor Maria Giovanna, è proprio qui, in questo luogo, che è apparsa la Madonna, ha svegliato Santa Caterina e l'ha fatta scendere fin qui. Sì. Se voi guardate l'immagine che sta in alto, è rappresentata la prima apparizione. Caterina Labouré era a letto a mezzanotte, è stata svegliata dalla voce di un bambino che la invitava a scendere in cappella. Benché impaurita, lei ha obbedito all'angelo e si è recata, ha attraversato la sala che si trovava allora al di sopra di questa cappella e poi è entrata dalla porta centrale che noi vediamo qui sulla mia sinistra. Il bambino ha aperto la porta e lei è entrata e ha trovato tutto illuminato come per la notte di Natale. Ecco perché la gente, quando viene, dopo aver sostato ai piedi dell'altare, si ferma nel banco e lì contempla e guarda la Madonna che, seduta alla sedia, alla poltrona dove abitualmente si siede il prete, ha parlato a Caterina Labouré per 2 ore. Come si fa a sapere che erano 2 ore? Perché lei, quando è tornata a letto, ha sentito 2 colpi dell'orologio e quindi ha capito che lei è stata là 2 ore a parlare con la Madonna. E in quel tempo la Madonna ha parlato dei fatti della Francia, ha detto che a quel tempo i tempi... Questo è quello che ci hanno raccontato già in studio, io lo sento, sì. Lei no, quindi glielo dico. Però quello che noi stiamo testimoniando è anche un silenzio, quello che dicevamo, i pellegrini, noi abbiamo fatto esattamente lo stesso percorso di quello che fanno i pellegrini, entrano qui, lei lo diceva, alle volte anche con delle valigie. Per esempio accanto a noi c'è una signora che ha portato la sua valigia perché magari era di passaggio qua e ha voluto fermarsi. La Madonna qui, ascoltare quello che la Madonna dice al cuore, come la Madonna ha parlato in quella notte a Caterina Labouré. Ma Caterina ha ricevuto un'altra apparizione, quella che noi diciamo della medaglia miracolosa. E quella volta era di giorno, era al pomeriggio in meditazione in questi banchi, perché a quell'epoca c'erano tante seminariste. A un certo punto lei ha visto la Madonna, l'ha vista però con un piccolo globo in mano, come voi vedete nella statua che si trova a destra, e ha questo globo all'altezza del cuore che dice amore, affetto, tenerezza, attenzione. E questo cuore è dorato e sopra c'è una piccola croce dorata. Io penso, per dire che è la croce che dà senso e luce alla vita, al mondo. Poi è quello che trovano tutti i pellegrini arrivando qui, non è la medaglia che toglie le pene, ma le allevia, dà sollievo. Infatti, allora ciascuna, contemplando questa statua con il globo che rappresenta ciascuno di noi, la Francia, l'Italia, l'Europa, il mondo intero, si affida alla Madonna, cioè si sente amata, si sente protetta in queste mani e quindi comincia a sentire un po' di serenità e di pace nel cuore. Però a un certo punto poi le mani si sono aperte. Allora sì, ci sono le sorelle che benedicono le medaglie come me, perché insomma, se i preti dovessero
essere qui per la benedizione delle medaglie, dovrebbero stare qui la giornata tutta intera, per cui hanno chiesto, abbiamo la delega per poter benedire le medaglie. Facciamo dei turni per la benedizione. È un momento di profondo raccoglimento quello che voi vivete con i pellegrini, perché loro porteranno via queste medaglie affidando alle medaglie e quindi a voi le loro pene, i loro tormenti. Sì, ci sono vari motivi per cui i pellegrini vogliono benedire le medaglie. Per esempio vogliono ringraziare la Madonna per le grazie ricevute. C'è per esempio è venuta una famiglia, una coppia di sposi con un bimbo che avevano detto che non riuscivano a avere figli perché i medici avevano detto che era impossibile, però sono venuti qui a pregare e poi hanno avuto la grazia di un figlio, per cui loro vengono qui per ringraziare di questa grazia ricevuta. Oppure ci sono anche quelli che arrivano per protezione, per chiedere protezione alla Vergine Maria, alla medaglia miracolosa. Per esempio è venuto un militare che doveva partire per la Siria, lui tutto bello robusto, energetico, è venuto, mi ha detto: suora, potrebbe per favore benedire questa medaglia perché devo andare in Siria, ho tanta paura, ma sono sicuro che la medaglia mi proteggerà quando dovrà andare là. E poi ci sono però anche delle grazie spirituali che la Madonna concede, a volte non sono delle grazie fisiche, ci sono delle grazie fisiche ma anche quelle appunto spirituali. Per esempio è venuto un uomo che aveva un incidente per cui aveva la gamba amputata, ha detto che per lui in quel momento la vita non aveva più un senso. Ma c'era un'infermiera, questo era dell'Italia, un'infermiera che gli ha dato una medaglia, ha detto: non si disperi perché comunque la Madonna la proteggerà. E lui ha detto che grazie alla Madonna, alla medaglia miracolosa, lui è riuscito a tornare alla fede che lui aveva perduto. E in questo momento lui capiva che in fondo è stata tutta una grazia, perché grazie a quello che lui ha vissuto lui si è ravvicinato alla fede. Per cui ci sono tutte queste esperienze che i pellegrini ci raccontano e che viviamo insieme ai pellegrini, perché poi comunque noi preghiamo per loro anche quando poi escono dal portone, non è che sia qui e poi non li dimentichiamo, no, poi rimangono nei nostri cuori e preghiamo ancora per loro. Suor Maria Giovanna, alle spalle qui, oltre alla sedia dove si è seduta la Madonna, di cui dopo parleremo, c'è anche una corbeille che è un cesto. Un cesto che noi chiamiamo corbeille, dove tutti i pellegrini mettono le loro intenzioni. Oggi è martedì, la cappella rimane aperta tutta la giornata, ci saranno varie funzioni, varie celebrazioni. Alle 10:30 adesso è la seconda, alle 12:30 e alle 3:30. E in queste celebrazioni le intenzioni vengono portate all'altare. Come un offertorio vero e proprio? Come un offertorio il martedì. Poi c'è ancora il sabato, durante i vespri della comunità con i pellegrini che ci sono, portiamo le altre intenzioni della settimana. Qui c'è la sedia dove Caterina ha visto seduta, la poltrona dove Caterina ha visto seduta la Madonna, quindi è la sedia della visione della prima apparizione. Io la fermo, Suor Maria Giovanna, perché l'abbiamo detto, stiamo facendo un percorso, lo facciamo per piccole tappe, perché da casa piano piano devono entrare insieme a noi in questo posto e magari affidare a quella sedia o soprattutto a chi ci si era seduto sopra le loro intenzioni. Quindi tra poco ritorniamo qua e vi raccontiamo della sedia, ma soprattutto anche di quello che è tutta la giornata qui dentro.
Buona giornata, buona domenica, buona prima domenica di Avvento. Siamo entrati in giorni che ci preparano al Natale e vogliamo anche che ci sia una preparazione in questo. Preparazione vuol dire che cambia qualche cosa nelle cose che sto facendo. Una preparazione personale, perfetto. Una preparazione che dica un cambiamento che si vuole adottare perché io possa accogliere di più la presenza che nasce dalla presenza di Gesù nella mia vita. Allora perché non prendere un piccolo impegno? Un piccolo impegno che mi possa portare a una conversione per un'accoglienza migliore. E forse questo termine accoglienza mi può dare già la direttiva, il criterio del mio impegno. E anche perché un impegno anche nelle nostre case. Nelle nostre case c'è un qualche cosa di nuovo che indichi la nascita, che indichi l'evento del Natale. Il consiglio, così come da tradizione, ma che oggi deve essere rinnovata questa tradizione, è preparare il presepio, che non è così normale oppure di consuetudine farlo. No, nelle nostre case, avere quell'angolo in cui indica che c'è un qualche cosa di diverso che stiamo vivendo in questi giorni che ci anticipano al Natale. Ma anche spiegare il presepio, ma anche spiegare l'accaduto, che non è così immediato. Allora che questo tempo diventi un'occasione di preparazione da un lato, ma anche di condivisione della fede. Il Signore ti illumini e ti benedica. Buona giornata. Attraversando il tagliamento sul ponte di Brawlings e guardando verso la parete rocciosa del Monte Brancott si può vedere la chiesetta di San Michele, ben individuabile anche grazie alla sua colorazione rossastra. Datata intorno al XIII secolo, la tradizione vuole che sia stata edificata sui resti di un tempio pagano di epoca longobarda. È facilmente raggiungibile attraverso un sentiero che parte dal paese di Brawlings e si inerpica sul Monte Brancott. Lungo il percorso si incontrano i resti del castello di Bragolino, che nel 1335 passò sotto la dominazione del conte di Gorizia, nemico del patriarcato di Aquileia. È per questo motivo che il 23 agosto 1336 il castello venne espugnato e distrutto dalle truppe del patriarca Bertrando di Aquileia. Il sentiero è ben indicato ed è facilmente praticabile. Alcuni tratti però è bene percorrerli con attenzione, soprattutto se ci sono bambini.
Dopo 15-20 minuti a piedi e un dislivello di un centinaio di metri, si arriva sul naturale terrazzamento roccioso che fa da base alla chiesa e che offre una meravigliosa vista sulla valle del Tagliamento. A seguito di un lungo periodo di abbandono e i danni subiti dal terremoto del 1928, nel 1929 la chiesetta è stata ristrutturata e consacrata in onore ai caduti della Grande Guerra. È uno dei pochi edifici di valore artistico e architettonico della zona che si sono salvati dalla violenza del terremoto del 1976. Nell'abside c'è un affresco della Santissima Trinità del XVI secolo e sulla parete un altro affresco risalente al XIII secolo e raffigurante San Michele intento a pesare con una bilancia le anime dei defunti. Il culto di San Michele conferma la derivazione longobarda della Chiesa. Questo popolo, infatti, si convertì al cristianesimo attribuendo a San Michele le virtù guerriere che prima venivano riconosciute al dio pagano Odino. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo, giornata di lunedì con la zona di bassa pressione che ci ha interessato nel weekend, i nubifragi, gli alluvioni che hanno interessato il sud, ora momentaneamente situazione più stabile, ma una nuova circolazione di bassa pressione a fine giornata raggiungerà la Sardegna ed il versante tirrenico con altre piogge in vista di una metà settimana a tratti bagnata. Nel dettaglio possiamo notare come le nubi aumenteranno via via al centro-nord, invece una pausa con schierite anche ampie al sud. Nel dettaglio la mappa delle precipitazioni, pausa dalle precipitazioni dappertutto, come possiamo notare dalla grafica, ma in serata fenomeni in arrivo da ovest verso la Sardegna ed il medio-alto versante tirrenico. Nel dettaglio, in sintesi, la mappa dell'Italia, tregua anche al sud, però le nubi aumenteranno nella seconda parte del giorno e a fine giornata arriverà qualche pioggia tra Sardegna e medio-alto versante tirrenico. Tutti i dettagli precisi sull'app gratuita di Trebi Meteo. Quando i miei passi sono finiti, quando la mia voce è volata, quando la mia ultima canzone sfuma, quando il mio ultimo sorriso vola sopra i campi, se non succede altro, il vento gentile soffia tra l'erba e la mia anima finalmente è arrivata in cielo. Sono arrivato tra le braccia di Dio e Lui mi ha accolto con amore infinito. Sono veramente contento di dare testimonianza diretta della Raffaella Lionetti,
un'anima vittima che io ho avuto la fortuna di poter conoscere ancora nel 1974. Era il primo anno in cui Don Stefano Gobbi, il fondatore del movimento sacerdotale mariano, veniva ad Udine per il cenacolo regionale. Quella sera la Raffaella è capitata qui nella canonica San Marco, io non la conoscevo, e ha fatto una specie di profezia alla quale ho pensato tante volte. Guardando Don Stefano ebbe a dire: tu Don Stefano devi essere una luce che deve illuminare un po' tutto il mondo portando il messaggio della Madonna. Io invece sono chiamata ad essere una patata che deve vivere nascosta nel terreno. Io ancora non conoscevo i doni di cui era veramente dotata questa donna, però un po' alla volta, frequentando la sua casa in via Cisis, sono venuto a conoscere veramente le meraviglie che il Signore aveva fatto con lei. Addirittura, meravigliato per queste cose, ero tentato anche di parlare ad altre persone. Ed un giorno lei, quando sono entrato nella sua casa, ebbe a dirmi: Don Adriano, o lei fa silenzio su quello che vede qui da me, o altrimenti io sono costretta proprio a proibirle di venire a trovarmi. Ma che cosa succedeva in quella casa? Che cosa vedevo di così importante per cui essa mi diffidasse dal parlarne? La Raffaella era una persona stigmatizzata, portava le stigmate come il Signore, come Padre Pio, aveva le mani forate, i piedi forati, il costato che sanguinava, e soprattutto era chiamata il giovedì a rivivere la passione del Signore. Questa donna viveva abitualmente facendo il suo piccolo mestiere ad una bancarella, gestendo una bancarella di vestiti usati assieme a delle amiche in piazza San Giacomo. Però il giovedì nessuno la vedeva, perché il giovedì era costretta a letto tutto il giorno, con il volto insanguinato, con le mani veramente sanguinanti, perché riviveva la passione del Signore. In quel giorno in via Cisis non si entrava e in quella camera solamente poche persone potevano vedere quello che questa donna in quel giorno soffriva. Io ho potuto più di una volta, e guardate che sono, si può dire, il solo sacerdote udinese, al di là del suo padre spirituale che era uno stimatino, che veramente ha potuto seguire il mistero di questa donna. Entrando in quella camera il giovedì, ho visto quel volto veramente rigato di sangue, ho visto la fronte insanguinata con i segni evidenti della coronazione di spine, non ho visto direttamente le stigmate delle mani, ma ho visto che quei guanti bianchi di cui le mani erano calzate erano impregnati di sangue in una forma veramente pietosa. Parlando naturalmente con i familiari, sapevo che tutto il corpo era veramente ferito dalle piaghe della flagellazione oppure con altri motivi di sofferenza. Il Giovedì Santo era la giornata veramente della sua grande passione. Io non l'ho vista il Giovedì Santo perché è una giornata in cui i sacerdoti sono impegnati, però ho seguito tante volte le persone di casa che mi descrivevano veramente lo stato angosciante e angoscioso con cui veniva trovata questa donna verso le 3 del pomeriggio, inchiodata alle pareti della camera, con le braccia veramente attaccate alla parete, con la parete proprio con i fori dei chiodi, veniva staccata violentemente e adagiata sul letto veramente in una forma pietosa, rivivendo realmente la passione del Signore. Il Signore è la favorita di tanti doni speciali, anche se non sono di questi doni che dobbiamo maggiormente parlare, perché quello che conta nella vita della Raffaella è la sua donazione totale
al Signore che domandava da lei sacrificio, il suo vivere goccia a goccia la missione di dolore che il Signore veramente le domandava. Quasi come corrispondenza a quelle che sono le parole che leggiamo in San Paolo: completo nella mia carne quello che manca alla passione del Signore. Comunque sono tante le cose particolari, le testimonianze particolari che possono dare tante persone, specialmente quelle che vivevano nell'intimo della casa e delle quali posso dare testimonianze dirette anch'io. Una delle cose che più mi ha colpito è il fatto della comunione che Gesù le portava abbastanza spesso, una comunione che lei poi alle volte distribuiva anche alle persone presenti. E ricordo che proprio mi trovavo con Don Stefano quando un giorno, mentre stavamo parlando, lei è caduta in ginocchio dicendo è Gesù, poi ha alzato le mani verso una figura che lei in quel momento sembrava vedere, e noi abbiamo visto proprio nitida una particola bianchissima spiccare nelle sue mani, con la quale poi lei ha spezzato quella particola, ci ha comunicati. È stata un'esperienza scioccante della quale ben vivo il ricordo. Sono tante altre cose poi che sono avvenute prima in via Cisis e poi nella casa di via Gaeta 96, dove dall'88 mi pare si è trasferita, perché delle persone carissime, degli amici di Prato, le hanno procurato una casa che lei ha potuto abitare fino alla morte, perché in via Cisis dovevano fare dei lavori come è stato fatto adesso, dove è stato tutto rinnovato. Quando per esempio appariva la Madonna, si stava pregando in quel cenacolo, quando appariva la Madonna i presenti vedevano come una specie di nebbia che invadeva la stanza, come delle gocce di profumo che cadevano dall'alto impregnando di profumo tutta la stanza, ed era un segno visibile veramente di questa presenza. Oppure, non so, tante altre volte, quando questa donna è stata vessata dal demonio in una forma tremenda, perché certamente il demonio non poteva essere contento di questa testimonianza del soprannaturale che questa donna sapeva dare. È stata tormentata in tutti i modi, è stata buttata violentemente sotto il letto, la sua testa è stata infilata proprio in quelli che sono i trespoli della sedia. Un giorno l'hanno trovata tappata, con la bocca tappata nell'armadio di casa. Un giorno violentemente è stata buttata proprio con la testa nel water di casa, e quelle povere persone che erano presenti non sapevano come poter estrarre quella testa che si era incagliata lì in quella posizione veramente strana. Alle volte la Raffaella era come presa per mano da uno spirito invisibile che i presenti non vedevano, e veniva fatta correre attraverso la stanza di casa come un carosello maledetto, e lei proprio ansimando doveva correre, stare a quel gioco con il cuore veramente che palpitava, anche perché da questi fatti un giorno per esempio una poltrona di casa le è stata sfasciata violentemente sulla testa. E lei ne usciva terrorizzata da quelle esperienze, tanto che un po' alla volta anche il suo cuore ne ebbe a soffrire, ebbe violentissimi fatti di angina pectoris, è stata presa anche dall'infarto, è stata anche ricoverata all'ospedale, e guardate che all'ospedale il giovedì una persona di casa doveva stare veramente accanto a lei e detergere più che poteva per non lasciare vedere da parte dei medici, i quali però si sono accorti di avere da fare con una persona straordinaria, perché si interessavano veramente in una forma strana di quello che succedeva in quell'anima. Maria, tu hai tutte le grazie, bellezza, santità e virtù.
tu che sei unita a Cristo come nessun'altra donna. Maria, diadema prezioso, il tuo inno profetico è l'amore. Amore vero e sincero irradia il tuo spirito su questa umanità. Maria, Tempio di Dio, tu che portasti nel grembo la guida a tutti gli erranti e a noi donasti la luce. Maria, colonna di fuoco, che ci guidi nel buio cammino e fondi le acque di vita in questa povera e triste umanità. Anche quest'anno nel santuario di Santa Maria Maggiore a Trieste è stato festeggiato solennemente la Madonna della Salute. Trieste onora con la chiesa cittadina la Madonna della Salute dal 1849, quando a Trieste scoppiò un'epidemia di colera che in poco tempo provocò migliaia di vittime, ma fu vinta per intercessione della Madonna della Salute in seguito alla processione del 15 ottobre 1849. Da allora i triestini ogni 21 novembre accorrono in migliaia al santuario dinanzi all'immagine sacra solennemente esposta dal 12 novembre, avente fama taumaturgica. La festa fu indulgenziata da Pio IX nel 1862. Fu proclamata festa della città di Trieste nel 1854. Un vasto programma è previsto in occasione della festa, celebrata dai frati francescani dell'Immacolata, che reggono il santuario, che si avvalgono della collaborazione della confraternita della Madonna della Salute, della cappella musicale del santuario e della Società Filarmonica di Sant'Apollinare. Trieste vive la festa della Madonna della Salute dal 1849, quando a Trieste scoppiò un'epidemia di colera e la Madre Celeste fu invocata per vincere la pestilenza. Le chiedo, c'è ancora un forte legame tra la città di Trieste e la Madonna? Ma c'è un forte legame. E ci sono tante espressioni sia nella città, ma soprattutto nell'ambito della diocesi, di questo legame forte tra la popolazione e la Madonna. Abbiamo molti santuari mariani, cominciare da questo, dedicato alla Madonna della Salute, ma dopo c'è Montegrisa, dove si venera la Madonna di Fatima, ma la veneriamo pure anche nel santuario sloveno di Repentabor, Moropino. Ecco, quindi ci sono tante, devo dire, tante manifestazioni di questo legame. È un legame forte, è un legame bello, è un legame che va nella direzione, direi, di dare salute. La salute alle anime e la salute anche dei corpi. Qui Santa Maria Maggiore c'è questa immagine della Madonna della Salute, in ricordo di quell'evento tragico del colera, ma ci sono tante pestilenze anche al giorno d'oggi che riguardano le anime e i corpi, e quindi la gente viene qua a pregare la Madonna.
La Chiesa di Trieste è inserita in un contesto mitteleuropeo, al centro di varie culture, lingue e modi di vivere per la propria fede. Come sente lei la vita di fede dei cittadini? Ma anche a Trieste ci sono dei problemi di tenuta della fede. Viviamo tempi un po' difficili su questo fronte, però direi io non sono un vescovo scoraggiato, sono un vescovo fiducioso, perché comunque vedo anche tanti segnali e ho tante prove di testimonianze belle, autentiche, proprio sul fronte della fede. Quindi devo dire, indubbiamente ci sono molti problemi, soprattutto sul fronte della gioventù. Ma sono un vescovo che guarda il futuro con fiducia e speranza. Pochi giorni fa, domenica scorsa, si è celebrata la seconda giornata dei poveri, fortemente voluta da Papa Francesco. Quali mancanze, oltre quelle materiali, interessano la nostra fede? Ma le mancanze... È una società questa nostra, soprattutto attraverso i mass media, eccetera, insomma, che propone modelli che sono spesso in contrasto con i modelli cristiani. Quindi ci sono molte povertà, quelle materiali e anche quelle spirituali. E la giornata per i poveri voluta da Papa Francesco va proprio in questa direzione. Tanto per onorare questa giornata abbiamo aperto un nuovo centro di ascolto della Caritas diocesana proprio sul tema delle nuove povertà, gioco, droga, eccetera. Madonna della salute, che a Betlemme ci hai donato Gesù Cristo, il Salvatore del mondo, ti chiediamo il dono della fede. Madonna della salute, che a Cana di Galilea, con il tuo figlio Gesù, hai reso santo l'amore umano, ti chiediamo il dono della carità. Madonna della salute, che ai piedi della croce, Figlio crocifisso, ci hai insegnato a sperare nella risurrezione pasquale. Ti chiediamo il dono della speranza. Madonna della salute, concedici la salute del corpo e la salvezza dell'anima. Proteggi i bambini, le nostre famiglie e la città di Trieste. Un ringraziamento, rapidissimo a Sua Eccellenza per la sua presenza qui, per la Madonna, Santissima, che ci ha riuniti come madre, anche oggi, questo 21 novembre. Un saluto caro alle autorità civili, al sindaco qui presente,
un'autorità militare che vedo, ecco lì, ecco presente, vi ringrazio, e la raccomandazione, ecco come Sua Eccellenza ha detto, la Madonna possa permeare il nostro essere e il nostro agire. Ne abbiamo veramente bisogno, a partire da Sua Eccellenza il Vescovo, a noi sacerdoti, che saluto, ecco carissimi sacerdoti e confratelli qui presenti, ecco le autorità politiche, le autorità militari, l'immacolatezza di Maria sia proprio una luce per il nostro essere, per ciò che rappresentiamo, e che sia veramente anche questa luce che viene da Maria l'espressione delle nostre opere, del nostro ben operare per il bene di tutti, secondo l'ambito di ognuno e secondo quella scienza e sapienza che ci dovrebbe competere, in modo tale che la società civile sia un tutto ben ordinato, ecco, in tutte le sue sfaccettature, sia naturali che soprannaturali. E chiediamo alla Madonna questa grazia per tutti quanti. Grazie a Sua Eccellenza, grazie a tutti voi, grazie a Padre Gregorio per la sua presenza, l'unità, ecco, della Chiesa, l'unità della fede, l'unità della natura in tutti gli ambiti, ecco, della nostra vita sociale e spirituale. La Madonna veramente ce li doni, ecco, ci doni tutte queste grazie. Un saluto a tutti voi, ecco, popolo di Maria di Trieste, e siate sempre benvenuti qui nel vostro santuario. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Testimoniate con gioia la vostra fede, andate in pace. Diamo grazie a Dio. Mi dica per lei quanto è importante la festa e la ricorrenza di oggi. Moltissimo, moltissimo, perché sono molto devota alla Madonna e poi sono riconoscente per quello, perché per me mi ha graziata lei quando mi sono bruciata, per cui ci tengo tanto alla Madonna della Salute, sicuramente. Beh, logico, si sa la storia della Madonna della Salute, è sempre stata, ma quest'anno molta gente, guarda, quest'anno io ho visto molta gente, già dal mattino dalle 7. Va bene che non sono sempre qua tutte le messe, vado, vengo, insomma, però... Da quanti anni già frequentate nella nostra chiesa di Santa Maria Maggiore? Del 61, 1961. Che lavoro fate? Sono pensionata, io facevo il lavoro, lavoravo per
Hong Kong, Singapore, dove facevamo la ferrochina, si chiama Serravalle, in una fabbrica in Porto Vecchio. Ho lavorato per 30 anni là. Vi saluto da Trieste nel giorno della festa della Madonna della Salute e vorrei dare un messaggio a tutti, a chi soffre nel corpo e nello spirito, ma soprattutto ai giovani. Non abbiate paura di guardare a Maria come modello e quando c'è qualcosa che non va nelle vostre vite, anziché cercare aiuto da chi non può darvi aiuto, guardate alla mamma di Gesù, guardate a quella che è stata la sua vita, alla fiducia illimitata che lei ha avuto nel suo figlio e imparate da lei. E che questo consiglio possa essere di giovamento per superare i momenti bui quando vi sentite malati nel corpo, ma soprattutto nello spirito. Si racconta un episodio nella vita di San Luigi di Monforte. Quando aveva qualche problema andava dalla Madonna e diceva alla fine: il problema è già risolto, l'ho detto a lei. Con questa grande fiducia ricorreva alla bontà del cuore materno di Maria. Dobbiamo essere certi nel suo intervento, perché lei è la nostra madre, una madre che può tutto presso Gesù, una madre che vuole aiutarci. E consapevoli di questa consolante realtà, i cristiani si rivolgono sempre alla Madonna, certi che le loro preghiere non cadranno mai nel vuoto, ma troveranno sempre un cuore compassionevole, il cuore della Madre. E di questa consapevolezza è testimone la famosissima preghiera composta da San Bernardo, la preghiera che così si rivolge alla Beata Vergine Maria: ricordati, o pietosissima Maria, che non si è inteso mai alcuno che sia ricorso al tuo patrocinio e sia stato da te abbandonato. Ella è tutta cuore per amarci di un amore ineffabile ed è tutta occhi per provvedere alle nostre necessità. Se Santa Teresina voleva passare il suo cielo facendo del bene sulla terra, questo vale molto e molto di più per la Madonna, che non si darà riposo fintanto che l'ultimo dei suoi figli non sarà entrato in paradiso. Ecco quanto è bello fissare gli occhi di Maria in una sua devota immagine. Noi non abbiamo la grazia di vedere la Madonna come ha fatto Santa Bernardetta o i pastorelli di Fatima, ma nelle sue immagini la nostra Madre amabilissima si manifesta ai suoi figli devoti. Dunque, anche se non abbiamo la grazia di fissare realmente gli occhi dell'Immacolata, possiamo contemplarli nelle sue sante immagini e quelli saranno tra i momenti più belli. In quello sguardo vi sarà tutto, vi sarà la grandezza del suo amore di madre e vi sarà la piccolezza e la fiducia dei suoi figli. Siamo giunti alla fine di questa splendida giornata, il tempo ci è stato anche clemente e quindi ringraziamo ancora di più Maria Santissima, la Madonna della Salute, la Madre della Salute. La Madonna custodiva tutte le parole del suo Figlio nel suo cuore. E questo vuole dire che ognuno di noi è custodito nel cuore di Maria Santissima in modo unico, perché siamo una parola unica. E la Madonna, in quanto madre, è madre in modo unico
per ognuno di noi. La maternità non è qualcosa di divisibile. La maternità è qualcosa di perfettamente unitario. Una madre può avere più figli, ma la sua maternità non è divisa, è perfettamente una e identica per tutti i suoi figli, ma per ognuno si manifesta e si esprime secondo le modalità specifiche del figlio. Ora, questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Siamo le parole più belle che Dio ha detto, custodite nel cuore più bello, nel senso di materno, che ci possa essere. Ecco perché non bisogna mai temere, mai, perché siamo parola di Dio e perché siamo custoditi dalla Madre di Dio. E questo è il principio della salute. La Madonna della Salute non è altro che, in questo senso, la maternità dell'Immacolata per ognuno di noi. Una maternità che ci coesprime nella parola che Dio ha espresso e che noi siamo. Allora vedete, la vita qui su questa terra non dovrebbe essere altro che un'imitazione dell'espressione di quella parola. Ecco perché la parola di Dio che noi siamo è anche la parola che ci dovrebbe essere di esempio per crearci nella natura divina, per grazia. La Madonna custodisce in se stessa l'eco della dignità della parola che noi siamo e nella misura in cui siamo uniti a lei noi percepiamo questa grandezza, questa bellezza, questa maestosità che ognuno di noi è in quanto parola di Dio. Ecco perché è necessario il contatto con Maria. Ed ecco perché l'immagine più bella della maternità di Maria è proprio Maria gravida di Gesù bambino. Ma non c'è nessuno di noi che sia separato da quella maternità. Quando Gesù era nel suo grembo, noi eravamo misticamente presenti con Gesù in quel grembo, perché quella maternità è la maternità inclusiva, cioè che include tutti, perché diventa il segno sperimentabile dell'eterna paternità di Dio. Quando nel mistero della Santissima Trinità il Padre dice il Verbo, esprime il suo Figlio, ha espresso anche noi. Ognuno di noi dall'eternità è in Dio, è nella mente, per così dire, è nel cuore di Dio. E da un certo punto viene portato all'esistenza, ma è espresso da sempre in Dio. È espresso da sempre in Dio. In Dio ognuno di noi è da sempre. E quelle da sempre, quell'eternità, che è il modo di essere proprio di Dio, si manifesta nel tempo attraverso il grembo di Maria che custodisce Gesù bambino, noi in Lui. Ecco perché pregare la Madonna misticamente significa essere presenti in quel grembo, dove è custodita la parola del Padre, che è il Signore Gesù, il Maestro. Ed ecco perché il grembo di Maria dovrebbe essere il luogo spirituale, mistico, dentro il quale ci si muove
per comprendere il mistero della vita, perché è in quel grembo che è custodita in modo immacolato la parola di Dio. E proprio perché è custodita in quel luogo immacolato può arrivare a noi nel modo più comprensibile possibile, perché ti arriva secondo le tue capacità, secondo i tuoi bisogni, secondo il tuo tempo, il tempo giusto, la parola giusta, nel tempo giusto, nel momento giusto. Ecco perché Maria è fondamentale. È fondamentale perché la volontà di Dio l'ha resa fondamentale. È una creatura, certo. Per Dio Maria, ma è indispensabile? È chiaro che no. Dio è tutto e ciò che non è Dio sotto un certo aspetto è nulla. Anche Maria senza Dio tende a ritornare al nulla, ma Dio l'ha voluta indispensabile, Dio l'ha voluta fondamentale, Dio l'ha voluta irrinunciabile, e questa è la volontà di Dio. E il segno tangibile è che ha preso il volto da lei, l'identità temporale, storica, terrena, l'ha presa tutta da lei. Appare nel mondo con il volto di lei e vuole che noi appariamo nel mondo con il volto di questa madre, perché il volto di Maria è il volto di Gesù, è il volto terreno di Gesù. Allora dove c'è Maria, dove c'è la devozione a Maria, lì c'è la cristificazione, che è la volontà di Dio. Il Padre vuole vederti espresso nel mistero del suo Figlio, il Verbo che si è fatto carne, ti vuole vedere incarnato in Lui, perché ti possa amare con quel medesimo amore con il quale ama il suo Figlio nella Santissima Trinità, che è lo Spirito Santo. Ed è la santificazione, è il bene, è il sommo bene. Allora quello che io vi auguro e mi auguro è questo, questa consapevolezza del bisogno che abbiamo di Maria, la madre, in questo caso, qui per noi a Trieste, la madre della salute. Salute di mente, salute di cuore, salute di corpo. Intelligenza che pensa il Verbo ed esprime il Verbo, diventando Dio per grazia. Volontà che desidera, anela il bene e diventa anche in questo caso Dio per grazia. Libertà creatrice di che cosa? Di giustizia, che si fonda sulla rettitudine di Dio, che ci deve essere partecipata per essere pienamente quella parola di Dio che siamo e che dobbiamo diventare sempre più perfettamente, prendendone coscienza come? Vivendo il mistero che siamo e che ci deve essere rivelato. Noi dobbiamo essere rivelati giorno dopo giorno a noi stessi per comprendere ciò che realmente siamo, parola di Dio, infinita in ogni espressione di perfezione. Questo sei, questo devi diventare. La Madonna ci ottenga a tutti questa grazia, la grazia di comprendere che siamo parola di Dio e che dobbiamo vivere diventando sempre più perfettamente capaci di esprimere questa parola. Siano lodati Gesù e Maria.
benedica noi tutti, benedica la nostra città di Trieste, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Dal giorno 11 novembre si sono susseguiti molti appuntamenti, ma va ribadito che al termine della messa delle ore 19 si sono concluse le liturgie della giornata di festa, il solenne Te Deum di ringraziamento e la benedizione della città di Trieste con icona della Madonna. Infine l'orchestra dei Fiati va menzionata, l'arcobaleno. La sera del 21 novembre alle ore 20 infatti è stata proposta la chiusura della festa cittadina, un concerto sul Sagrato della Chiesa. Con l'auspicio di una corale partecipazione della cittadinanza, ora come allora gli organizzatori hanno augurato a tutti una gioiosa festa della Madonna della Salute. Molti si chiedono perplessi: cosa faremo nell'aldilà? È una domanda piuttosto ingenua che nasconde la paura della noia che pensa di provare chi crede sia più interessante fare qualcosa che contemplare. Il Catechismo di San Pio X rispondeva così alla domanda: per quale fine Dio ci ha creati? Ci ha creati per conoscerlo, amarlo e servirlo bene in questa vita, per poi poterlo contemplare e godere nell'altra. Quindi la domanda cosa faremo è piuttosto riduttiva, perché nell'aldilà noi saremo quello che Dio ha voluto sin dall'eternità per ognuno di noi, in base alla risposta che abbiamo saputo dare alla sua chiamata. Per poter realizzare gradualmente il suo progetto, dobbiamo cominciare ad essere già da questa vita, anticipando almeno degli sprazzi di contemplazione. Qual è allora l'atteggiamento umano più gradito al Signore? I grandi mistici, i monaci autentici e le persone di profonda preghiera l'avevano capito. Il modo migliore è l'ascolto silenzioso. Non serve riempire l'animo e la mente di parole. Dio sa già quello che vogliamo dire prima ancora di proferirle e conosce ogni nostro più intimo desiderio. Quello che importa è prestare momenti di profonda attenzione alla sua divina persona in umile atteggiamento di attesa, lasciando che lo Spirito forgi e tempri l'anima. Nei Vangeli ci sono espressioni inequivocabili a tale proposito. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Maria, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà mai tolta. Gesù ama chi lo ama personalmente. Per amarlo è necessario dedicargli anche del tempo in modo esclusivo, tutto per lui. L'atteggiamento più orante è proprio quello di mettersi alla sua presenza, nell'ascolto attivo. Si può ascoltarlo in tanti modi, ma l'ascolto più fecondo è quello del cuore. Sono importanti le considerazioni sui vari episodi della sua vita, l'adorazione della sua misericordia e della sua infinita bontà,
il sentirsi amati nonostante i nostri numerosi peccati. Gesù desidera realmente un rapporto interpersonale con ciascun'anima, alla quale chiede anche del tempo sottratto alle diverse attività della vita. Questo succede anche tra noi persone. Lasciamo spesso le nostre attività lucrative per dedicare il nostro tempo a chi si ama. Gesù va amato al di sopra di tutto e di tutti. Se corrispondiamo al suo amore, il suo spirito ci guida e facilita le altre attività. Ma Gesù deve essere amato per primo. Si ama Lui per amare meglio il prossimo. Lo si ama ascoltandolo con fede, perché noi stessi siamo tempio del suo spirito. Egli non dimentica neanche un secondo del nostro tempo dedicato a Lui. Agli occhi del mondo pare un tempo sprecato, inutile, improduttivo. Ma nella dimensione spirituale non è così, anzi è il tempo migliore, perché è quello che dona sapore alle nostre azioni quotidiane. È sale e lievito per il pane spirituale, più importante di quello materiale. Qui si tratta di prendere coscienza del motivo fondamentale del nostro esistere. Il fine di ognuno di noi è quello di conoscere, amare e servire Dio, per goderlo poi nell'altra vita. Tutto il resto è subordinato. Nulla è più importante di questo. La soddisfazione dei bisogni materiali e psicologici deve preparare il terreno alla conoscenza di Dio che si protrarrà per l'eternità. Il contemplativo autentico anticipa in un certo senso la rivelazione del vero scopo per cui viviamo. Egli non è preoccupato del cibo, del vestito e di altre cose materiali. Lavora per ottenerle, ma al primo posto c'è la preghiera che nutre l'anima e la predispone all'ascolto ed all'amore per Dio. In ognuno di noi dovrebbe essere presente questo spirito contemplativo, in qualsiasi stato ci troviamo, religiosi o laici. Ama e fa ciò che vuoi, sosteneva Sant'Agostino. Nell'aldilà, quindi, ma anche in questa vita, la cosa più importante è amare il Dio Trinitario in modo attivo. Tutto il resto sarà una conseguenza del nostro modo di amare, proprio perché contemplazione ed azione non saranno mai disgiunte. Preghiera a Maria Assunta in Cielo di Papa Pio XII. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre degli uomini, noi crediamo con tutto il fervore della nostra fede nella tua assunzione trionfale in anima e in corpo al cielo, ove sei acclamata Regina da tutti i cori degli angeli e da tutte le schiere dei santi, e noi ad essi ci uniamo per lodare e benedire il Signore, che ti ha esaltata sopra tutte le altre pure creature, e per offrirti l'anelito della nostra devozione e del nostro amore. Noi sappiamo che il tuo sguardo che maternamente accarezza l'umanità, umile e sofferente, di Gesù in terra, si sazia il cielo alla vista della umanità gloriosa, della sapienza increata, e che la letizia dell'anima tua nel contemplare faccia a faccia l'adorabile Trinità fa sussultare il tuo cuore di beatificante tenerezza, e noi, poveri peccatori, noi a cui il corpo appesantisce il volto dell'anima, ti supplichiamo di purificare i nostri sensi, affinché apprendiamo fin da qui a gustare il Dio solo, nell'incanto delle creature. Noi confidiamo che le tue pupille misericordiose si abbassino sulle nostre miserie e sulle nostre angosce,
sulle nostre lotte e sulle nostre debolezze. Che le tue labbra sorridano alle nostre gioie e alle nostre vittorie. Che tu senta la voce di Gesù dirti di ognuno di noi, come già del suo discepolo amato: ecco tuo figlio. E noi che ti invochiamo nostra madre, noi ti prendiamo come Giovanni per guida, forza e consolazione della nostra vita mortale. Noi abbiamo la vivificante certezza che i tuoi occhi, i quali hanno pianto sulla terra irrigata dal sangue di Gesù, si volgano ancora verso questo mondo in preda alle guerre, alle persecuzioni, alla oppressione dei giusti e dei deboli. E noi, fra le tenebre di questa valle di lacrime, attendiamo dal tuo celeste lume e dalla tua dolce pietà sollievo alle pene dei nostri cuori, alle prove della Chiesa e della nostra patria. Noi crediamo infine che nella gloria e tu regni vestita di sole e coronata di stelle. Tu sei, dopo Gesù, la gioia e la letizia di tutti gli angeli e di tutti i santi. E noi da questa terra, ove passiamo pellegrini, confortati dalla fede nella futura risurrezione, guardiamo verso di te, nostra vita, nostra dolcezza, nostra speranza. Attraici con la suavità della tua voce, per mantenerci un giorno, dopo il nostro esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Che Dio ci benedica, faccia risplendere il suo volto su di noi e ci dia la pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. A te affido il mio passato per ricevere il perdono di Dio. A te affido il mio presente perché accolga la mia offerta e ritrovi la pace. A te affido il mio futuro che accetto dalle mani di Dio
confortato dalla tua presenza. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. San Michele Arcangelo, patrono carissimo, dolce amico del mio spirito, nel momento della prova, sotto le tue ali mi rifugio, glorioso San Michele, e invoco il tuo soccorso. Con la tua potente intercessione, presenta a Dio la mia supplica e ottienimi le grazie necessarie per la salvezza della mia anima. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Michele Santo, ti supplico, con la tua luce illumina il cammino della mia vita, con la tua potenza proteggimi dal male del corpo e dell'anima, con la tua spada difendimi dalla suggestione diabolica, con la tua presenza assistimi nel momento della morte e conducimi in paradiso, al posto che mi hai riservato. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. San Michele, illuminami. San Michele, proteggimi. San Michele, difendimi. Amen. Se una persona cara è morta di recente, puoi recitare questa preghiera per inviargli la tua luce, il tuo amore e per tutta la tua forza per trovare la pace spirituale. La perdita di una persona cara può essere una delle situazioni più difficili che una persona può attraversare, non solo per la consapevolezza che non la rivedrà mai più, ma anche per l'incertezza di non sapere se c'è qualcosa dopo la morte. E sebbene siano cose che non possiamo sapere, puoi comunque fare qualcosa da questo mondo terreno per aiutare quell'anima nel suo processo, inviandole tutta la tua forza, in modo che possa raggiungere la sua destinazione e finalmente avere la pace spirituale. È una preghiera speciale per i defunti, affinché si avvicinino a Dio e si liberino da tutti i dolori e le sofferenze che li tengono lontani dal loro cammino verso il riposo eterno. Oggi vi mostriamo questa preghiera in modo da poterla recitare dopo la morte di qualcuno che vi è vicino. Tuttavia, la prima cosa che dovresti sapere è che per inviare questa luce dovrai farlo davanti a una candela bianca. Accendila e poi pronuncia la seguente frase: accendo questa candela e recito questa preghiera affinché, e diciamo il nome del defunto, io possa trovare la pace spirituale. Ti mando tutto il mio amore, tutta la mia forza e tutta la mia luce per far sì che tu sia felice. Ti supplichiamo, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per l'anima fedele, che per tuo volere ha lasciato questo mondo. Degnati di accoglierlo nel luogo del refrigerio, della luce e della pace. Gli sia concesso di passare oltre le porte di morte e di giungere alla dimora dei beati nella santa luce,
che tu un giorno hai promesso ad Abramo e alla sua discendenza. Che la sua anima non soffra pena alcuna, e quando verrà il grande giorno della risurrezione e della ricompensa, degnati, o Signore, di risuscitarlo insieme con i tuoi santi ed eletti. Perdonagli tutte le sue mancanze e i suoi peccati, perché in te possa ottenere la vita immortale e il regno eterno. Per Cristo nostro Signore. Amen. O Dio, che ci hai resi partecipi del mistero del Cristo crocifisso e risorto per la nostra salvezza, fa che il nostro fratello, liberato dai vincoli della morte, sia unito alla comunità dei santi nella Pasqua eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. O Dio, vita di chi muore e beatitudine di chi crede in te, guarda con bontà al nostro fratello, che la morte ha strappato all'affetto dei suoi cari, e ricevilo nella serena ospitalità della tua casa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dio, nostro Padre, ascolta la preghiera della tua Chiesa e accogli nella pace il nostro fratello. Tu che lo hai creato a tua immagine e nel battesimo lo hai fatto tuo figlio di adozione, rendilo partecipe della tua eredità. Per Cristo nostro Signore. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splende ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Christus,
Benedite opere tutte del Signore il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite angeli del Signore il Signore, benedite cieli il Signore. Benedite acque tutte che siete sopra i cieli il Signore, benedite potenze tutte del Signore il Signore. Benedite sole e luna il Signore, benedite stelle del cielo il Signore. Benedite piogge e rugiade il Signore, benedite o venti tutti il Signore. Benedite fuoco e calore il Signore, benedite freddo e caldo il Signore. Benedite rugiada e brina il Signore, benedite gelo e freddo il Signore. Benedite ghiacci e nevi il Signore, benedite notti e giorni il Signore. Benedite luce e tenebre il Signore, benedite folgori e nubi il Signore. Benedica la terra il Signore, lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite monti e colline il Signore, benedite creature tutte che germinate sulla terra il Signore. Benedite sorgenti il Signore, benedite mari e fiumi il Signore. Benedite mostri marini e quanto si muove nell'acqua il Signore, benedite uccelli tutti dell'aria il Signore. Benedite animali tutti selvaggi e domestici il Signore, benedite figli dell'uomo il Signore. Benedica Israele il Signore, lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite sacerdoti del Signore il Signore, benedite o servi del Signore il Signore. Benedite spiriti e anime dei giusti il Signore, benedite pii e umili di cuore il Signore. Benedite Anania, Azaria e Misaele il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli. Quando la vita ti mette alla prova, dove puoi trovare la forza che ti permette di resistere? Oggi voglio condividere con voi alcuni segreti per una vita forte. Li chiamo segreti perché molte persone non sanno come fare per ritrovare la forza interiore. Ci sono alcuni uomini che hanno un corpo forte, ma in realtà sono persone deboli. E ci sono persone apparentemente deboli, che invece sono forti. Ora tutti noi sappiamo distinguere un corpo forte, muscoloso, atletico da uno debole. Ma che cos'è che rende una persona forte? A volte le cose non sono come sembrano. Vi racconto una storia che mi piace moltissimo e il cui significato non è così ovvio come potrebbe sembrare. Un fatto accaduto 3000 anni fa, quando il regno di Israele era ancora in stato embrionale, in una regione chiamata Shafala, e chi conosce quelle terre sa che è una regione bellissima dove si alternano valli, boschi e colline. Però questa era anche una posizione strategica dove gli eserciti trovavano il passaggio per invadere i villaggi confinanti. E questo è proprio quello che è accaduto 3000 anni fa, quando l'esercito dei Filistei si dispose in battaglia contro l'esercito di Israele. I Filistei si appostarono su un monte che si trova a sud, mentre l'esercito di Israele si era appostato sul monte a nord, proprio di fronte al nemico. E a separare i due eserciti c'era come una vallata, per cui anche se i due eserciti erano vicini, si trovavano in una condizione di stallo. Per avvicinarsi era necessario scendere nella valle, ma nessuno voleva scendere perché nel momento in cui scendi diventi vulnerabile. E allora si fermarono per settimane, uno di fronte all'altro, finché i Filistei mandarono il loro soldato più grande, il più forte, in fondo alla valle. E una volta arrivato nella valle, costui gridò agli israeliti: «Adesso mandate voi il vostro soldato più forte qui a combattere contro di me, e chi vince tra di noi vince la battaglia». Però il soldato mandato dai Filistei era un gigante,
alto 3 metri, e indossava un'armatura di bronzo luccicante che pesava 40 kg e lo copriva dalla testa ai piedi. Aveva in mano un grande giavellotto, la spada nel fodero e uno scudo per proteggersi. Insomma, era terrificante. Nessuno degli israeliti voleva combatterlo. Sarebbe stata una missione suicida. Ed è in quel momento che si fa avanti un giovane pastore. È un ragazzino gracile e parla direttamente al re Saul e gli chiede di poter affrontare il gigante. Ci vado io. Ma il re cerca di riportarlo alla ragione, di fargli capire che non ha nessuna possibilità. Non vedi che tu sei piccolino? Quello è un gigante. E il ragazzino insiste: no, voi non capite. Io ho sempre difeso il mio gregge dai lupi e dai leoni. Io posso farcela. A questo punto, visto che non c'era nessun altro che si faceva avanti, permettono a questo giovane di andare a combattere, gli portano una corazza. Non puoi andare a combattere così. Ma il giovane pastore non la vuole, assolutamente, e va così com'è, senza corazza, ad affrontare il gigante. Mentre il giovane scende nella vallata, attraversa un torrente e si china e raccoglie 5 sassi, belli, lisci, e li mette nella bisaccia. Si avvicina ancora un poco, ma si ferma a distanza. Dalla bisaccia estrae un sasso, una fionda, carica il sasso nella fionda e fa roteare. Non era una fionda come quelle moderne fatte con un elastico, no? Era una lunga striscia di pelle che aveva l'effetto della forza centrifuga, dava al sasso una velocità fortissima. Ed è così, con la forza e con la precisione, il ragazzo scaglia il suo primo sasso e colpisce subito il gigante, proprio qui, in mezzo agli occhi, e lo fa cadere a terra. E mentre il gigante è a terra, tramortito, il pastorello corre verso di lui, gli estrae la spada dal fodero e gli taglia la testa. Il ragazzino salta sopra il gigante e mostra ai nemici la testa tagliata. Nel vedere questo, l'esercito nemico fu preso da paura e i soldati scapparono. La battaglia era stata vinta. Così il giovane pastorello ha vinto contro il gigante, terrificante. E questa naturalmente è la storia di Davide e Golia. Davide è il ragazzino esile che vince contro Golia, il gigante. Qual è la morale di questa storia? Che a volte chi è debole vince contro chi è più forte di lui? No, non è così. Davide ha vinto perché, contro ogni apparenza, in realtà era lui il più forte. Ha vinto perché quello che noi siamo interiormente è quello che fa la differenza. Ci sono persone che sembrano forti e che pensano di essere forti, ma quando arriva una difficoltà crollano. Quando arriva la malattia, un tradimento, un fallimento, un lutto, un dolore. Quando la vita si scontra con la dura realtà della sofferenza, le persone che hanno costruito la loro interiorità su solide fondamenta resistono, superano la prova. Ma cosa accade quando una tempesta si abbatte sulla nostra vita e siamo interiormente deboli? E le prove prima o poi arrivano per tutti. E noi come reagiamo nella difficoltà? E noi da cosa possiamo capire se siamo forti o deboli? Non dalle apparenze che ingannano, ma da come siamo capaci di resistere alle prove della vita. E se abbiamo voglia di aprire i nostri occhi alla realtà che ci circonda, facciamo presto ad accorgerci che il modello di forza che il mondo propone è il modello del gigante Golia. I nostri giovani sono incoraggiati a diventare come il gigante Golia, e dietro la corazza della ricchezza, della violenza, del successo, della bellezza si nascondono persone estremamente fragili, vulnerabili. E allora cerchiamo
di capire insieme che cosa significa essere forti, come possiamo diventare forti e come possiamo aiutare le persone a cui vogliamo bene a diventare forti per affrontare il dolore, la tentazione e tutte le prove che la vita ci mette davanti. Noi possiamo anche chiederci, magari in un momento di preghiera, davanti al Signore, in che cosa sono debole? Sono debole nella relazione con gli altri? Sono debole nel dominio di me stesso? E questa cosa non ho bisogno di chiederla perché so già la risposta? Cerchiamo di capire in che cosa siamo deboli. Forse puoi pensare che tanto non ne hai bisogno. Forse hai ragione, non è necessario farlo. Ma se conosci le tue debolezze, sei saggio. Perché il primo anello a rompersi di una catena è sempre quello debole. Dobbiamo imparare a rinforzare i nostri punti deboli prima che la prova arrivi e ci trovi impreparati. Molte persone sono convinte di essere forti, ma quando arrivano le prove si rifugiano negli alcolici, la droga, le relazioni tossiche e più si aggrappano a cose inconsistenti per tirarsi su e più si ritrovano in basso, cadono nell'immoralità, nella tristezza, nella disperazione. Se ci presentiamo così a mani nude davanti a Golia, non riusciremo mai a vincere il combattimento. Ma se riusciamo a non farci travolgere dal gigante, se riusciamo a mantenere le distanze e abbiamo nella nostra bisaccia la fionda e 5 sassi ben levigati, allora abbiamo buone possibilità di vincere. E tutto quello che voglio comunicarvi in questo messaggio è semplicemente questo. Descrivi quali sono i principali punti di forza su cui dobbiamo lavorare per essere persone robuste, vigorose. Sappiamo cos'è una vita debole, una persona fragile, ma cerchiamo di capire che cosa rende una persona forte. Anche come genitori o come educatori dovremo sempre tenere a mente questi punti per non finire come molti fanno, che danno ai loro bambini tutte le ricchezze che hanno a loro disposizione, che hanno accumulato, danno l'istruzione, danno un buon posto di lavoro, ma non trasmettono la forza interiore che permette a loro di superare i grandi ostacoli che la vita metterà davanti a loro. Anche noi, come Davide, prima di affrontare il gigante, procuriamoci una fionda e 5 sassi. Vediamo cos'è la fionda. La fionda è la fede in Gesù Cristo, nostro Signore. La fede è il principio di tutto e senza quella non andiamo da nessuna parte. Ma sulla fede sono state dette fin troppe cose, tanto che qualcuno non ha più ben chiaro che cosa sia la fede. Qual è il cuore della fede? La fede è credere che Gesù Cristo è il nostro Salvatore. Sì, proprio così. Come è stato scritto chiaro nella Bibbia, poiché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Prima o poi tutti noi ci troviamo ad attraversare momenti di buio, di paura, di sbarrimento. Ci viene a mancare la terra sotto i piedi e sembra che in tutto l'universo non ci sia più nemmeno un punto stabile a cui aggrapparsi. In quel momento ritorniamo al cardine della nostra fede. È un po' come quando Golia, il gigante, si presenta in mezzo al campo di battaglia e sembra che tutto sia perduto, non ci sia nessuno alla sua altezza, non c'è speranza. Ma Davide si alza, si fa avanti e combatte contro di lui. È nella fede che troviamo il coraggio per affrontare qualsiasi sfida. Coltiviamo una relazione personale con Gesù Cristo e impariamo a fidarci di Lui. Riconosciamo che Lui è il Signore
e con il cuore crediamo che Dio lo ha risuscitato dai morti e saremo salvi. Ricordiamoci che noi abbiamo affidato la nostra vita a Lui e anche se è passato tanto tempo da quell'affidamento, anche se abbiamo fatto molti errori, Lui però sarà sempre fedele e ci salverà. E ora guardiamo quali sono i 5 sassi da avere sempre nella bisaccia, pronti per vincere ogni combattimento. Il primo sasso è essere guidati dallo Spirito Santo, che in questo caso vorrei chiamare lo spirito di amore, perché Dio è amore. La battaglia si può vincere solo quando siamo guidati dallo spirito d'amore, perché la vittoria è l'amore. La nostra vittoria, la nostra forza non si esprime nella distruzione dell'avversario o nella guarigione da una malattia o nel far trionfare la giustizia. Infatti potremmo fallire in tutto questo. Naturalmente spero di no, ma non è detto che tutte le cose vadano a finire bene. Però nello spirito d'amore troviamo la forza per affrontare anche le notti più buie. Così Gesù ha vinto la sua sfida contro le forze del male, non scendendo dalla croce, ma affidandosi fino all'ultimo respiro alla volontà del Padre. Stiamo bene attenti a non lasciarci ingannare dallo spirito di odio, di vendetta, di egoismo, perché non è questa la forza che vogliamo avere, non è questo l'obiettivo che vogliamo conquistare, anzi, questa sarebbe la sconfitta. Invitiamo lo Spirito Santo dentro di noi. Diciamo al Signore: tu sei la mia forza, io confido in te. In questo modo noi invitiamo lo Spirito a vivere dentro di noi e con lo Spirito Santo noi possiamo portare a termine qualsiasi compito Dio ci abbia affidato. Mentre senza di Lui non possiamo fare proprio nulla. Ogni mattina invochiamo la sua presenza e diciamo: con il tuo aiuto cercherò di fare tutto il possibile per trarre il meglio anche da questa situazione che sto vivendo. Cercherò di rendere questa giornata più significativa e più ricca che posso, perché risvegliare lo spirito di amore significa cercare di dare il meglio di noi stessi, anche nelle situazioni avverse. Io per esempio oggi vi sto parlando proprio mentre sono in quarantena ancora per il virus. Il secondo sasso da avere con noi è la preghiera. Dedica una parte del tuo tempo per stare da solo e parlare con Dio. Ci sono alcune situazioni nella vita in cui sembra che non ci sia nessuna speranza, nessuna possibilità di uscirne vincitori. L'unica cosa che ci rimane in quel momento è la preghiera. Conosco un frate che una volta è stato fermato all'aeroporto per essere perquisito e le guardie di frontiera gli hanno domandato se avesse qualche arma con sé e lui ha risposto di sì e dalle tasche ha tirato fuori il rosario. La preghiera è un punto di forza eccezionale perché nutre la nostra speranza. Ascoltate, la preghiera è il punto di contatto che abbiamo con Dio. È la possibilità di esprimere quello che abbiamo nel cuore. È l'affidamento delle nostre difficoltà a colui che può ogni cosa. È l'accoglienza della volontà del Padre che conosce le ragioni profonde di ogni cosa che accade. La preghiera è guarigione dalle ferite del peccato mediante il perdono. Una persona che prega è una persona forte. Una persona che prega è invincibile. E se vogliamo aiutare un bambino a diventare una persona forte, insegniamogli a pregare, a partire dal nostro esempio. Il terzo sasso è l'ascolto della parola di Dio. Ascoltare e praticare la parola di Dio, come dice il Salmo 143. Benedetto il Signore mia roccia che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia, mio alleato e mia fortezza, mio rifugio e mio liberatore, mio scudo in cui confido.
Ascoltiamo la parola di Dio, perché attraverso la sua parola Dio ci istruisce, ci guida, ci protegge. E il vertice della rivelazione di Dio noi la troviamo in Gesù Cristo, nel Vangelo. Se non sappiamo da dove partire per leggere la Bibbia, partiamo da Gesù Cristo, dalla sua vita, dai suoi insegnamenti. Ogni giorno cerchiamo nel Vangelo la chiave di lettura della nostra vita. Troviamo la risposta alle nostre domande, troviamo un consiglio valido per sciogliere le incertezze. Ascoltare la parola di Dio, mettendo in pratica quello che ci viene proposto, è una disciplina per la nostra vita ed anche più di una disciplina, perché con il tempo diventa la nostra stessa natura. La parola di Dio plasma il nostro modo di pensare e ci permette di affrontare i problemi avendo uno sguardo distaccato, uno sguardo dall'alto, uno sguardo illuminato dalla sapienza di Dio. E a volte basta che nel momento della prova ti torni in mente una parola del Vangelo e quella semplice parola ti permette di superare la notte più buia. Conosci la parola di Dio per capire ciò a cui Dio ti sta chiamando, perché Dio ci chiama ogni giorno della nostra vita per portare frutti in ogni stagione. Ed anche se fossi in un letto di ospedale, immobilizzato, anche allora posso pregare, posso scambiare una parola con un dottore, con un infermiere, posso consacrare la mia giornata a Dio. San Giovanni ha scritto il libro dell'Apocalisse mentre era prigioniero, incatenato sull'isola di Patmos. Anche alcune lettere di San Paolo sono state scritte durante la sua prigionia, mentre era in prigione. La parola di Dio è spesso nata in tempi di prova, anche per questo ci aiuta, ha tutta la forza per superare le prove. Il quarto sasso è l'umiltà. Conosci la tua forza e anche la tua debolezza, conosci le tue debolezze, impara a trarre il meglio anche da esse. E potrebbe sembrare strana questa affermazione. Cosa significa trarre il meglio dalle debolezze? Per tornare al racconto del combattimento tra Davide e Golia, possiamo osservare che Davide è gracile, non è molto forte, ma questo lo rende più agile e più veloce del gigante. Davide saggiamente decide di non indossare un'armatura per difendersi, perché è consapevole che il peso dell'armatura per lui sarebbe più un ostacolo che un vantaggio. Così tutti noi dobbiamo saper riconoscere i nostri punti deboli e dovremo anche sapere che non sempre ci conviene usare le nostre energie per cambiare ciò che siamo. Se la vita ci ha messo in ginocchio perché abbiamo perso la salute, abbiamo perso il lavoro, abbiamo perso una persona amata o forse abbiamo perso anche la stima in noi stessi, ricordiamoci le parole di San Paolo: quando sono debole è allora che sono forte. E Paolo può dire questo perché mentre chiede a Dio di essere liberato da un nemico che lo perseguita, Dio gli dice: ti basta la mia grazia. La mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Il desiderio di cambiare, la speranza di migliorare non deve essere come un'armatura pesante che ci rallenta, ma una forza che ci trascina in avanti. Essere umili ci aiuta ad essere prudenti e consapevoli della nostra debolezza, ed è già di per sé una corazza. Ma se tu pensi io non temo nulla e non c'è niente che potrà mandarmi in crisi, tu stai già esponendoti agli attacchi del nemico. Allora non dimentichiamo mai il terzo sasso dell'umiltà, che ci aiuta in molti modi. Possiamo difendere i nostri punti deboli, possiamo lasciare spazio alla grazia di Dio che opera in noi e infine accenno anche alla disponibilità a lasciarsi aiutare da qualcun altro, da un amico per esempio, o da qualcuno di cui si ha fiducia. Il quinto sasso è: conosci il tuo nemico. Come ci è stato insegnato fin dall'antichità sull'arte della guerra,
Se conosci il nemico e te stesso, la vittoria è sicura. E noi lo sappiamo contro chi stiamo combattendo. Chi è il nostro nemico? Il nemico è il diavolo. Sì, ma non solo. A volte la nostra vita viene minacciata anche da altre cose. Per esempio, potrebbe essere minacciata da un incidente stradale o da una tentazione o da un vizio che abbiamo acquisito da molti anni. Sì, a volte e spesso siamo noi i peggiori nemici di noi stessi con le nostre scelte sbagliate. Conosci il nemico se vuoi vincere un vizio. Impara a conoscerlo. Scopri come è nato. Come mai si è radicato nella tua vita e come mai fino ad ora non sei riuscito a vincerlo? Quali sono i danni che è già riuscito ad infliggermi? E cerca anche di capire dov'è che mi sta trascinando questo nemico. Qual è il termine ultimo a cui questo nemico sta cercando di condurmi? Cercherò di conoscere i suoi fini, di conoscere le sue armi. Perché mi spaventa? In che modo mi ricatta? In che cosa mi offre per cercare di corrompermi? A volte il male si presenta come un gigante ben corazzato, invincibile. Ma proprio perché Davide conosceva il suo nemico, ha capito che non avrebbe potuto vincere con un combattimento a corpo e una volta individuato il punto debole, ha scagliato la sua pietra nell'unica feritoia della corazza, proprio in mezzo agli occhi, e infine lo ha ucciso con le sue stesse armi. E questo ci porta alla conclusione. E come ultima cosa, per vincere serve la fionda e servono i sassi, ma ci vuole anche una buona mira. La mira è la verità. La verità è la capacità di colpire nel segno, è la capacità di distinguere in modo nitido il bene dal male e far convergere tutte le nostre energie nella direzione giusta. Quando noi ci inganniamo su noi stessi, sul mondo e su Dio, anche se abbiamo a nostra disposizione i più grandi talenti, finiremo per sprecarli in cose da nulla. A volte non vogliamo vedere la verità perché la verità ci spaventa. Ma ricordiamoci che il prezzo da pagare per vivere nella falsità è sempre più alto rispetto al prezzo della verità. La verità è sempre la cosa più conveniente. Pensa con verità, parla con verità e nutriti di verità. Allora capirai cosa veramente giova al bene della tua vita e cosa è nocivo. Non mi resta che augurarti una buona battaglia spirituale. La forza sia con te. E se hai trovato interessante e utile questa riflessione, come ringraziamento ti chiedo di condividerla, di lasciare un commento, magari se non l'hai ancora fatto di iscriverti. E ciao, abbi cura di te e Dio ti benedica perché tu possa vincere la sfida e le sfide che la vita ti metterà davanti. Ciao. E poi siamo arrivati a Gerusalemme. A Gerusalemme ti fai tante domande, ma soprattutto una. Ma secondo te com'è il paradiso? Brutto. Perché è brutto? Perché si muore. Bello. حلوة وطويلة. Brutto. È noiosissimo. تخيل إني في عالم آخر. Blue sky and some birds. Mi sembra come il deserto con almeno 260 nuvole. Morirai. Perché è brutto morire, perché non stai più con mamma e papà che ti fanno le coccole. Ma tu te lo immagini com'è fatto il paradiso? Sì, di morezza. Senti, ma secondo te che succede quando si muore? Si cade. Una macchina ti può investire, poi si è fatta una bua. Ti puoi suicidare perché
Non vuoi vivere? Dopo tipo abbiamo delle malattie. Quando vai in cielo, il cielo è tipo una tomba. Delle cose che non vanno molto bene e dopo moriamo. إنه لما يفتح القبر الدود بيجي فوق الراس وهيك بتدخل بتموت. إني فقدت الحياة. La morte, i ragni. Vado بحلم. Ma secondo te no? Che succede a una persona nel momento in cui muore? Che rimane morto. Scomparisce quella persona. Si mette in silotto. Esplode. Ma chi è che muore? Vecchi. I vecchi muoiono? No, giovani. I giovani devono ancora essere vecchi. Se non sono vecchi non possono morire. Sì, anche da giovani potrebbero morire. I ragazzini perché fumano? I vecchi dormono. Che tipo stai in ospedale e potresti morire. E può succedere pure ai bambini? Il papà e la mamma li vogliono un sacco bene, quindi non vorrebbero mai che muoiono. Senti, c'è una cosa che vorresti dire a Dio se lo incontrassi? No, perché non possiamo parlare. L'unico momento quando gli posso dire qualcosa è nessuno, perché quando stiamo in cielo abbiamo la bocca chiusa e non possiamo parlare. Quando sono a terra non so dove sta perché non lo posso vedere e basta. Ma com'è fatto Dio? Di carne. Ma in che senso? Non lo so. Noi? Ecco perché siamo morbidi, perché siamo fatti di carne. Gesù è quello di legno che sta in chiesa è finto. Invece quello vedo che sta in cielo è morbido perché è fatto di ciccia. C'hai paura della morte? No, no. Sì, un pochino. Anche a me mi fa paura. Sì. La mia cosa che mi piace di più è vivere. Beh, se ti piace la vita, cerca di non suicidarti, che così no, non lo farei mai. Ma com'è l'aldilà? Con أحلى من الحياة. Perché? Che succede? Vai in cielo. عالم الأرواح. Da Dio, dal Dio che sta nel cielo. هلا الناس. E che succede da Dio in cielo? Ti dà anche lui le coccole. Ma tu queste cose come le sai? Te l'ha dette qualcuno? La so da solo. Ma quindi secondo te bisogna avere paura della morte? Sì, ma tutti i giorni. Di Dio, così Papa Francesco a bordo del volo che lo avrebbe portato in Messico il 12 febbraio dello scorso anno definì l'apparizione della Virgen Morenita a Juan Diego. Oggi proprio di apparizioni mariane torniamo a parlare partendo proprio dalla Vergine di Guadalupe e lo facciamo innanzitutto con il nostro David Murgia. David, grazie, bentornato. Lucia, grazie come sempre. Poiché a qualcuno potrebbe sfuggire il ricordo di questa apparizione prodigiosa, David, partiamo proprio dall'inizio. Di che cosa stiamo parlando? Parliamo di una immagine che viene definita dal centro Enea di Frascati, sono un gruppo di studio che si occupa della fusione nucleare, un'immagine acheropita. Che vuol dire? Insieme alla sindone e insieme al volto santo di Manoppello, la tilma, cioè l'immagine della Madonna di Guadalupe, è considerata fatta non da mano umana. Questo è l'incipit. L'immagine della Madonna di Guadalupe è legata ad un'apparizione, ad un indios, Juan Diego, che era un azteco. Siamo intorno al 1530, nel mese di dicembre, Juan Diego sente un canto che non è di questo mondo, si avvicina e le si presenta questa donna. Questa donna che poi sarà sarà battezzata come Madonna di Guadalupe, e quando Juan Diego lo dice al proprio vescovo, il vescovo chiede un segno. Il segno cosa sarà? Sarà questa immagine sulla tilma. Cos'è la tilma? La tilma era il mantello dell'epoca dei più poveri. Infatti il tessuto è anche il tessuto tipico, comune, perché era un tessuto molto povero. Il Messico, non tutti sanno che il Messico è molto alto e fa molto freddo, quindi Juan Diego indossava questo mantello per coprirsi dal freddo e le appare questo volto. Si imprime praticamente su questo mantello. Quel volto che vedremo
cambierà la storia dell'America Latina, ma in modo molto concreto. Poi in caso, come credo lo vedremo dopo, perché è importante la tilma? Perché da questa immagine prende il via uno dei culti più importanti, anche la Madonna di Guadalupe non solo è patrona del Messico, ma di tutta l'America Latina. Ed è curioso come Papa Francesco, nel viaggio che tu citavi, e non solo in quello, anche in un viaggio successivo, parla come di un evento prodigioso proprio della tilma. Una cosa di Dio, questa è la tilma della Madonna di Guadalupe. Noi ovviamente siamo andati a saccheggiare, grazie anche a te, il materiale che tu hai proposto nella tua trasmissione ai confini del sacro, e guardiamo, grazie all'aiuto di un esperto che non si ha tutti i giorni, diciamocelo chiaro, sentite la spiegazione e il racconto di cosa significhi questa tilma. Andiamo. Più intima è fermarmi davanti alla Madonna di Guadalupe, quel mistero che si studia, non ci sono spiegazioni umane. Anche lo studio più scientifico dice ma questo è una cosa di Dio, e questo è quello che dire ai messicani anche: io sono ateo ma sono guadalupano. La Madonna di Guadalupe è la storia del Messico e, come dici giustamente tu, dell'America Latina. Prima di entrare nel merito, prima di mettere anche noi la lente di ingrandimento su questa tilma, quella che avete visto alle nostre spalle, David, ricordiamo il passaggio. Juan Diego va subito da credente qual era, da poco convertito, va a chiedere lume al vescovo. Il vescovo dice: io non posso crederti se non mi porti un segno. Di ritorno da questa, diciamo, missione, la Madonna gli appare un'altra volta. E che cosa succede al mantello di Juan Diego? Che viene impressa questa immagine. Il problema è che non è un'immagine, ecco. Torniamo sempre lì, un po' come con la sindone, un po' come con un manoppello. Non è un'immagine. Che cos'è allora quello che vediamo? È un codice, o meglio, è un documento. Un documento vuol dire che è una rappresentazione di tutti quegli elementi che sono tipici dell'epoca, quindi parliamo degli aztechi, degli indios, riportati alla luce del cristianesimo. La stessa figura, dobbiamo considerare che la religione azteca è una religione che dava divinità a tutti gli elementi naturali, il sole, le stelle, e sono gli elementi tipici di questo documento che noi vediamo. Il prodigio a cui assiste il vescovo e immediatamente crede a quello che gli racconta Juan Diego è dovuto al fatto che questo documento quasi incredibilmente viene fotografato, ecco, anche se il verbo non è giusto, viene fotografato sul mantello di Juan Diego. E da lì cambia tutto, perché il vescovo si inginocchia, crede all'apparizione, Juan Diego verrà canonizzato, quindi c'è un atto di fede, un atto dogmatico da parte del Papa. Giovanni Paolo II ha canonizzato Juan Diego. Per cui il prodigio, come sempre, è nella, come dire, se vogliamo, è nella normalità degli eventi, cioè elementi dell'epoca vengono fatti nuovi dal cristianesimo. Fatti nuovi e letti, se vogliamo, anche letti alla luce della fede. Come succede con Fatima, come succede con la Salettera. Anche alla Salettera la Madonna appare come? Con gli abiti dell'epoca. E la stessa cosa succede con questa particolare apparizione, solo che
come diranno poi gli esperti, questa apparizione, a differenza di tutte le altre, lascia un segno, e quel segno è questo documento. Segno che nel tempo, negli accidenti provocati Esatto, o anche. quelli naturali, sono mai riusciti a cancellare. Andiamo. Ecco la tilma. Ogni elemento dentro della tilma ha un significato simbolico, è un linguaggio che possiamo chiamare pittografico. Il cuore di questo documento si trova precisamente qui, dove ho io adesso il dito, che è una specie di fiore che potremmo tradurre come il fiore del globo dell'universo, perché sono a 4 punti fondamentali, e questo cuore, che è il centro di tutto l'insieme del documento, ci porta precisamente a ciò che questa donna porta dentro di sé, che è il suo figlio. È una donna incinta. Tutte le donne messica, che è il nome tecnico, o se volete azteche, portavano quella cintura, diciamo, come simbolo di gravidanza. Questa donna è gravida. Questo avvenimento, che è un avvenimento, cioè un fatto che determina la storia di tutto il continente americano, da quel momento... Cioè da quel momento l'America non sarà più come prima. Non sarà più come prima. E dove si vede questo? Si vede precisamente nel volto. Il volto... È una giovane donna, è il volto di una giovane donna, una moronita. Ma non è un volto di un indigena, non è un volto di una spagnola, è il volto di una realtà che allora non esisteva ancora, che è il meticciato. Una meticcia. È l'incontro di due mondi, di due realtà culturali, e anche è la revalorizzazione degli elementi di verità che si trovava nelle culture antiche pre-cortesiane o pre-colombine. Fede e profezia, potremmo dire. Io intanto ringrazio Padre Florian Rodero, grazie di cuore, mariologo dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Padre Florian, mi spiega un momento. Io parto da una osservazione di Davide, confermata poi dall'esperto in questione. L'America, il Messico e l'America Latina da quel momento poi non sono più le stesse. Cosa c'era? 1531, qual è la realtà che si trovava a vivere quella zona, quella parte del mondo? La difficoltà era la seguente. Ovviamente quando si conquista un paese non si conquista in un paio di ore. Assolutamente. È una questione di tempo, è un periodo, è un ritmo, e quando appare la Madonna di Guadalupe ancora la situazione era un po' non tanto tranquillizzante. Ovviamente già c'era, dopo la battaglia vinta da Cortés, già il popolo messica era un po' più calmo, questo sì è vero, perché meno ovviamente violenza, se certo. Juan Diego andava a fare catechesi al Messico vuol dire che già c'era effettivamente certo. già c'era un certo movimento cristiano. Allora vuol dire che la situazione ancora era non tanto così chiara. Ha detto qui, ho sentito prima quello che diceva Davide, che è stato un momento molto particolare e trascendente nella storia, ma non soltanto nella storia del Messico. Ovviamente i missionari erano già presenti al Messico, era dei missionari veramente molto ben preparati. E sa una cosa, tutti i missionari, scusa che faccio questa parentesi, ma mi sembra che sia interessante, passavano per un santuario che c'era già prima nella Spagna, di Guadalupe, si trovava un tanto vicino al Portogallo, nella regione dell'Estremadura. E allora tutti i missionari, prima di andare al Messico, facevano una visita alla Madonna di Guadalupe.
vuol dire che c'era anche un'unione. Il Signore e anche la Madonna, che hanno una visione molto integrale della storia, sa come devono procedere nel suo sviluppo della stessa storia. Questo non possiamo dimenticare. Il Signore è il Signore della storia. Allora andavano lì, si raccomandavano a questa piccola statuetta della Madonna di Guadalupe. Anche il nome potrebbe fare un suggerimento, quello di Guadalupe con quello del Guadalupe, perché è una radice araba. Gua, in Spagna Guadalquivir, Guadiana, Guadalupe sono parole che hanno una radice araba. Allora è curioso che andavano lì perché la Madonna proteggesse ai missionari e potessero anche fare una missione così profonda e durevole. Allora, quando è apparsa, alcuni dicono che quasi è stato come un miracolo perché hanno cominciato a convertirsi tanti. Forse non è tanto vero, però è certo una cosa, che ha cambiato l'atteggiamento. E questo forse sia il miracolo. Non so quanti sono quelli che sono stati battezzati dopo l'apparizione. Però, come dice lei, questo senso del sacro inizia ad entrare nella vita di ciascuno delle persone che si imbattono in questa realtà. Per la Chiesa, ricordiamo, Davide, ce l'ha insegnato anche tu, la Chiesa quando si parla di apparizioni lascia la libertà di credere o meno. Sta di fatto una cosa importante, Davide. Questo prodigio che noi abbiamo visto sul mantello di Juan Diego era un prodigio impensabile anche per la cultura del tempo. Non c'erano, vero, mi conferma Padre Florian, gli strumenti culturali per immaginare anche quel meticciato che allora non esisteva ancora. Quindi c'è davvero da credere che ci sia comunque una mano soprannaturale. Allora non era pensabile che potesse essere fatto da mano d'uomo. No, certo, per loro, per i missionari potrebbe essere per i missionari, certo. per il popolo, questo popolo non credeva. Forse c'era qualche idea della trascendenza, certo. Questo sì, perché lo manifestano altri elementi della cultura azteca e anche della cultura maya, però per loro era impensabile che questi dei in cui credevano si potessero fare in qualche modo presente. Veramente questa osservazione da tenere a mente, perché gli elementi che venivano della cultura azteca c'erano tutti, il sole, le stelle, ma ancora una volta guardate la lettura teologica, se ci permettete, di tutto quello che qualcosa, o meglio forse sarebbe il caso di dire qualcuno, ha impresso su quella timma, su quel mantello. Guardate. La immagine di questa donna privilegiata, scelta, madre del Salvatore, è progettata dal sole. È proiettata dal sole. Eccolo qua. Queste sono le fiamme del sole. E la Madonna quindi viene dal sole, cioè è una creatura da Dio, non è lei il sole, ma viene dal sole. Le stelle, secondo molti studiosi, soprattutto già dall'inizio del secolo scorso, del XX secolo, rappresenterebbero, ma sono studi ancora in corso, non sono dipinte a caso. Le stelle, ma sono come una visione della bóveda celeste, immaginandoci, in una ipotesi immaginativa, che noi guardassimo la realtà dell'universo dal di fuori, cioè non di qui guardando noi su, ma da lassù guardando giù, rappresenterebbero le diverse composizioni. Adesso io non sto a spiegare, qui ci sarebbero... Cioè quindi sarebbe una mappatura delle stelle di quel momento. Di quel momento. Però questo è interessante perché sono stati degli studiosi astronomi con studi pubblicati che fanno vedere come in quella data precisa di dicembre del 1531 il cielo stellato di sopra Messico, sopra il Tepeyac, quel colle, riflettevano, diciamo, questa realtà.
Florian, Maria, la Virgo Morenita, che cosa in un certo senso chiede a chi crede in lei? Che cosa ha chiesto a quella generazione di messicani prima, poi di latinos, che è venuta dopo? C'è un proverbio con il quale comincio normalmente, e si deve anche ricominciare non soltanto nella teologia ma nella pastorale, si dice ad Gesù per Maria, a Gesù tramite Maria. Allora, qual è stata la missione profonda, primaria di Maria? È stata proprio quella di far conoscere il suo figlio. Maria non è il centro né della storia, né della teologia, né della dottrina. Maria è stato un strumento che porta sempre a Dio. E allora, vedi, faccio un piccolo esempio. In Guatemala, nell'antigua, la parte nuova, la parte antica della città di Guatemala, un po' fuori c'è un paese che si chiama Chichicastenango. Lì c'è, nel pavimento di una chiesa, c'è una figura. Non so, quando, senza sapere, quando mi sono avvicinato, stavo per calpestare questo. E allora il parroco mi dice, attenzione, perché questa è una cosa sacra. E non si tocca. Che cosa hanno fatto i missionari con quelle immagini che stavano lì nel pavimento? Ha detto, di qua si parte per dire, questa immagine ti deve rimandare alla trascendenza. Chi ha fatto questa immagine? Allora c'è un vincolo tra un'immagine e anche l'integrità della dottrina. Vuol dire che anche Maria Santissima si presenta inviata sempre dal Signore, perché Maria Santissima non è che della sua iniziativa dico adesso vengo in terra, mi presento a Fatima, mi presento a Lourdes o mi presento tra virgolette a Medjugorje. Dove tra poco tra l'altro andremo. David, la scienza di fronte a tutto questo, prima di andare in pubblicità, abbiamo visto che, devo dire che per la prima volta credo che si sia vivisezione, si è fatta quasi una biopsia, se mi passi il termine medico legale di questa della tilma. La scienza di fronte a tutto questo ha cercato in tutti i modi ovviamente di venirne a capo, eppure? Eppure conferma quello che dice la fede, cioè che davanti a un documento come quello, così come davanti alla sindone, la scienza si ferma e fa un passo indietro. A differenza della sindone, la tilma è stata studiata in 1000 modi, perché ovviamente anche perché anche più secoli, tra virgolette, da quando... Non solo, è stato ai vescovi messicani, al Tribunale dell'Inquisizione, intere guarnigioni di studiosi sono andati e vanno tutt'oggi a studiare, anche esperti di pittura, perché non capiscono, hanno provato, mi raccontavano che c'è stato un famosissimo pittore giapponese che ha riprovato a rifare l'immagine della tilma, ma ovviamente non ci è riuscito neanche ad avvicinarsi. Il telo, ricordiamolo, è originale dell'epoca, questa ha avuto una conferma. Intanto con l'immagine prodigiosa, il suo tra virgolette negativo, noi per il momento ci fermiamo, un minutino di pubblicità e poi state con noi perché le notizie ancora da apprendere sono tantissime. È un'immagine che ha fatto anche paura, tant'è vero che qualcuno ha provato a toglierla di mezzo. State con noi. Bentornati, le vedete alle nostre spalle l'immagine della tilma, del mantello sul quale si è impressa Maria che parla all'uomo, 1531, alla Madonna di Guadalupe, il suo tra virgolette negativo. Siamo qui con il nostro David Murge, con padre Florian Rodero, mariologo del Regina Apostolorum, che ci sta aiutando a capire qualcosa in più di tutto questo. Un'immagine che anche la scienza ha sancito non è di origine umana. I colori stampati, che ricordiamo hanno più di 5 secoli, non sono colori umani. David, tu per primo, dobbiamo dire, ai confini del sacro hai fatto, ripetevamo, questa analisi così approfondita. Sì, è affascinante. Ma ti posso dire una cosa, di fronte anche a questo mistero che tu hai raccontato,
tu come ti poni? Questa è una domanda personale. Che cosa tutto questo ti sta dicendo anche la tua vita, perché no, anche al tuo modo di essere giornalista, la tua vita di giornalista? Sto imparando una cosa, che quando ci si trova davanti a misteri come questo, come la sindone e tanti altri, è bene raccontarli per come sono, cioè non mi piace per forza appunto cercare di smontarli, lo faccio per dovere professionale, però poi alla fine mi accorgo, quando ho provato tutto, che la cosa migliore è fare un passo indietro e dire che anche questo può accadere. Nella provvidenza di Dio anche questo può accadere. Sta di fatto che, tra virgolette, il prodigio di questa immagine fosse chiaro anche agli stessi messicani in tempi durissimi della storia di questo paese. Lo racconta il tentativo, grazie a Dio ma riuscito, di distruggere questa immagine. 1921, novembre 1921, una solo diktat che sia distrutto tutto questo. Ma vediamo, Dio ha altri disegni. Guardiamo. Nel novembre del 1921, al tempo della persecuzione anticattolica in Messico, si hanno proposto la distruzione. Come la sindone? Sì. Come il nazismo e la sindone. E pensate un po' che il presidente del Messico di quel tempo, io devo dire la verità storica com'è, disse: arriverà il giorno in cui io farò della Yate di Guadalupe uno straccio per pulire i piedi dei miei cavalli. Hanno sicuramente mandato da qualcheduno al potere di mettere una bomba sull'altare di Guadalupe. Di Guadalupe. Certo, la bomba esplosa, era il mese di novembre del 21. Ha piegato i candelieri, il crocifisso, ha fatto rompere i vetri della basilica. Ma lei? È rimasta intatta. Lei è rimasta lì ed è quella che ci parla dal 1531. Benvenuto, padre Alfonso López Godínez, parroco di Nostra Signora di Guadalupe, che poi è la basilica che è proprio qui vicino a noi, e poi insomma lei è il nostro parroco, dovremmo dire, e San Filippo Martire. Padre Alfonso, la devozione nei confronti di questa Madonna nell'America Latina c'è molto chiara, ma anche a Roma, anche nella vecchia Europa, è una devozione che non smette di incantare le anime dei fedeli. Allora, vi posso dire tre cose. Prima, nel Messico la chiamavano la Tonatzin, alla madre dei dei suoi, degli Aztechi, che avevano sottomesso tutta la parte centrale del Messico, e aveva un tempio proprio nel Tepeyac, dove dopo le apparizioni la Madonna di Guadalupe ha chiesto una ermita per lei. Allora, aver scelto quel punto univa tutta la storia dello indios, perché già loro, per dire così, adoravano, era un popolo molto religioso, la madre del sole, e allora era molto naturale che la madre del dio di quelli appena arrivati, per loro era lo stesso dio, certo, anche veniva a presentarsi e a voler continuare ad abitare nel tempio che i conquistatori avevano distrutto. E qui c'è un punto molto importante. Loro non avevano una scrittura, trasmettevano tramite codici, molti disegni. Allora erano abituati a vedere un disegno, certo, e a tradurre, per dire così, i colori, le immagini. Non avevano un abecedario come noi, non avevano un alfabeto come noi. Allora è per questa ragione che diceva Davide che è un codice, perché tutti gli indios, quando hanno visto questo codice, i colori per loro significavano lo stesso che quel fiore che c'ha sul ventre, tutto l'universo. Infatti, se noi mettiamo la Madonna di Guadalupe, come appare ogni tanto nelle... messa quasi coricata in un certo senso, c'è la parte del nord con un colore, la parte del sud, e Guadalupe, il santuario, sta proprio dove sta il fiore. Allora gli indios hanno capito tante cose
che non hanno capito gli spagnoli all'inizio. È vero, nel tempo che loro sono arrivati in Messico c'era una grandissima devozione in Spagna alla Madonna di Guadalupe de Extremadura. La Madonna di Guadalupe del Messico, il suo nome nella lingua loro, il Nahuatl. Il Nahuatl era, tratterò di dirlo come lo dicevano loro, Cuatlapeupeu. Allora, quando Juan Diego chiamava Cuatlapeupeu, tutti gli spagnoli hanno capito Guadalupe. Ah, ma questa è bellissima questa cosa. Beh, questa è una novità nel vero senso della parola. Padre Alfonso, la sua chiesa è piena chiaramente di oriundi latinoamericani, ma la Madonna parla a tutti e parla anche ai romani in questo senso. Quando lei mette spesso, fa quasi una mostra, un percorso che racconta la storia della Madonna, quando le vengono a chiedere della Madonna di Guadalupe, che cosa vogliono sapere, ma soprattutto che cosa rimane della storia della Madonna di Guadalupe anche alla gente di qui? Questo glielo chiedo perché insomma io vengo spesso, quando posso, è la chiesa che sta qui vicino, quindi sarebbe inevitabile. Che cosa vogliono sapere, ma soprattutto con che cosa se ne vanno a casa? Penso che è la stessa cosa che succede in Messico ed è questa la grande attrazione della Madonna di Guadalupe, ecco. Perché come dicevate prima lei ha il colore dei meticci, cioè non è indiana ma non è spagnola. In quel tempo che si è apparsa appena stavano i primi bambini nati dalla unione degli spagnoli con le Indias messicane e erano loro i primi meticci. E lei già è apparsa come una meticcia. Mi fa venire idea una parola che si chiama ponte. Ancora una volta ponte da una storia passata a quella futura e ponte tra civiltà. Questo è importantissimo. C'è una parola che comunque lega questo culto, questa devozione in tutto il mondo e si chiama amore. È una Madonna amatissima in nome della quale trionfa, vero senza parole, la gioia della fede. Guardiamo, guardate. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeyac. En la tilma entre rosas pintadas, en la tilma entre rosas pintadas, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se dignó a ver. Padre Alfonso, il grande Davide mi ha suggerito una domanda. Quando Papa Francesco ci dice e ha detto in Messico possono non essere cattolici ma sono tutti guadalupani, che significa essere guadalupano? Lo ha visto per primo Giovanni Paolo II, che sapeva che molti dei politici non potevano essere praticanti cattolici, però anche se non erano praticanti della religione cattolica, guadalupani lo erano al 100% e quello rimaneva molto colpito anche lui. Lui era un innamorato della Madonna e penso che anche per questa ragione subito ha accolto anche questa morenita ed è quello che gli è piaciuto perché adesso che vedevo questi ballerini, per gli indios il ballo era un modo anche di pregare. Di pregare, certo. E allora il ballo, dopo il canto e anche la preghiera nelle ermite, era il massimo della preghiera. E c'è sempre questo clima di grande gioia, di grande e totale affidamento. Padre Florian, in tempi come questi, qual è l'attualità del messaggio della Madonna di Guadalupe? Deve essere per forza una continuità. Penso che in questi tempi in cui c'è una certa confusione, una certa disgregazione anche nella Chiesa, la Madonna che è un simbolo di comunione. In Maria c'è presente tutta la Chiesa. C'è presente la Chiesa nel figlio che porta nel suo grembo
e è presente la chiesa di Maria Santissima stessa. Allora vuol dire che se è qualche messaggio che dobbiamo, prima la fede, prima la fede, è stato il primo frutto dell'apparizione di Maria di Guadalupe al Messico, e dopo la comunione, la unione tra i cristiani, e che la Chiesa sia veramente una trasmissione della dottrina, una trasmissione di Dio stesso. Credo che sia questa la comunione. Bisogna anche fede. Beh, sento un attimo. Dica, alcuni anni fa ero ancora un giovane a Maria Guadalupe e stava predicando, mi ricordo, un cardinale chiamato Samoré, il 12 dicembre. Giorno della festa. E davanti a me c'erano 5 o 6 chierichetti. Allora il cardinale, raccontando il miracolo, e all'improvviso appare nella tilma di Juan Diego la Madonna di Guadalupe. E sa cosa dice un chierichetto? Può darsi. Bellissimo! Io ringrazio di cuore il parroco di Nostra Signora di Guadalupe e San Filippo Martire, Padre Alfonso Lopez Godinez. Ricordo una cosa, se avete voglia di saperne di più, in questa chiesa bellissima, tra l'altro, ci sono anche moltissime pubblicazioni sempre a disposizione, che i Legionari di Cristo sono sempre a disposizione di tutti. E snodiamo, a proposito di chiesa, perché poi non ci dimentichiamo, raccontiamo di apparizione, ma la Madonna è sempre quella, è unica. Ci spostiamo necessariamente a Medjugorje, partendo da quella annuncio l'11 di febbraio, il giorno della Madonna di Lourdes, scelto proprio dalla Santa Sede per comunicare al mondo che ci sarebbe stato di lì a poco un inviato del Papa proprio a Medjugorje. Che sia un caso sovrannaturale o no, il popolo dei devoti di Medjugorje non aspetta il pronunciamento ufficiale della Chiesa. È dalla prima e presunta per la Chiesa apparizione mariana 24 giugno 81 che i pellegrini affollano questo remoto villaggio della Bosnia-Erzegovina. Presto arriverà anche Monsignor Hoser, polacco, vescovo incaricato oggi dal Papa di andare, informarsi su situazione pastorale ed esigenze dei pellegrini, infine suggerire eventuali iniziative pastorali future. Una missione esclusivamente pastorale, sottolinea il comunicato della sala stampa, da completare entro l'estate. Niente a che fare, cioè, con la questione dottrinale dell'autenticità o meno delle apparizioni che 3 dei 6 veggenti dicono di ricevere ancora ogni giorno. Di essa, tra 2010 e 2014, si è già occupata una commissione voluta a suo tempo da Benedetto XVI con presidente il cardinale Ruini. Hanno lavorato bene, disse poi Francesco a giugno 2015 di ritorno dal viaggio in Bosnia, ma il pronunciamento annunciato allora come prossimo non è ancora stato fatto e dopo pochi giorni, evidenziarono le cronache, il Papa ebbe parole piuttosto critiche verso la fede che vive di messaggi e novità rivelate da qualche veggente, come se la Madonna fosse il capo di un ufficio postale, ha aggiunto anche di recente, ma senza mai far riferimento esplicito a Medjugorje, dove nel frattempo milioni di fedeli han pregato, vissuto intense esperienze spirituali, riscoperto in non pochi casi la fede. E tutto questo, è il segnale lanciato oggi, lascia tutt'altro che indifferente Francesco. Questo è il punto della situazione. Noi abbiamo la fortuna oggi di avere padre Florian Rodero, che per molti anni è stato l'assistente spirituale di una delle veggenti. Maria, che vive tra l'altro da tanto tempo in Italia, vive a Monza. Sì, a Monza, sì. Padre Florian, io ho fatto un piccolo patto con lei, non le chiederò cose a cui lei non può rispondere, però le chiedo di capire, di portarci un momento a Medjugorje e di farci capire che cosa lei ha visto, che cosa lei ha ascoltato dalle parole di Maria. Casualmente stavo una volta in confessionale qui alla Madonna di Guadalupe, non avevo mai parlato, neanche sentito parlare di Medjugorje. La giovane che viene a confessarsi mi dice: padre, io sono una conversa, e mi ha raccontato che era andata a Medjugorje. La convertita, quindi? Sì,
immagino che il primo anno o il secondo anno delle presunte, diciamo ancora, presunte apparizioni. Detto da lei è interessante. Sì, allora mi sono interessato di che cosa succede con questa apparizione. Da quel momento, per diverse circostanze, sono andato a Medjugorje parecchie volte, ho avuto sempre una amicizia particolare con Maria, una delle presunte sempre veggenti. Ovviamente mi ha raccontato quello che lei ha visto. Mi dice: padre, che cosa le posso dire? A me non... Sì, mi interessa che credano, che vengano a Medjugorje, perché qui sta la presenza di Maria. Però questo non dipende di me, io devo dare la testimonianza di quello che ho visto. Dopo la fede, l'atteggiamento con il quale una persona si avvicina, certo, questo non dipende di noi. Io le racconto quello che ho visto. Bene, allora la prima volta che sono andato, di questi frutti costanti, sono due cose, racconto due cose piccole di quello che mi è successo. Una volta stavo seduto vicino alla chiesa e si avvicina un signore e mi dice: mi può confessare? Dico: come no? Stavo lì seduto. E perché vengo a confessarmi? Dice: io non credevo, però ho chiesto alla Madonna: dammi un segno se veramente tu vuoi che io mi converta. Quando mi avvicinavo alla chiesa, ho guardato nel pavimento, perché stavo per cadere, è inciampato, e ho visto un piccolo crocifisso. Dopo ho alzato gli occhi, ho visto lei. Questo mi stava dicendo che doveva andare a confessarmi e cambiare la mia vita. Questo caso è un caso che si moltiplica tutti i giorni, tutti i giorni. Un altro caso molto particolare che mi ha colpito tanto come sacerdote. Viene un sacerdote, dice: padre, non voglio tanto confessarmi, ma dare una testimonianza di quello che è successo. La mia mamma era degli Stati Uniti, era molto ammalata. Io ho fatto una promessa: se tu guarisci, non si deve mettere condizione alla Madonna, però comunque un linguaggio molto, diciamo, ovvio. E il Papa ha detto che ci si può anche litigare con Dio, appunto, che anche quella è preghiera. Appunto, sì. Allora, vengo a dare testimonianza davanti a lei come sacerdote. Ho fatto la promessa di venire a Medjugorje se la mia mamma guariva. Io sto qui per dare questa testimonianza. La mia mamma è guarita e io sono qua. Lei cosa pensa, padre Florian? La sua personale opinione, come tale noi la raccogliamo, non come mariologo, esperto, né tantomeno come docente del Regina Apostolone, ma come sacerdote. Ha detto giustamente una cosa: io sono un sacerdote e su queste cose mi devo interrogare, perché insomma io dico, o sono folgorazioni collettive, che tutti quelli che tornano a Medjugorje, mi sembra un po' strano, forse il Papa lo ha capito bene, tanto è vero che ha preoccupazione della cura pastorale di chi va a Medjugorje. Certo. Allora, lei che cosa pensa? Prima come sacerdote della Chiesa, io ancora non posso pronunciare perché voglio seguire gli insegnamenti del nostro Magistero, che è il Papa. Questo devo dirlo come prima cosa. Dopo, l'esperienza personale è un'altra realtà, perché sono stato presente in tanti, tra virgolette, miracoli, quando queste veggenti stavano presunte, stavano al coro, la Madonna appariva al coro, e una volta all'improvviso tutti e tre che erano presenti si girano senza mettersi d'accordo
si girano davanti al muro del coro e tutti e tre restano così assorti in un'estasi. Dico, qui c'è qualcosa che è del soprannaturale. Può darsi che sia anche, come possono dire altre persone, no, questo è una specie di suggestione collettiva. Brava, questa è l'espressione. Padre Florian, io la ringrazio perché non è facile, proprio perché lei è un uomo di chiesa, dire tutto questo. Le strappo la promessa che verrà di nuovo a trovarci, perché Davide, io credo che siamo finalmente pronti a poterne parlare anche noi. Sì, tu ti stai preparando, sempre in modo equilibrato, sempre alla rispettando... nostra maniera. Una cosa volevo dire, è quello che sembra una cosa antipopolare, però è questo secondo me il vero motivo per cui c'è tanta prudenza nei confronti di un fenomeno sociale come quello di Medjugorje, e che alla fine della fiera, per dirla tutta, credere all'apparizione di Medjugorje, credere all'apparizione di Guadalupe, all'apparizione di Lourdes e Fatima non cambia nulla. Vero. Cioè la grande rivelazione è finita con la morte e risurrezione di Gesù Cristo. Dopodiché il resto è solo una cosa in più. La mia fede non può dipendere, penso un po' di interpretare quello che diceva Papa Francesco, dall'apparizione mariana, certo, o dal messaggio Tanto delle è vero leggende. che la Chiesa lascia liberi di credere o meno. Quindi attenzione, su Medjugorje noi ne dobbiamo parlare, perché è un fenomeno di cui non si può parlare, è un fatto che accade, eccetera. Però sempre con il buon senso. E con le dovute cautele, come dici giustamente tu. Bisogna chiedermi tutto a Gesù Cristo, poi a tutto il resto. Intanto noi vi portiamo a questa sera, perché stasera ai confini del sacro, intorno alle 23, seconda serata, ma mi raccomando, occhi aperti, torniamo alle lacrime di Siracusa e alla Madonna, anche lì si è liberi di credere o meno. E questo è un pizzichino dei confini del sacro di stasera. Stasera incollati, seconda serata intorno alle 23 ai confini del sacro. Grazie Davide Murgia, grazie a Padre Florian Rodero. Ci vedremo prestissimo e grazie, lo diciamo. Bentornati nel nostro consueto appuntamento settimanale con Luoghi dello Spirito, il nostro viaggio che prosegue lungo il territorio veneto e friulano alla scoperta o alla riscoperta di centri di spiritualità, luoghi di preghiera, luoghi dello spirito appunto come li abbiamo chiamati. Un viaggio che prosegue sul nostro canale televisivo ma anche sul nostro canale virtuale su internet www.youtube.it/Telechiara Produzioni, dove potrete rivedere le puntate che via via stanno andando in onda da ormai molti mesi a questa parte, e ringraziamo anche tutti coloro che continuano a usare anche questo nuovo mezzo di comunicazione, di trasmissione delle nostre produzioni. Dove saremo questa settimana? Torneremo in provincia di Pordenone, precisamente a San Vito al Tagliamento, dove si trova un importante santuario che ha un nome doppio, Madonna
di Rosa e Divina Misericordia, perché queste sono le due realtà di fede che lì vengono venerate dai fedeli. Il santuario, che tra l'altro nella sua nuova struttura compie 50 anni proprio in questo 2010. Due realtà, appunto, quello della devozione mariana e quella alla Divina Misericordia, Gesù Misericordioso, che è stata proposta a tutta la Chiesa da Giovanni Paolo II. Due realtà, dicevo, che ci occuperanno per 2 puntate. Infatti ci occuperemo in questa prima puntata della specifica devozione, della storia della devozione alla Madonna di Rosa, e poi nella puntata successiva quella alla Divina Misericordia, scoprendo anche le bellezze artistiche di questo santuario di recente costruzione, ma tra quelli moderni, diciamo, sicuramente uno di quelli certamente meglio riusciti. Anche questo santuario, come altri che abbiamo visitato recentemente, penso a Motta di Livenza o a Taglio di Po, sono affidati alle cure dei frati minori, ed è un percorso, anche questo che ci guida, un percorso non voluto, ma almeno non voluto da noi, diciamo così, che ci sta accompagnando alla riscoperta anche per voi di questi luoghi di fede. Iniziamo dunque la prima tappa a San Vito al Tagliamento, santuario della Madonna di Rosa e della Divina Misericordia, cominciando a raccontare la storia della devozione mariana. San Vito al Tagliamento vuol dire, per la maggior parte dei fedeli, santuario della Madonna di Rosa, e santuario anche legato alla devozione a Gesù Misericordioso, alla Divina Misericordia. Siamo con il rettore, padre Oreste. Innanzitutto, padre, raccontiamo la storia, che è ultrasecolare, di questo santuario, in particolare la devozione alla Madonna di Rosa. Ecco, benvenuti in questo santuario della Madonna di Rosa. Brevemente, la storia di Madonna di Rosa è questa. La parola rosa non si intende tanto il fiore, quanto invece è una frazione di San Vito al Tagliamento. E perché ha questo nome? Perché il santuario le sue origini le ha proprio da questa frazione. Dobbiamo noi rifarci ancora nel 1655, quando quell'immagine che vedete qui in questa cappella si trovava sul portale di una famiglia chiamata Giacomuzzi, proprio lungo il fiume Tagliamento, e questa frazione rosa perché questo fiume Tagliamento ha avuto tante peripezie, alluvioni, e la frazione è stata ricostruita varie volte. Così pure anche la casa dove si trovava questa immagine, che risale del 1600 della scuola veneziana, e la famiglia era molto devota di questa immagine della Madonna e pregavano lì davanti. E il fatto straordinario è venuto proprio il 2 febbraio 1655, mentre la famiglia era in chiesa per le preghiere, per la festa della Candelora. In famiglia rimaneva la bambina, una dei 3 figli che avevano, la bambina giovane, Mariute si chiamava, ed era molto ammalata di epilessia, e quindi non c'era più quasi speranza della guarigione. Però questa bambina con le zie pregavano spesso questa immagine della Madonna che era sopra il portale della casa, e lì, mentre la bambina pregava, proprio quel giorno 2 febbraio, improvvisamente è stata presa da un'estasi, ma le zie pensavano che fosse stata colta dal malore della malattia, mentre invece veramente è stata lì parecchio tempo assorta e anche sorridente. Poi si è, per così dire, ritornata nel normale e ha avvertito alle zie che erano lì presenti che lei da quel quadro lì ha visto una bianca signora sorridente che le ha accolta, parlato e le ha anche dato un messaggio dicendo: guarda che tu sarai guarita d'ora in poi. Ecco, questo è un segno che io ti sono vicino, che ti parlo, e anche voglio dirti che è meglio che io sia trasportata via da questa casa per essere venerata in una chiesa lungo una strada. E anche un messaggio è questo, che si astengono dalle bestemmie,
e quindi abbiano quel rispetto per il nome di Gesù. Ecco, e anche se vedete che nelle campagne ci sono grandinate eccetera, sappiate che è un segno anche questo. Quindi ecco, il messaggio della Madonna è sempre quello della conversione del cuore, ecco, quindi della penitenza, e che di astenersi anche da quello che è proprio questo turpiloquio della bestemmia che purtroppo è sempre attuale. Il messaggio della Madonna non era stato accolto inizialmente, però c'era un fatto che lei era guarita completamente. E allora, dopo tante peripezie, finalmente qui a San Vito c'era un francescano a quei tempi che predicava la Quaresima e ha voluto proprio prendere sul serio questo fatto di trasportare via l'immagine per portarla proprio vicino qui a San Vito. E qui vicino al santuario c'era una volta lungo la strada una chiesetta intitolata San Nicolò, e lì proprio è stata trasportata l'immagine con tutte le dovute autorizzazioni civili e religiose, ecco, e l'immagine è stata proprio messa dentro in questa chiesetta di San Nicolò. Poi la fama si è diffusa, questa fama, no, dell'apparizione della Madonna, delle guarigioni, tante guarigioni spirituali, tante guarigioni anche fisiche, di malattie, e tanto è vero che in quella chiesetta è diventato un santuario e col tempo poi si è anche sviluppato sempre di più, venivano pellegrinaggi anche dalla Jugoslavia, quindi il nome si era diffuso dappertutto, proprio con il titolo di Madonna di Rosa. E nel 1881 è stata incoronata, quindi riconosciuta come apparizione da parte del Vaticano. Però un altro fatto particolare è questo, che l'ultima guerra mondiale, del 1939-45, sappiamo bene che c'erano tanti bombardamenti, no? E anche qui in queste zone cadevano bombe a quei tempi, perché c'era il ponte del tagliamento, la ferrovia, eccetera. Purtroppo a quei tempi le bombe non erano mirate, no? E quindi tante volte cadevano di qua e di là. Il 31 dicembre 1944, mentre la gente era uscita da chiesa dopo aver cantato il Te Deum di ringraziamento dell'anno, bombardieri sono arrivati improvvisamente, è caduta una bomba proprio e ha sventrato il santuario completamente, tanto è vero che anche l'altare della Madonna è stato distrutto e quindi è andato sotto le macerie. Quindi potete immaginare anche, diciamo così, la sofferenza e lo sbigottimento della gente, ma nello stesso tempo anche questa gente è stata salvata, non era in chiesa, altrimenti sarebbe stato un disastro. Il giorno dopo hanno voluto a tutti i costi cercare l'immagine, pensavano almeno di poter in qualche maniera ricostruirla se era fosse stata distrutta. Tanto è vero che hanno incominciato a scavare e a parecchi metri sotto hanno visto che c'era qualche cosa di particolare ed era l'immagine della Madonna e l'hanno trovata intatta, nonostante che sia molto fragile, che è un dipinto su sassi del terremoto, no? Quindi è un segno anche questo meraviglioso, miracoloso, ecco, per cui i sanvitesi hanno voluto ritrovarla sull'immagine e riportarla poi al sicuro. L'hanno portata in una cappella del convento che era rimasto intatto, ma però alcuni mesi dopo c'è stato un altro bombardamento, neanche a fare apposta, anche quel convento è stato distrutto e di nuovo l'immagine è caduta, però è rimasta intatta. Ecco, questi due particolari segni, ecco, per cui i sanvitesi hanno voluto a tutti i costi di rifare di nuovo, ricostruire il santuario, e l'amministrazione comunale gentilmente, dato che c'era uno spazio qui, ha offerto ai frati francescani la possibilità di ricostruire il santuario
nuovo che vedete qui, però è rimasto in piedi il campanile, quindi non è stato toccato dai bombardamenti. E quest'anno ricorrono 50 anni della inaugurazione e della costruzione del santuario. 1960 l'inaugurazione, 2010 ecco il 50° di questo nuovo santuario, che è molto, diciamo così, sentito e anche frequentato, specialmente ecco, da pellegrinaggi, da gente che viene qui per pregare e sostare davanti alla Madonna qui in questa chiesa. Parliamo del rapporto che c'è tra voi francescani e la Madonna, è un rapporto che risale proprio agli inizi. Fu un francescano a credere a questa apparizione. Sì, proprio fu un francescano a credere, perché altrimenti sarebbe stato molto difficile di aver realizzato quello che è avvenuto. Ecco, quindi. E poi però nei secoli susseguenti ci sono stati i sacerdoti diocesani che hanno officiato la Chiesa. Noi siamo venuti qui poi nel 1923. Da allora in poi i frati francescani hanno sempre fatto servizio in questo santuario. Tanta gente che arriva certamente dal circondario, ma anche da fuori. Qui siamo comunque in zona abbastanza di confine, quindi c'è gente che arriva anche da fuori Italia. Sì, senz'altro, qui siamo di confine tra il Veneto e il Friuli, all'inizio del Friuli Veneto, ma poi c'è anche la strada appunto principale che porta a Pordenone, Venezia e Udine. Quindi è un crocevia, no, di strade, e anche, diciamo così, è una zona comoda per tanti che possono passare di qui e magari andare in altre parti, ecco. Una caratteristica artistica evidente di questo santuario è di essere abbellito soprattutto da mosaici, sia nelle absidi che anche sulle pareti laterali. Sì, appunto, il padre costruttore, frate costruttore, che era qui negli anni dopo la guerra, si è messo subito in contatto con la scuola di mosaicisti di Spilimbergo, che sono qui da 20 km qui di San Vito, e da allora ecco, hanno voluto abbellire questa cappella, certo che veramente col tempo acquisterà sempre più valore, ecco. E come vedete qui nella Cappella della Madonna ci sono tutti i fatti che riguardano la vita della Madonna, e poi il rosario eccetera, ecco, e possiamo dire che quasi tutta la chiesa adesso è abbellita di questi mosaici di Spilimbergo. Come vedete lo stile di questa chiesa è uno stile romanico modernizzato, ecco, e che ha proprio questa ricchezza, diciamo così, di mosaici. Tanta gente viene nella parte posteriore dell'altar maggiore del presbiterio, c'è tutta la lunga scia di ex voto, tanti segni che testimoniano tanti fatti miracolosi nello spirito soprattutto, oltre che nel corpo. Sì, senz'altro, sono tantissimi ex voto, alcuni sono stati distrutti anche dai bombardamenti che non hanno potuto ritrovarli, però continuamente poi la gente ha portato questo fatto di essere stati esauditi dalla Madonna per motivi spirituali, fisici, guarigioni eccetera. Questa è una testimonianza veramente che aiuta tanto a approfondire la nostra fede e anche avere, diciamo così, la devozione della Madonna che intercede sempre per noi. E
questa dunque, grazie a Fra Oreste, la storia della devozione verso la Madonna. La seconda parte della visita al santuario di San Vito al Tagliamento sarà dedicato invece al culto verso la Divina Misericordia, Gesù Misericordioso, l'altare che si trova esattamente dalla parte opposta nella chiesa, entrando sul lato destro, mentre la Madonna è sul lato sinistro. Potrete rivedere, come sempre, questa puntata, le passate e le prossime, sul nostro canale YouTube che vedete in sovraimpressione. Intanto vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento la settimana prossima alla stessa ora. Era circa il mezzogiorno dell'8 settembre del 1855. Teresa Dus, una giovinetta di Porzus, tornava come al solito a casa con la sua mucca. Teresa pensava che la sua mucca non fosse abbastanza sazia e decise di prendere la gerla ed il falcetto per tagliare un po' d'erba. Mentre era sul prato, situato fuori del paese, udì una voce che le chiedeva che cosa facesse lì. Vide una signora e le rispose che stava tagliando un po' d'erba per la mucca. La signora le fece notare che quel giorno era festivo e che Dio ha proibito di lavorare nei giorni di festa, pertanto era un peccato. Poi le chiese il falcetto e l'aiutò. La esortò poi di raccomandare alla popolazione di pregare e di fare una processione partendo da Attimis e Forame verso la chiesa di Porzus. Aggiunse di raccomandare a tutti di non lavorare, di non profanare le feste in nessun modo e che si smetta di bestemmiare, perché il suo buon Gesù con il Padre Eterno è molto sdegnato per questo. Le disse che la sua preghiera ha molto valore di fronte all'immensa misericordia di Dio, ed è per questo che il mondo continuava ad esistere. Se un buon cristiano pregherà e si accorderà con lei, aggiunse, la sua misericordia non avrà termine, ma aumenterà sempre di più. Teresa le domandò chi fosse e la signora le rispose che per ora non aveva tempo di spiegarglielo, perché aveva ancora figli e figlie a casa, ma sarebbe tornata ancora entro breve tempo. Poi ritornò a raccomandarle di correre a casa gridando che non lavorino più la festa, altrimenti grandi malattie e il colera sarebbero ritornate se avessero continuato a comportarsi in quel modo. Ammonì che il male causerà persino la malattia delle mele, dell'uva, delle patate e di qualsiasi frutto. Ribadì inoltre di non bestemmiare perché è un gravissimo peccato che offende molto Dio. Teresa cominciò a recarsi verso casa mentre la signora si diresse dalla parte opposta. Dopo 10 metri la piccola Teresa si voltò indietro e gradualmente la vide sparire. Arrivò a casa e comunicò alla popolazione quello che aveva visto ed udito e che la signora sarebbe tornata presto, ma non sapeva dove. Molti però non credevano. Intanto il colera faceva molte vittime e la popolazione usava andare in chiesa a dire il rosario. Il 27 settembre, durante la recita del rosario serale, era presente anche la piccola Teresa. D'un tratto le appare la celeste signora che la invitava a salire verso il coro. Salì. Quando giunse, la Madonna prese la mano di Teresa, la quale vedeva tutta la chiesa illuminata come a giorno. Fecero il giro dell'altare sino alla porta della chiesa, mentre Teresa esclamava che la vedeva bene e che la stava tenendo per la mano. Nessuno però vedeva nulla. Giunti alla porta della chiesa, la Madonna la salutò dicendole addio e sparì. Ma la gente era ancora rimasta un po' incredula e voleva un segno.
3 giorni dopo, il 30 settembre, durante la recita del rosario, Teresa vide per la terza volta la Vergine Maria che le faceva cenno di salire sulla parte sinistra del coro. Le persone presenti la incitarono a salire e a farsi rilasciare un segno. Quando Teresa si trovò dietro all'altare, la Celeste Signora le impresse una croce bianca sulla mano destra. Uscita dalla chiesa, si diresse verso il borgo mentre la gente la seguiva e chiedeva dove fosse la Vergine. Ella rispondeva che era proprio lì, accanto a lei, e che poteva toccare le sue vesti. Ma la popolazione che stava pregando non la vedeva. Il padre, venuto a conoscenza dei fatti, vedendola, la chiamò. La Madonna, a pochi metri da casa sua, le raccomandò per la terza volta di dire a tutti che non bestemmiassero e che santificassero le feste non lavorando. Poi scomparve alla sua vista. Tutti, dopo quell'apparizione, poterono vedere la croce sulla mano e si misero a pregare e ringraziare la Madonna per quei fatti. In seguito, dopo una breve permanenza a Cividale del Friuli, nel 1856 la piccola Teresa fu accolta nell'Istituto de Relite da poco fondato da padre Luigi Scrosoppi. Vi rimase per 4 anni. Poi uscì e tornò a Cividale nella casa del parroco Don Pietro Bernardis e continuò per 4 anni ad essere seguita dalla sua maestra. Desiderava farsi religiosa, ma era in difficoltà perché non sapeva né leggere né scrivere. Probabilmente durante un pellegrinaggio a Castelmonte le apparve di nuovo la Celeste Signora, che le disse: va pure in convento e quando dovrai recitare l'ufficio lo saprai come le altre suore. E così fu. Nel 1864 fu ammessa tra le aspiranti della Congregazione delle Suore della Provvidenza. Nel 1868 abbracciò i voti solenni assumendo il nome di Suor Osanna Maria. Fu mandata per un certo tempo a Cormons, a Orzano e ad Udine. Essendo malaticcia, era di sorveglianza alle fanciulle durante la ricreazione. Per ordine di padre Luigi, aveva sempre cura di tener ben coperta con la manica dell'abito la croce impressa sulla mano. Egli chiedeva alle suore umiltà e carità, e la stessa Suor Maria Osanna non cedette mai alla curiosità delle ragazze con cui aveva a che fare. Suor Osanna passò gli ultimi mesi della sua vita a Udine nell'infermeria delle suore. Padre Luigi veniva spesso a confortarla. Spirò il 17 agosto del 1870. Tutta la popolazione locale di Porzus conservò e tramandò fedelmente il ricordo di tale evento prodigioso. La gente osservò che per vari anni nel prato della prima apparizione c'era uno spiazzo sempre fiorito. Nel 1855, con l'aiuto e il sacrificio di tutti, sorse una piccola e graziosa cappella che divenne punto di riferimento e di preghiera per tutta la popolazione. L'abbazia di Rosazzo si trova su uno dei colli della parte est del Friuli. È circondata da boschi, ma soprattutto dai pregiati vigneti dei colli orientali friulani. Fa parte del comune di Manzano e si trova a una ventina di chilometri da Udine e a una decina dal confine con la Slovenia. Una delle strade di accesso all'abbazia
parte dal paesino di Oleis e sale sui ronchi di Sant'Egidio, sui quali si può ammirare la chiesetta dedicata al santo. Like a long slow drag of an unfiltered Marlboro Red, and I'm taken back with every drag that I breathe in, and I'm left wanting, craving you so bad again. I'm on the border crazy, I can't stop inhaling these damn cigarettes. I'm addicted. Questo video non vuole essere un documentario. Per conoscere la storia dell'abbazia, quindi, vi consiglio di andare su uno dei tanti siti internet che ne parlano. Ma la cosa migliore è venire qui, magari in gruppo e prenotando una guida che vi potrà coinvolgere e farvi meglio apprezzare questa esperienza. Rosazzo è un luogo speciale perché è un'abbazia millenaria che nel corso del tempo, quindi in questa ricca storia, ci permette di conoscere l'arte, la religione, i segni affreschi datati 1535. Sono stati realizzati dal pittore Francesco Torbido, che arrivava da Verona. Qui in particolare vi faccio notare ancora quello di Giovanni Matteo Giberti, con lo sfondo blu, le 3 stelle, la mezzaluna e l'anno 1535. Pensate che anche in questo caso l'affresco era stato murato, cioè ricoperto, e poi proprio dopo il terremoto con i lavori è stato riscoperto e ritrovato. Ma era anche importante la sala del capitolo dove la comunità si riuniva, si prendevano delle decisioni, si accoglievano le nuove persone. L'abbazia viene suddivisa fra l'arcivescovado di Gorizia e di Udine. Da questa parte c'è Udine, ecco, poi sempre a sud da questa parte abbiamo l'Africa, da questa parte l'India, Brasile dove? E giù da questa parte colline così, You're like a long slow drag of an unfiltered Marlboro Red, and I'm taken back with every drag that I breathe in, and I'm left wanting, craving you so bad again. Come si deduce dal nome Abbazia di Rosazzo, qui c'è il Sentiero delle Rose, che percorre il perimetro dell'abbazia e presenta una moltitudine di rosai sia antichi che moderni. Lo spettacolo che è possibile ammirare durante la primavera è veramente originale. Pensate che questa rosa si dice fosse molto diffusa sulle colline, era molto presente proprio in questi territori. Like a raging fire running wild underneath my skin, having withdrawals, I can't get enough, I'm close to caving in, I'm addicted. I'm addicted. I'm addicted. Yeah. I can't get enough of you. Everything that you do, you give me a rush. Just one touch, I'm so strong out on your. Ciao a tutti, vi voglio raccontare una storia. C'era un uomo di nome Toby che aveva una moglie di nome Anna e un figlio di nome Tobia. Toby era una persona davvero giusta, amava Dio, faceva tanto bene, aiutava i poveri e le persone più bisognose. Un giorno Toby
siccome faceva tanto caldo, si addormentò fuori nel suo giardino appoggiato ad un muro. La cacca degli uccelli, dei passerotti, gli cadde negli occhi e divenne cieco per 4 lunghissimi anni. Tutti lo prendevano in giro, lo insultavano e gli dicevano che era diventato cieco perché Dio lo aveva punito per i suoi peccati. In un altro paese più lontano c'era una ragazza di nome Sara. Anch'ella era sempre insultata perché ogni qualvolta si sposava, lo stesso giorno del matrimonio, il marito gli moriva. Tobi a casa sua e Sara a casa sua entrambi pregano Dio e chiedono di essere liberati da questa situazione molto triste che li faceva soffrire. In quello stesso giorno il Signore ascoltò la preghiera di Tobi e di Sara e mandò un angelo di nome Raffaele ad aiutarli. Ma ascoltate la continuazione della storia per capire come andò a finire. La famiglia di Tobi era diventata povera perché Tobi non lavorava. L'unica a recuperare qualcosa era Anna, sua moglie. E allora Tobi chiamò il figlio Tobia e gli chiese di andare in casa del papà di Sara, che tra l'altro era anche suo parente, al quale aveva consegnato tanto tempo fa dei soldi, quindi di chiedergli la restituzione. Ma Tobia dice: ma come farò? Non mi riconoscerà, non mi crederà. E allora Tobi gli disse: non ti preoccupare, perché io ho scritto con lui questo pezzo di carta. Ma non andare da solo, perché la strada è brutta, il viaggio è difficile, trovati un uomo esperto che ti accompagni. Così Tobia si mise in viaggio e per strada incontrò un uomo di nome Azzaria, ma che in realtà era Raffaele, vi ricordate? L'angelo, e si accordarono di fare insieme il viaggio, naturalmente pagandolo. Andò pure il cane di Tobia. La prima sera si fermarono per riposarsi un po' vicino ad un fiume e Azzaria disse a Tobia: prendi questo pesce, aprilo, tira fuori il fiele, che è una cosa molto amara che non si può mangiare, il fegato e il cuore, e conservali. E Tobia disse ad Azzaria: ma che cosa ne possiamo fare di queste cose? E Azzaria, in realtà sempre Raffaele l'angelo, gli disse: con il cuore e il fegato lo si può bruciare davanti ad una persona che ha dentro di sé uno spirito cattivo e questo scapperà per l'odore. Con il fiele invece lo si può spalmare sugli occhi che non vedono più. Vi ricordate chi non vedeva più? Il padre di Tobia. Così si rimettono in viaggio, arrivano a casa di Raguele. Tobia aveva un diritto, che era quello di poter sposare una sua parente, e così sposò Sara. Ma c'era un problema: tutti i mariti che Sara sposava morivano lo stesso giorno. E allora Azzaria consigliò a Tobia: prima di unirti a tua moglie, prega e brucia il cuore e il fegato. Così fecero e Tobia non morì. Marito e moglie rientrarono a casa di Tobi ed Anna, accompagnati dall'angelo Raffaele. Arrivati a casa, Tobia raccontò al padre tutto ciò che era successo e gli spalmò il fiele sui suoi occhi. Così ritornò a vedere. Qual è il significato di questa storia? Quando noi siamo amici di Dio, perché facciamo le cose che a Lui piacciono, Dio si prende cura di noi e a ciascuno di noi il Signore ha donato un angelo che noi chiamiamo angelo custode. Qual è il ruolo dell'angelo custode? È quello di proteggerci nei pericoli, è quello di aiutarci a fare le scelte buone e giuste, è quello di stare al nostro fianco, è quello di metterci nel cuore
santi e buoni consigli. E allora che cosa possiamo fare noi? Innanzitutto possiamo scegliere di dare un nome al nostro angelo e di chiamarlo sempre, ogni giorno, di non dimenticarci mai che lui è accanto a noi, ci vede e ci protegge. E quindi, se noi ci ricordiamo sempre che questo angelo è accanto a noi, di certo quando saremo tentati di fare qualche cosa non bella, subito ci tiriamo indietro perché il nostro angelo è con noi e ci aiuta e ci vede. Ora, a conclusione di questa storia, ti invito a recitare questa bellissima preghiera al tuo angelo custode. Ciao! Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Angioletto santo, stammi vicino, dammi la mano che sono piccino. Se tu mi guidi con il tuo sorriso, andremo insieme in paradiso. Angioletto mio, mandato dal buon Gesù, per tutta la notte vegliami tu. Angioletto mio, mandato dal buon Gesù, per tutto il giorno proteggimi tu. Amen. È bellissimo questo invito di Gesù ad essere pronti, ad essere svegli, ad avere le lampade accese. Il Vangelo non è per i fannulloni, il Vangelo non è per i perditempo, il Vangelo è un invito all'azione. Gesù ha bisogno di me e ha bisogno di te. Gesù ci chiede di essere persone operose perché il mondo ha bisogno di noi. L'umanità oggi più che mai ha bisogno di persone che siano oneste, caritatevoli, di persone libere che cercano di vivere nella verità. Noi siamo davvero persone privilegiate e quando dico noi penso proprio a noi cristiani, a noi che ascoltiamo il Vangelo, noi che abbiamo fede. Siamo privilegiati perché abbiamo accolto la parola di Gesù e in essa troviamo il senso del nostro vivere, del nostro gioire, del nostro soffrire. In essa troviamo la forza della verità che ci sostiene nei nostri pensieri e nelle nostre azioni e che ci orienta verso il bene. C'è qualcuno che non crede in nulla e dice di essere felice lo stesso. Forse è vero. Come dice il proverbio, chi si accontenta gode. Una persona può anche cercare di accontentarsi nel vivere una vita senza significato e può comunque ritagliarsi qualche soddisfazione. Ci si accontenta di vivere anche se non si ha una ragione per cui svegliarsi al mattino. Ma capite che vivere in questo modo significa vivere a metà. Significa sprecare il dono più grande e più bello che abbiamo ricevuto, che è la vita. Noi cristiani siamo davvero privilegiati perché abbiamo accolto il dono della fede e giorno dopo giorno cerchiamo di alimentare questa fiamma con la preghiera, con l'ascolto del Vangelo, con una vita che sia conforme a quello in cui crediamo. Ricordiamoci però una cosa: Gesù ha bisogno di noi. La fede non è come il reddito di cittadinanza, non ci è stata data per sopravvivere, ma per compiere un lavoro. Gesù elargisce a noi i suoi doni affinché noi possiamo prenderci cura degli altri. '
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita e dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, volgi a noi quegli occhi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio il frutto benedetto del seno tuo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illuminami, custodiscimi, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Il Dio della pace benedica e custodisca la nostra famiglia, ci renda capaci di fare la sua volontà in tutte le nostre azioni e accresca in noi ciò che gli è gradito. Amen. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distintamente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Signore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre di più.
Avendo Dio affidato la cura delle nostre anime ai nostri angeli custodi, questi amici celesti sono animati da un sincero desiderio di condurci ad una morte felice. Non ci sono mezzi che essi non impiegano per incoraggiarci e prepararci per essa. In particolar modo, essi ci spronano a condurre una vita virtuosa. Quando vedono che il momento della morte si avvicina, raddoppiano le loro cure e le loro attenzioni. Essi risvegliano la vigilanza di coloro che ci circondano. Gesù concesse a San Filippo Neri qualche volta di vedere gli angeli che suggerivano a coloro che erano vicino ai malati le parole che essi dovevano dire loro. Infine essi non risparmiano niente affinché possiamo lasciare questa vita solo dopo aver lavato i nostri panni e averli resi bianchi col sangue dell'agnello. Nelle vite di molti santi leggiamo che i loro angeli custodi erano visibilmente presenti nella loro ultima ora, confortandoli nella loro ultima lotta, rafforzandoli contro i raddoppiati attacchi dell'inferno, annunciando loro l'ora della loro morte e dando loro la certezza che essi sarebbero stati eredi del regno dei cieli. Non pochi santi alla loro morte furono visti essere portati da angeli esultanti in paradiso. Spesso i santi angeli custodi assicuravano ai loro protetti la grazia di una morte felice, chiamando un sacerdote per ricevere gli ultimi sacramenti. Gli angeli custodi ispirano nel malato buoni sentimenti e la loro assistenza continua anche dopo la morte. Una delle più belle e consolanti caratteristiche degli insegnamenti della Chiesa riguardanti gli angeli custodi è il fatto che la missione dei santi angeli non termina con la vita terrena, ma solo all'entrata del paradiso di quelle anime affidate alla loro cura. Assistetelo, santi di Dio. La Chiesa prega quando l'anima si separa dal corpo. Venite, angeli del Signore, accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. Sicuramente l'angelo custode gioca allora un importante ruolo. Accompagnato inoltre da altri spiriti angelici, l'angelo custode presenta a Dio l'anima del giusto al momento della sua dipartita da questa vita. Quest'anno, in occasione della nostra vacanza in campeggio sulla riviera romagnola, abbiamo deciso di visitare la bella cittadina di Comacchio che si trova a non più di 15 minuti di macchina dalla riviera. Comacchio, detta anche la piccola Venezia, è un centro di particolari bellezze naturalistiche e testimonianze storiche. Andando su internet abbiamo identificato gli angoli e i monumenti da visitare, ma in questo video documentiamo solo quelli che siamo riusciti a raggiungere nella giornata a nostra disposizione. Il simbolo di Comacchio è il ponte chiamato Tre Ponti, la cui costruzione è iniziata nel 1631. La struttura portante è in mattoni e la pianta è di forma pentagonale, con 5 arcate e scale che sovrastano il punto d'incontro di 5 canali, che storicamente erano le vie di comunicazione tra la città e il mare.
Il ponte degli sbirri è un altro particolare manufatto costituito da 3 arcate in mattoni che consentono il passaggio pedonale su un incrocio di canali. Anch'esso è stato costruito nel 1631 e ha preso quel nome dalle vicine prigioni cittadine. La torre dell'orologio venne eretta nel 1560 al posto di una precedente torre della prima metà del 300. Venne dedicata alla Madonna della Visitazione e montava un orologio donato dai monaci di Pomposa. Nel 1823 venne ricostruita e dedicata sempre alla Madonna della Visitazione. Accanto alla torre dell'orologio si può vedere la loggia dei mercanti del grano. Essa fu eretta nel 1621 per opera del cardinale Giacomo Serra e adibita a deposito di grano per i poveri di Comacchio. La cattedrale di Comacchio è dedicata a San Cassiano Martire, che è il patrono della città. La sua costruzione iniziò nel 1659 e al suo fianco si innalza la torre campanaria poggiante su un'imponente base in pietra d'Istria. L'interno della cattedrale ha un'unica navata con 12 cappelle disposte lateralmente. L'abside ospita un imponente altare settecentesco in marmo e la cinquecentesca statua lignea del martire Cassiano. Il santuario di Santa Maria in Aula Regia e il loggiato dei Cappuccini sono situati nell'estremità occidentale della città. Il santuario è meglio conosciuto come Chiesa dei Cappuccini. È stato costruito nel 1665 e ha una facciata in stile neoclassico. L'interno ha un'unica navata e sull'altare c'è la statua in terracotta della Madonna, Santa Maria in Aula Regia, protettrice della città. Il Museo Delta Antico è allestito nel settecentesco ospedale degli infermi che costituisce uno degli edifici più significativi e monumentali del centro storico. Il museo presenta testimonianze archeologiche del territorio dall'età protostorica sino al Medioevo. Attraverso l'esposizione di quasi 2000 reperti e grazie a ricostruzioni e apparati mediatici viene narrata la storia di questi territori nel passaggio dall'età del bronzo a quella del ferro e nel periodo romano fino all'epoca alto-medioevale. Particolare riguardo viene posto alla città etrusca di Spina, che prosperò a partire dal 540 a.C.
Carissimi amici, pace e bene a tutti. Credo che vi siate accorti come da un certo periodo in qua, in modo particolare, la televisione parla di apparizioni della Madonna, ma non solo la televisione, anche la radio, la stampa, eccetera, in modo particolare concentrandosi sulle apparizioni della Madonna a Medjugorje in Jugoslavia. Chi è che non ha sentito parlare almeno qualche volta delle apparizioni della Madonna a Medjugorje? E naturalmente poi c'è chi ci crede, chi non ci crede, suscitando quindi tante discussioni e tante polemiche. Ricordatevi sempre che noi di fronte a queste cose, finché non ne parla la Chiesa, siamo liberi di crederci o di non crederci. Io stesso, io ci credo alle apparizioni della Madonna di Medjugorje, ho fatto un documentario, eccetera, e credo anche nelle apparizioni della Madonna a Oliveto Citera, su cui ho fatto un documentario e ho scritto un libro. San Paolo dice che bisogna guardare e poi giudicare, ecco, non avere un giudizio a priori. Alcuni, quando sentono parlare di apparizioni, subito dicono no, sono chiusi. Altri dicono subito sì e magari poi si ingannano. Bisogna indagare, esaminare, poi farsi un giudizio personale, aspettando ovviamente la decisione della Chiesa. Se la Madonna di Medjugorje, per chi ci crede, appare da oltre 30 anni, non so se abbiate mai sentito parlare invece delle apparizioni della Madonna nell'isola di Ischia. E io vorrei soffermarmi in questa trasmissione proprio sulle apparizioni, sulle cosiddette apparizioni della Madonna a Zaro, e ne voglio parlare con Anna Maria Baratto, alla quale do un cordiale benvenuto, e con Stefano Petrazzuolo. Buonasera. Ecco, guardatelo bene perché sarà soltanto nella prima parte della trasmissione, in quanto poi ci sarà una seconda parte in cui scomparirà e avremo la signora Liliana. La prima domanda che vorrei rivolgere a Anna Maria Baratto, che poi vi presenterò, vi farò conoscere chi è Anna Maria Baratto. La prima domanda che vorrei farle è: Anna Maria, dicevo che tutti conoscono Medjugorje. Non c'è nessuno al mondo che non abbia sentito parlare di Medjugorje, perché se ne fa tanto chiasso, in modo particolare sulla televisione. Quando i nostri telespettatori adesso hanno sentito che sono oltre 20 anni, mi pare 21 anni, che appare la Madonna a Zaro in Ischia, molti diranno: ma come? Mai sentito? Non so, si possono dare mille spiegazioni. Tu che idee ti sei fatta? Anche per me è stato così. Io sono una pellegrina di Medjugorje, la mia conversione inizia proprio nel 1986 a Medjugorje e per puro caso sono entrata in contatto con la realtà di Zaro in luglio del 2007. Quello che anche a me ha reso particolarmente strano, ecco, mi è sembrato particolarmente strano che in un luogo dove si diceva che già fossero in atto delle apparizioni dal 94, poche persone conoscevano, poche persone sapevano, e quindi anche a me ha destato un grande interesse. E quindi questo. Forse è proprio per questo che tu ti sei messo un po' a organizzare sicuramente dei pellegrinaggi. Non da subito, perché inizialmente ho voluto, proprio perché io credo nelle apparizioni di Medjugorje e credo che sia un grande faro per tutta l'umanità. E temevo che queste apparizioni volessero mettere un po' in ombra la luce di Medjugorje. Questo è il motivo per cui ho approfondito queste apparizioni. Quindi ci hai creduto subito? No, sono stata prudente, diciamo così. Ho avuto un atteggiamento di grande prudenza rispetto alle apparizioni di Zaro. Quello che ha fatto però per me la differenza da subito è stato l'incontro con Don Ciro Vespoli, il sacerdote, un ragazzo che all'età di 12 anni faceva parte del gruppo dei veggenti e che poi attraverso queste apparizioni è scaturita la sua vocazione sacerdotale, e quella sera del 27 di luglio del 2007 sono stata invitata a partecipare alla Santa Messa e celebrava appunto questo giovane sacerdote, Don Ciro Vespoli. Io sono andata molto incuriosita, però sin da subito all'inizio della messa e della celebrazione io
ho visto qualcosa e ho sentito qualcosa nel mio cuore di importante, perché vedevo un giovane uomo, un giovane sacerdote, ma che teneva una grande platea con grande autorità. E lui era molto breve in quello che diceva, ma molto efficace. Quindi questo mi ha dato, è stato già un input positivo per me. Quindi ho capito bene, lui a 12 anni era un Faceva veggente. parte del gruppo dei veggenti. Poi ha sentito la vocazione sacerdotale. E io l'ho incontrato per puro caso, perché magari, ecco, io non fitto mai una casa di vacanze, ma quell'anno il Signore ha voluto che io fittassi casa e quindi è nata questa storia. Quando ho approfondito, sono voluta essere lì personalmente di nuovo per l'apparizione il 26 di agosto del 2007, io ho sentito nel mio cuore una grande pace, una grande gioia che soltanto a Medjugorje avevo trovato, dove era nata la mia conversione. Ho sentito l'amore di Dio. E questo Comunque è stato scusa, ma importante. Don Ciro, che adesso è sacerdote, non è uno dei veggenti oggi, lo è stato nel passato. Faceva parte del gruppo dei veggenti. Adesso non vede più la Madonna adesso. Non conosco i rapporti che Don Ciro abbia. Perché in realtà può darsi che... Quello che io so è che apparteneva al gruppo dei veggenti, Sì. e da questo è nata poi la sua vocazione al sacerdozio. Ma quando i pellegrini vanno a Zaro, diciamo, Don Ciro sta sicuramente presente là, ma non è lui che vede la Madonna, sono No, due... assolutamente, sono Ce le gli descrivi un po' strumenti. queste due persone, chi sono? Sono due mamme, sono due mogli, giovani mogli. E Giovani, non è che sono, per diciamo, me sono giovani, perché io 60 sono anni. diventata vecchiettina, insomma, nel frattempo. Una è quasi quarantenne, diciamo, e l'altra avrà 45-46 anni. Quindi Per 21 me anni sono fa delle giovani donne, che avevano... anche perché quando parliamo delle cose dello spirito, per me siamo nella giovinezza. Quindi la prima volta che hanno cominciato a vedere la Madonna è quando avevano una ventina d'anni. Sicuramente parliamo di 21 anni fa, quindi erano delle giovani donne. Cosa all'epoca. fanno queste due giovani donne nella vita? Loro sono mogli e madri e vivono una vita di preghiera. Ecco, loro testimoniano con la propria vita quello che è il messaggio che la Madonna dà a ciascuno di loro da 21 anni. Le veggenti e i veggenti di Medjugorje ci hanno un po' abituato, almeno un poco, a pensare che non necessariamente chi vede la Madonna deve farsi prete o frate o suora, no? Perché difatti a Medjugorje tutte Anche le il veggenti e i matrimonio è una veggenti vocazione. si sono sposati, è vero? Un sacramento, una vocazione. E quindi, però mi pare che queste due veggenti, come si chiamano? Angela Fabiani e Simona Patalano, le attuali uniche testimoni delle apparizioni. Sento dire che anche loro all'inizio pensavano, mi appare la Madonna, forse mi devo fare suora, e invece poi hanno scelto di sposarsi, perché anche a Medjugorje la Madonna lasciava liberi, no? Sia i maschi sia le ragazze di sposarsi o entrare in seminario, o di farsi suore. In realtà poi tutti si sono sposati, perché come hai detto tu ottimamente, anche il matrimonio è un sacramento benedetto da Dio, creato da Dio. È una vocazione anche. Tornerò a te, adesso veniamo al nostro Stefano. Chi è Stefano? Chi è Stefano? Io studio medicina, sono al 4º anno e contemporaneamente ho avviato questo processo di conversione da circa un annetto e mezzo. Come purtroppo accade nella maggior parte dei cristiani, è dovuto a un periodo di grande sofferenza. Sono stato malato per circa 5-6 anni di una patologia che viene detta sindrome dell'intestino irritabile. È una patologia psicosomatica in cui si tende a somatizzare le ansie, le paure a livello gastrointestinale per via di un carattere molto sensibile, e questo mi aveva gettato in un periodo di grande disperazione, di tristezza, e tutto ciò era dovuto a un forte vuoto, un vuoto di senso che avevo dentro di me, non avevo dei riferimenti, e quindi questo mi ha portato a cercare delle strade sbagliate fino a quando non ho scelto la strada giusta, che è quella di Gesù e Maria, e loro con amore grande hanno colmato quel vuoto che avevo dentro. Mi hanno profondamente cambiato, è stato un periodo di cambiamento che comunque continua ancora adesso, di trasformazione, che è stato abbastanza faticoso, però non ho mai perso la speranza di essere
accompagnato dal Signore, non mi sono più sentito solo, senza alcun riferimento, ma mi sono sentito parte di un progetto di amore molto più grande di me. Ma E questo Stefano, mi ha dato... se mi dici questo mi togli il terreno sotto i piedi. Tu volevi fare un'altra domanda, ma non la posso fare più. La faccio lo stesso, cioè interpretando un po' il pensiero dei nostri telespettatori. Quando hanno sentito un giovane come te, bello e tanto, eccetera, Può sembrare una cosa insolita. che studia medicina, quarto anno di medicina, uno scienziato, insomma. Chissà perché si ha l'idea che gli scienziati non credono o non debbano credere. Invece ci sono tanti scienziati che ci credono. Sì. Allora la domanda, tu hai detto io mi sono trovato meravigliosamente bene, Sì. ecco, credendo Ma questo ha dato a anche forza ai miei studi, li ha rinvigoriti, perché adesso studio con un maggiore entusiasmo e una maggiore consapevolezza. Allora diciamolo a tutti i giovani come te, Sì. che hanno gli stessi problemi magari che hai tu, anche più forti, no? Sì, di Se affidarsi. noi crediamo in Dio e nella Madonna, sentiamo un Si grande possono aiuto. fare cose molto, molto più buone. Sentiamo un grande aiuto Sì. come per andare E avanti. poi magari adesso, oltre che medico del corpo, potrò essere anche un po' medico dell'anima. Per Bacco, poi non Poco, mi togliere il posto al mio poco. sacerdote perché va bene, no, guardi, chissà quante persone, chissà quanti colleghi tuoi, no, che magari dicono di non crederci, però dopo Sì, ti fanno delle domande perché il problema dei giovani è la vergogna di parlarne con gli altri. Parliamo di tutti gli argomenti possibili e immaginabili, ma parlare della preghiera, di Gesù, di Maria, è un po' difficile fra i ragazzi. Ma una domanda difficile che ti voglio fare è questa, ma perché ci credi? Io ci credo perché l'ho sentito proprio nel cuore, sono stato proprio toccato dalla grazia del Signore. Questo mi è successo in quest'ultimo anno diverse volte e anche alla prima volta che sono stato a Zaro nel bosco, io mi sono sentito proprio consolato, proprio abbracciato. Cos'è sto dalla Madonna. bosco? Bosco di Zaro, Bosco Benedetto, ad Ischia, dove ci sono le Sì? apparizioni mariane. Io sono stato la prima La volta... Madonna appare in un bosco? Sì, il Bosco Benedetto di Zaro. Io sono stato la prima volta il 26 aprile e ho conosciuto Anna Maria che mi ha parlato della possibilità di aprire un cenacolo di preghiera, perché la Madonna richiede questi cenacoli sia in famiglia che ai giovani. Io avevo dentro di me questo senso di ringraziare, questo desiderio di ringraziare il Signore per questo cambiamento, questa trasformazione, e quindi ho abbracciato insieme alla mia fidanzata Paola. Sei anche fidanzato? Sì, Beata da 11 lei. anni. Beata lei che è un fidanzato come te. Lei anche ci crede, la fidanzata? Sì, sì. Quindi frequentate la chiesa, frequentate i Sì, sacramenti? sì. Che Questo bello! è iniziato molto di più intensamente nell'ultimo anno. Prima frequentavo la chiesa, però comunque avevo comunque dei riservi, dei freni. Col Signore non bisogna agire con i freni. Hai dato Bisogna tutto, lasciarsi hai andare. dato tutto, sei felice, gli studi vanno bene, Sì. i rapporti con la fidanzata vanno bene, benissimo. i rapporti con la famiglia Benissimo. benissimo, con gli amici. Allora vale la pena, no? Vale la pena essere fedeli, credere in Dio, credere quando ne abbiamo dei motivi sufficienti, credere anche nelle apparizioni della Madonna affinché non abbiamo un motivo per dubitarne, perché Sì. io credo, in mi regolo così, no? Se uno mi dice io vedo la Madonna, io guardo in faccia, dico ma fammi vedere se sei un po' scemo oppure è una persona dritta, no? Sta sui piedi. E mi faccio un'idea già dalla persona, insomma, che mi parla. E se mi sembra una persona quotata, io per onestà ci devo credere, perché dico se mi ha detto che vede la Madonna, perché non ci devo credere. Se dice che è andata a Milano non ci credo, se dice che vede la Madonna non ci devo credere, perché no? Allora io ci credo fino a quando non ho un motivo per dubitarne. Io Questo credo fermamente nelle apparizioni mariane perché siamo in un momento, si parla tanto di crisi economica, ma la vera crisi è quella spirituale. Spirituale, bravo. La Maria è la mamma nostra, mamma di Gesù, ma anche madre nostra, e non potrebbe mai lasciarci soli e abbandonati in questo momento di difficoltà, e quindi ci viene in aiuto con i suoi messaggi, indicandoci la via. Che bello. Poi noi siamo sordi e cerchiamo altre strade. Stefano, mi dispiace che sono le ultime parole che hai detto, perché Va adesso, bene. dopo il filmato che io invito la regia di mandare in onda, cari amici, abbiamo realizzato un brevissimo filmato appunto le apparizioni della Madonna a Zaro, dove vedrete anche le due veggenti, Angela e Simona, nel momento in cui vanno in estasi e, secondo quelli che ci credono, in quei momenti stanno parlando con la Madonna, e poi leggono anche i messaggi. Pensate un po', la Madonna, per chi ci crede, appare contemporaneamente a tutte e due le veggenti, però è vestita finanche in un modo diverso e dà dei messaggi diversi, come vedremo. Allora salutiamo Stefano, perché dopo avremo Buonasera. al posto suo Liliana, mentre prega la regia di mostrarci il filmato.
nostre... O Dio, vieni a salvarci. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Dio, scendi su di noi. Grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ricordo che stiamo contemplando il mistero glorioso della nascita di Gesù. Ave o Maria, piena di grazia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Nel quinto mistero glorioso contempliamo lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù, riduttore del Tempio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, Prega per noi. Ho visto mamma, aveva un velo bianco sul capo, con la corona da regina, sulle spalle un manto rosso e un vestito verde, in vita una cintura d'oro. I suoi piedi scalzi poggiavano sul mondo. Tra le braccia aveva Gesù bambino, vestito con una tunica rossa, sul capo una corona da re, e tra le sue piccole manine stringeva un piccolo globo del mondo. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre, sia lodato. Cari figli, vengo a voi come madre di tutti i popoli, regina dei cieli e della terra. Figli miei, io sono la porta, il mezzo e non il fine. Io vengo per portarvi tutti al mio amato figlio Gesù. Egli, figli, vi ama immensamente e ha dato la sua vita per ciascuno di voi, per salvarvi. Figli miei, io vi amo, vi chiedo ancora preghiera. Figli miei, come una madre veglia sul suo neonato che dorme nella culla, così io veglio su ciascuno di voi. Ma, ahimè, figli miei, troppe volte voi non ascoltate la mia voce e fuggite lontani da me, così lontani che io non riesco più a proteggervi come vorrei. Figli miei, il Signore Dio Padre, nel suo immenso amore, vi ha creati liberi, liberi anche di non amarlo, di allontanarvi da Lui. Figli miei, vi prego, ascoltatevi, lasciatevi amare, lasciatevi cullare tra le mie braccia
Figli miei, vi amo e ancora una volta vi chiedo preghiera. Preghiera per la mia amata Chiesa, per i miei figli prediletti, che sono i più tentati e che spesso cadono, trascinando con sé tante anime. Figli miei, vi amo e sono felice di vedervi qui riuniti nel mio bosco benedetto, luogo di grandi grazie. Passo in mezzo a voi e vi accarezzo, accolgo le vostre preghiere e le pongo ai piedi di Dio Padre. Vi amo, figli. Adesso vi do la mia santa benedizione. Grazie per essere accorsi a me. Questo pomeriggio mamma si è presentata come regina e madre di tutti i popoli. Era avvolta in una luce bianchissima, era completamente vestita di bianco, i bordi del suo vestito erano dorati. La mamma aveva il mondo sotto i suoi piedi scalzi, nelle mani giunte in preghiera una lunga corona di luce del Santo Rosario. Alla destra di mamma c'era San Michele Arcangelo, era grandissimo, come un grande condottiero, aveva la spada sguainata e scintillante, la teneva ferma, puntata verso il basso, sopra l'Italia. La mamma era triste e una lacrima scendeva sul suo volto. Sia lodato Gesù Cristo. Cari figli, grazie che anche quest'oggi avete risposto a questa mia chiamata. Vi amo figli, vi amo immensamente e vedervi qui numerosi a riempire il mio bosco benedetto mi riempie il cuore di gioia. Figli miei, anche quest'oggi vengo ad implorare preghiera. Vi prego figli, pregate, apritemi i vostri cuori e fatemi entrare. Figli amatissimi, tempi duri vi attendono, ma voi non temete. Io vi sono accanto e prego e imploro misericordia per ciascuno di voi. Figli miei, vi prego di non giudicare, ma di perdonare. Il giudizio non spetta a voi, ma a Dio. Uno dei peccati più gravi è quello di pensare di non essere perdonati da Dio. Non pensate questo, figlioli. Non c'è nessun peccato così grave da non poter essere perdonato. Chiedete perdono, affidatevi al mio cuore immacolato e così vi farò passare per la sorgente d'amore che porta a mio figlio Gesù. Figlioli miei, ancora una volta vi chiedo di confessarvi e di restare davanti a mio figlio presente nel Santissimo Sacramento dell'altare almeno 10 minuti al giorno. Pregate figli, pregate per la salvezza dell'intera umanità e pregate San Michele Arcangelo che protegga l'Europa. Pregate e non temete, io vi amo e vi tengo tutti nella culla del mio cuore. Voi siete i miei bambini e io tengo a ciascuno di voi, tengo a voi come a mio figlio Gesù. Pregate ancora per la Santa Chiesa e per tutti i miei figli prescelti. Benedico tutti, in modo particolare, e benedico tutti i sacerdoti qui presenti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, cari amici, abbiamo assistito, direi con animo sospeso, all'apparizione della Madonna, per chi ci crede ovviamente, all'apparizione della Madonna a Zaro, nell'isola di Ischia, a Angela e Simona. E noi ancora abbiamo in studio sempre Anna Maria Baratto e do il benvenuto a Liliana, la quale ha qualche forte testimonianza da darci, ne parleremo dopo. Vorrei soltanto chiedere, siccome abbiamo ascoltato il messaggio, questo è uno dei messaggi, no? Ma ormai da 21 anni, quante centinaia, migliaia forse di messaggi. Sono tantissimi, però noi potremmo racchiudere, ecco, come si può, la Madonna come in ogni luogo dove appare, lei chiede la conversione. Il messaggio è un accorato appello a cambiare la nostra vita. Quindi conversione e cambiare. Cambiamento. Cambiamento, l'uomo ha intrapreso una strada che anche se è piena di luci abbaglianti e sembra apparire il bene immediato, è invece una strada di distruzione, è una strada di non amore, è una strada dove non c'è pace. Cioè molti si lasciano abbagliare da luci false, insomma. Da tante false illusioni. E la Madonna ci chiede di ritornare a Dio con un cuore semplice. La Madonna ci invita a pregare per trovare un'unione con Dio. Ma qualcuno dice, ma c'è bisogno che appare la Madonna? Sono cose che già sappiamo dal Vangelo. Sì, ma la Madonna è madre. Ai piedi della croce a lei è stata affidata l'umanità intera e non si dà pace se non vede il bene dei figli.
che i figli possano essere salvi. Questi sono tutti messaggi accorati di amore, perché la mamma ci vuole tutti salvi. E certo, cari amici in ascolto, tutti i figli sanno quello che devono fare, però la mamma, no? Un po' li assilla qualche volta. La Madonna non ci assilla perché è dolcissima. Dicono i veggenti che quando la Madonna parla è di una dolcezza unica. Sembra bussare alla porta, sembra parlare chiedendo il permesso di parlare. E poi quando ha finito di parlare dice grazie. È incredibile che la regina del cielo e della terra dica grazie a dei veggenti, a delle persone, anzi a tutte le persone che sono grazie che siete intervenute. Quindi la Madonna è contenta che noi andiamo, che noi partecipiamo. Certo, ma ancora di più vorrei dire, la Madonna non aggiunge nulla alla rivelazione. Abbiamo la Sacra Scrittura, ma ce lo ripete, ce lo lo sbriciola, perché lei sa che noi siamo in anoressia spirituale e abbiamo bisogno che lei ci sbricioli questo pane di vita. E noi possiamo, attraverso questo nutrimento costante e continuo che lei ci dona, possiamo riprendere il nostro vigore. Però Anna, scusami se dico una cosa, tu organizzi tanti pellegrinaggi e vorrei non chiedere... Tanti. Io non tanti. Soltanto il 26, ogni mese ho messo a disposizione questa giornata della mia vita ogni mese per le intenzioni della Madonna e accompagno i pellegrini. Quindi sono delle persone che ti telefonano per perché trovo essere... che se esiste una sorgente dalla quale possiamo attingere una Quindi tu sorgente di acqua pura, faciliti un po' il io cerco di compito essere di un po' andare... un traghettatore. un traghettatore. Ecco. Senti, ma qualcuno potrebbe dire sì, va bene, ma lì ci vanno quelli che già ci credono. Non è così. Non è vero che sia sempre così, anzi la Molte si maggior convertono. parte vengono anche per curiosità, però noi non possiamo mai sapere il tocco di Dio nel cuore di ognuno, che cosa può produrre. E ci sono queste cose, l'ha detto anche Stefano Ci nella sono prima tantissimi parte, frutti di che si conversione. convertono, sì. Quello che mi piace dire in poco tempo, perché Sì, è importante, certo. è importante dire che i frutti della Mamma Celeste sono sicuramente i cenacoli di preghiera. Uno dei frutti sono i cenacoli di preghiera. Lei dal 2011 ha chiesto ardentemente che si tornasse alla preghiera, che i mariti potessero pregare con le mogli, che i genitori pregassero con i figli, perché lei dice che nelle famiglie dove si prega c'è odore di Dio, c'è profumo di Dio. Abbiamo ancora qualche minuto e lo lasciamo alla nostra Liliana, la quale ha qualcosa di importante da raccontarci. Sì. Si parla spesso, no? E purtroppo se ne parla perché si parla di miracoli, è vero, di conversioni, e sono cose importanti di cui vale anche la pena parlarne, Certo, anche se bisogna. le cose più importanti, cari amici in ascolto, restano queste della conversione, della preghiera, e i miracoli e tutto il resto devono servire per aiutarci a credere e a convertirci e a pregare di più. Sono stata rapita dalla Madonna a Medjugorje, è iniziato tutto a Medjugorje. Non lo so neanche io come, mi sono trovata lì, è stato bellissimo, meraviglioso. Quindi c'è un legame anche con Liliana, con Anna, è vero? Continuo con la Madonna Medjugorje. di Zaro, mi chiama, mi spinge, io mi trovo a Zaro, non lo so come, non lo so perché. Così anche quel giorno del 26 settembre di 3 anni fa, dove io volevo andare, però avevo 1000 problemi che si risolsero in un lampo, non so come, sempre con l'aiuto della Madonna. Si risolse tutto in mattinata, io mi trovai ad andare a piedi fino al bosco benedetto della Madonna di Zaro e volevo pregare per me, poiché mi avevano diagnosticato un glaucoma all'occhio, quindi con relativa perdita della vista, un noto professore di Napoli. Però in quel luogo lì, dopo la visione niente, mi trovai in un momento di estasi, un torpore, avevo un torpore, non riuscivo a tenere gli occhi aperti e decisi di pregare per il mio amico di famiglia, tanto caro, una persona buonissima e amica, la moglie, che aveva avuto una emorragia cerebrale, quindi problemi grossi, operato, ricoverato in ospedale al Cardarelli e ormai combatteva ma non riusciva più a dare segni di vita, aveva avuto 2 arresti cardiaci, è tutto documentato, era ormai, i figli l'avevano salutato, i medici salutate papà, sarà l'ultima volta,
E io ho pregato e ho pianto per lui tanto. E ho chiesto aiuta perché lui ha bisogno ancora di guardare i suoi figli. Io in un modo o in un altro imparerò a camminare anche senza occhi con un cane, non pensavo più a me stessa ma pensavo solo a lui. Quindi come è andata a finire? È andata a finire che il giorno dopo io ho portato l'immaginetta alla moglie che ha messo sotto al lettino suo, sotto alle lenzuola, e lui ha cominciato a muovere le dita dei piedi, della mano, tra lo stupore dei medici perché ormai lui non dava più segni di vita. Invece da quel momento, perché io oltretutto prego per gli ammalati. Quindi tu generosamente, Sì, invece di sì, pregare no, per ho pregato te, per lui. hai La pregato cosa per lui bella è stata e che si è risvegliato. Sì, E a te com'è andata la cosa? A me è andata stranamente tra lo stupore del professore, l'oculista, che mi ha fatto un'ulteriore visita a ottobre, dice signora perché ha fatto quest'altro controllo, il figlio del professore? Dico perché ho un serio problema, dice ma lei non ha una vista buona, sì lo so, ma ce l'ha ottima, ottima, perché ha fatto questo controllo. Quindi Bene, allora cari amici concludiamo ringraziando Liliana di questa testimonianza, però spero in qualche prossima trasmissione di farvi conoscere anche questo amico di cui parla Liliana, però vorrei sottolineare questa cosina che ha detto, che non è una cosina, è una cosona, cioè una cosa grandissima. Lei era ammalata ma non pregò per lei, pregò per l'amico che era in coma, che ormai era spacciato. Conclusione, questo ha commosso il cuore del Padre Celeste, di Dio, che ha guarito tutte e due. Meraviglioso. Di questi casi ce ne sono tanti, cioè di persone che invece di pregare per se stesse pregano per gli altri e poi il Signore guarisce tutte e due. Rapidissimamente, avete accennato spesso a Medjugorje, ci sono dei rapporti tra i messaggi di Medjugorje, c'è una continuità, Medjugorje, Zaro, Sicuramente Fatima? l'appello è forte a ritornare alla preghiera con cuore puro, a ritornare ai sacramenti. La Madonna ci invita alla partecipazione alla messa e anche a ritrovare la grande consapevolezza di essere figli di Dio, il grande significato di essere figli di Dio, la grande dignità. E ancora la Madonna ci invita ad amare tutti, non amare solo quelli che ci amano, ma amare soprattutto quelli che non ci amano, e di perdonare. Negli ultimi tempi ci invita fortemente a pregare per l'Italia, a pregare per il Papa, a pregare per la Chiesa. Cari amici in ascolto, facciamo Laudato si, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta e governa e produce diversi frutti, con coloriti fiori ed erba. Beh, citare il cantico delle creature qui allo Specolo di Narni mi sembra giusto. San Francesco naturalmente pensava anche alla vite e al vino. Piuttosto, sai che qui è avvenuto un miracolo importante di San Francesco? Fammi pensare, non mi viene adesso. Ha trasformato l'acqua in vino. Come Gesù? Esattamente come Gesù. Frate Daniele, diciamo bene? Grazie. A proposito, Francesco non stava bene in quel periodo e questa bevanda, questo vino, lo aiutò a guarire. Del resto il vino ha sempre avuto proprietà curative fin dall'antichità e poi serviva anche per dare forza a chi doveva fare i lavori duri, tipo la peppa. Oggi il vino è soprattutto un piacere della tavola, però noi dobbiamo ricordare una cosa, la diciamo sempre ma la ripetiamo. Ci sono alcune attività che sono incompatibili col vino, come quella di mettersi alla guida. E questo è un appello che facciamo ai giovani, ma anche a chi non è più giovane, bere con responsabilità e moderazione. No, comunque qui ci troviamo in uno dei balconi di questo splendido paese, siamo nel cuore dell'Italia, nel cuore verde dell'Umbria e in questa regione il sacro e il vino sono sempre andati insieme. E noi siamo sulle strade di San Francesco e San Benedetto. Qui c'è la storia del vino, c'è la leggenda, ci sono gli Etruschi, però il vino qui è soprattutto presente
e futuro. A proposito del presente, abbiamo 45 minuti, io mi darei una mossa. E dai, andiamo allora. Arrivederci, frate Daniele. Potrebbe succedere che al momento della morte un'anima in stato di grazia non sia ancora degna di contemplare il volto dell'Altissimo. L'angelo custode la conduce allora in purgatorio, il posto della sua purificazione, dove le procura tutta l'assistenza e la consolazione in suo potere. Nel frattempo, comunque, durante il suo breve o più lungo soggiorno nel purgatorio, l'angelo custode farà spesso visita all'anima per portarle sollievo e conforto. Quando alla fine l'anima sarà libera da ogni macchia e debito di peccato, all'ordine di Maria, la regina degli angeli e dei santi, l'angelo custode volerà con essa alla Gerusalemme celeste, scortato, come canta ammirabilmente la Chiesa, dalla compagnia giubilante dei martiri e i cori degli angeli, tutti esultanti con lui, perché la corona è vinta, il prezioso sangue ha finalmente trionfato. Felici e beati saremo se, grazie alla nostra devozione e al nostro amore per il nostro compagno celeste, meritiamo di essere assistiti particolarmente da Lui nella nostra ultima ora. Egli può allora offrire per noi, al Dio della grazia, il divino sangue, il nostro riscatto e nostro passaporto per la gioia eterna nel paradiso. Lucia, stamattina abbiamo voluto fare un regalo a tutti coloro che sono a casa, a te e a Fabio, perché siamo riusciti, come vi dicevo prima, ad entrare all'interno della cappella della Santa. Insieme a noi c'è la madre abbadessa delle sorelle del Corpus Domini e dietro di noi Santa Caterina da Bologna, per voi semplicemente Caterina. La Santa. La Santa. Sì. Voi la custodite, la curate e soprattutto curate tutte quelle anime che qui vengono a pregare, ad affidarsi a lei. Sì, veramente è un dono grande poter avere Caterina qui presente con questo atteggiamento di accoglienza, come una madre, come una sorella che ascolta chi viene, e veramente, soprattutto dopo la catechesi di Papa Benedetto il 29 dicembre 2010, sono aumentati tantissimo pellegrinaggi da tutta Europa. Noi abbiamo scelto di parlare di Santa Caterina qui a Bologna, soprattutto anche dopo aver presentato il nuovo vescovo che vuole essere un vescovo a disposizione di tutti, ed è quello che fa ogni giorno Santa Caterina. Davvero un'accoglienza fraterna, una capacità di ascolto, di condivisione e di intercessione. Siamo certi che Caterina continua a proteggere la sua città, ma non solo la sua città, e continuano ad arrivare persone che ci proprio testimoniano che hanno ricevuto grazie grandi di intercessione. Voi custodite anche le ansie di una società che sta andando avanti, si sta evolvendo e che però fa affidamento ad una santa che in realtà invece ci dimostra che al di là del tempo, al di là di tutto, la fede è ciò che è più forte. Sì, nel silenzio, nell'ascolto, nella veramente accoglienza, vediamo come il dono della fede che ha vissuto Caterina, che è il dono del Vangelo, rimane proprio la forza più grande che ci è data, la forza della preghiera, la forza dell'intercessione e la forza della fiducia, di non sgomentarci anche di fronte a fatti e eventi così terribili, così forti e così inquietanti come stiamo vivendo in questi giorni. Qui a Bologna abbiamo anche vissuto delle esperienze di donne, abbiamo raccontato ieri ad esempio delle esperienze di donne che vivono nella sofferenza. Santa Caterina è stata la prima donna santa di Bologna. La prima donna santa, con una versatilità grande in tantissimi campi, veramente nello scrivere, nel poetare e nel miniare, nel cuocere il pane, anche nelle vicende più semplici, ma anche in quelle più articolate, più complesse anche del suo tempo, della sua città. È stata anche profeta
e proprio nel profetizzare il bene, l'avvento di un cammino nuovo per la Chiesa e per la famiglia francescana e per la sua città. Noi conosciamo poco la figura di Santa Caterina, ecco appunto, se non dopo la catechesi di Papa Benedetto XVI, e piano piano quello che volevamo fare oggi è anche raccontare un po' di più di questa santa al servizio di tutti. Come diceva lei, è stata una santa molto ampia su tanti punti di vista, una santa che ci ha testimoniato tanto, ma qual è invece quello che ci testimonia oggi? Ci testimonia che vivere il Vangelo è possibile, che non è una cosa elitaria, non è per pochi, non è solo per le suore di clausura, ma veramente è un dono offerto a tutti, e che questo è possibile viverlo dentro un quotidiano, dentro una realtà di cui ciascuno fa parte e ciascuno è chiamato a dare la sua parte. E Caterina è dentro il silenzio, dentro il nascondimento anche del monastero, ha vissuto però un'eco grandissima. Pensate che in soli 7 anni, venendo qui a Bologna, ha costruito quest'opera immensa che è il monastero, con tantissime figlie negli anni, nei secoli, ma anche subito dopo la sua morte, e le cronache parlano fino a 250 sorelle presenti qui in monastero. E questa è l'ultima domanda e la rivolgo a lei. Voi siete custodi di uno stile di vita, di un modo di vivere che è totalmente dedicato alla preghiera, ma soprattutto siete custodi veramente dei dolori, delle sofferenze di tutta la nostra società. Chiunque arrivi qui chiede una preghiera, chiede un'intercessione. Come si fa a vivere così tutti i giorni? Beh, senz'altro è una vocazione grande, di cui noi ci sentiamo piccole, nel senso che cresciamo anche noi ogni giorno dentro questo dono, questa vocazione. E la gioia, la forza, la luce ci viene davvero dal dono della preghiera, dall'alto, e ci viene anche dall'intercessione. Noi sentiamo Caterina non solo come un dono da custodire, ma anche come una madre che ci custodisce, come una madre che ci ha lasciato un'eredità grande, che sta portando frutto, che dentro di noi fermenta proprio come il chicco di grano, ecco, ogni giorno. Infatti quando io ho detto madre abbadessa, lei mi ha detto no, è lei la vera madre, la nostra vera madre. Sì, è vero, lo sentiamo veramente così. È Caterina qui la madre. Noi siamo figlie e sorelle e siamo sue amiche, nel senso partecipiamo di un dono talmente grande che ci supera in qualche modo. Non possiamo, cioè desideriamo offrirlo, desideriamo parlarne, poter anche proprio affidarlo, offrirlo a chi viene, perché non è per noi, non è solo per noi, è talmente grande che ci supera. Io la ringrazio, Madre Abbadessa, grazie di averci fatto veramente questo dono. Lucia, spero di avervi fatto, ecco, questo dono anche a voi che siete in studio o a casa. Ci vediamo domani da Bologna, è tutto, grazie, buona giornata. È un dono che è arrivato, Antonella, io ringrazio davvero di cuore la Madre Abbadessa che... Questa è Betania e questa è la tomba di Lazzaro. Lazzaro è quel personaggio che nel Vangelo viene risuscitato da Gesù. Ma dopo un po' di anni, Lazzaro è morto lo stesso. Questa vicenda pone profondissimi interrogativi esistenziali. Perché costruire che tanto tutto è destinato a distruggersi? Perché raccogliere che tanto tutto è destinato a cadere? Perché premere posponi alla sveglia del mattino? Che tanto te devi svegliare lo stesso! Facciamo arieggiare un po' la stanza! Perché fare la raccolta differenziata? Che tanto alla discarica mischiano tutto! Perché fare una donazione a Protera Sancta e permettergli di creare progetti di lavoro per migliaia di donne, salvandole dall'analfabetizzazione? Che tanto c'è riscaldamento globale e fra un po' finisce il mondo. No, aspetta! No!
Ogni anno milioni di pensieri disfattisti vengono barbaramente trucidati a causa delle donazioni a Protera Santa. Salva i tuoi pensieri disfattisti. Non donare a Protera Santa. Quanto noi iniziamo a ragionare, o meglio a farci avvolgere, captare dalla logica di Dio, che è la logica dell'umiliazione, la logica dell'umiltà, è la logica della povertà, i primi nemici sono proprio quelli che sono vicini a noi. Nemici nel senso che non sempre ci capiscono, che non sempre come dire, sostengono. Pensate a Francesco d'Assisi, quando ha deciso di lasciare tutto, ha deciso di vivere il Vangelo sine glossa, senza nulla di proprio. Bene, quel povero padre, Pietro di Bernardone, no? Sappiamo tutte le sofferenze che ha avuto. Bene, potremmo definirlo il primo, tra virgolette, nemico di Francesco d'Assisi, ma perché? Perché non lo capiva, non capiva la sua logica, perché lui voleva per il figlio una vita agiata, una vita piena di soddisfazioni, una vita in cui lui facesse carriera, in cui diventasse nobile, in cui diventasse un riconosciuto e valido guerriero, cioè uno che doveva contare nella società del tempo, quindi in Assisi. Invece questo figlio lascia tutto, dà ai poveri, si denuda di tutto, vuole vivere tra i ruderi, vuole vivere senza nulla di proprio. E il padre diventa il suo nemico in questo, cioè uno che non capisce, che non lo capisce, perché è difficile comprendere la logica del Vangelo. È difficile diventare poveri, farsi poveri, soprattutto per chi da ricco deve farsi povero. E quindi è anche difficile per chi ti è vicino capire che una persona che per esempio sta economicamente bene decida di lasciare tutto, di darla ai poveri, per esempio di diventare frate piuttosto che prete, piuttosto che missionario. E molte volte sono proprio i primi a non capire i genitori, i quali non lo fanno per cattiveria, ma lo fanno per un amore, diciamo, sbagliato, un amore possessivo, un amore che ti vuole a propria, come dire, secondo un modello che io ho in testa, ma poi invece noi, soprattutto quando si è cristiani, dobbiamo volere per i nostri figli e per le persone che vogliamo bene, volere ciò che Dio vuole per loro, ciò che Dio ha sempre pensato per le persone che ci sono vicine. E quindi questo ci porta a capire come quando, per esempio, in una famiglia un giovane, un figlio o una figlia decidono di entrare in seminario piuttosto che in convento, o quindi per farsi religiosi o suore, non sempre i genitori capiscono. Perché anche i genitori dovrebbero capire che semmai quella vocazione del figlio o della figlia è un modo perché loro scendano, facciano il cammino di discesa nella propria anima. Ecco che cosa si intende quando si dice che
Quando uno sceglie la via del Vangelo, la discesa dentro se stesso, la povertà, i primi nemici sono quelli della casa. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao! Samir è un piccolo pezzente, tanto misero e tapino. Vive a Betlemme, in Palestina. Non ha cibo né un letto caldo come quello dove noi ricchi riposiamo sereni. Il suo migliore amico è un topo di fogna. Si nutre esclusivamente di erbe selvatiche e uranio impoverito. Dona qualche spiccio ai bambini poverelli, prima che sia troppo tardi. Stop! Ha riso, perché ha riso? Perché ha riso? È contento perché oggi è saltato a scuola. Ah, perché li istruite? Sì, noi in Terrasanta abbiamo 6 scuole. Vabbè, comunque è troppo in carne, serve uno denutrito. No, insieme alle scuole noi abbiamo anche le mense. Uno malato ce l'abbiamo? Li stiamo curando, abbiamo vari ospedali. Servono macchie in faccia, tipo una lebbra, una scabbia, un colera. Abbiamo un bambino col disturbo dell'attenzione. Ma è una malattia da ricchi, il disturbo dell'attenzione! Maestro, sono mortificato. Ma perché stanno tutti così bene? Perché stiamo qua da 20 anni in Terrasanta. Ma io devo fare un video emozionale, come me la emozioni la gente così, come me lo impietosisci l'odontoiatra dei Parioli, come me lo ingeneri il senso di colpa nella manager milanese annoiata! Mosche in faccia, servono mosche in faccia. No, abbiamo bonificato tutte le paludi. Ma niente, le mettiamo in posta. Azione! Muovi le mani, Samir! ليش احرك ايدي؟ Scacci le mosche! ما في دبانة. Sì che ci sono, le mettiamo in montaggio! برنامج بتستعمل انا بستعمل بريمير. Muovi quelle calze di mani! Pro Terrasanta sta rendendo i bambini palestinesi felici e superficiali come i nostri. Non donare a Pro Terrasanta. Nuovo spot Pro Terrasanta, 2 macchine prima. Azione! E invece sì, donate o brucerete all'inferno. طلع هذول شو بيعملوا هيك الناس بدهم يا هيك الشغل يا بلاش. Certo, maestro. طبنا من نظرة خدني في لحظة دبنا احنا سوا حبيبي ده أجمل كلام بعيونه قالوا عن La purezza di Dio deriva dal fatto che in Lui non vi è alcun principio, è da sempre, è l'eterno presente, è infinito. La purezza degli angeli, creature finite, limitate, è derivata a un principio nel tempo anche se si evolve al di fuori del tempo umano. È una purezza libera da ogni condizionamento, da ogni legame con la materia, pur potendo attingere nell'azione la nostra materialità e corporeità. La purezza degli angeli consente loro di conoscere, amare, agire senza i condizionamenti dei sensi, delle emozioni, dei procedimenti razionali. Gli angeli sono dunque stati creati come noi anche se prima di noi. Per questo non possono essere adorati, pregati, blanditi e quant'altro competa solo a Dio. Il loro numero, pur se grande, è comunque limitato, ma nella misura in cui si apre loro la porta, l'azione degli angeli è più che sufficiente per coprire le mansioni affidate loro da Dio. Non avendo essi limite di spazio e di tempo, muovendosi con la velocità del pensiero, il numero degli angeli viene come potenziato a tutti i livelli. La qualità, a differenza del nostro modo di giudicare, prevale nel mondo angelico sul criterio della quantità. L'essere prevale sull'avere. Ma occorre altresì comprendere che non si potrebbe parlare a rigor di termini di quantità degli angeli, perché tali esseri spirituali si diversificano uno dall'altro, essendo ognuno una specie a sé, il che non significa che tra un angelo e l'altro non vi siano punti in comune o possibilità di collaborazione o di dialogo. Il rapporto che le nature angeliche hanno con la dimensione spazio-temporale ci aiuta a comprendere qualcosa della loro identità e del loro essere.
Come la mia provvidenza provvede al vostro pane quotidiano, affinché il vostro corpo resti vivo, così la mia dolcissima provvidenza provvede a che abbiate ogni giorno dei nuovi sacrifici, delle occasioni di praticare la virtù che mi domandate, affinché siate vivi, crescendo ogni giorno nella mia conoscenza e il mio amore. Pensateci quando verrà la sofferenza. Sì, sono l'Onnipotente. Il mio miracoloso aiuto vi sarebbe manifestato più spesso se voi aveste confidenza in me, senza trascurare alcun mezzo messo a vostra disposizione. Vi scoraggiate prima d'aver tentato tutto. Vi mando i mezzi naturali e solo quando li avete fedelmente esauriti potete contare sul mio intervento soprannaturale infallibile. Io però vi aiuto sempre e anzitutto nell'uso dei mezzi naturali. Pasqua è fede nelle parole ed Evangelo del corpo. È il corpo che risuscita, non l'anima. Un'anima indistruttibile non basta a dare senso alla vita eterna. È il corpo di Lazzaro che viene fuori, è sciolto, è lasciato andare, è il corpo di Gesù che manca nel sepolcro vuoto. Tutta la settimana decisiva è focalizzata attorno al corpo di Gesù. Maria di Betania unge di nardo i suoi piedi e li avvolge con i suoi capelli. Inizia così la passione, con il corpo profumato. Poi, questo è il mio corpo, prendete. Poi il corpo torturato, inchiodato, violentato dalla morte, sepolto. Poi il corpo assente nel sepolcro vuoto. E infine il corpo di Cristo trasformato a Pasqua. La risurrezione è l'Evangelo del corpo. È la buona notizia che esso non è destinato ad essere annullato, azzerato, semplicemente buttato via, bensì trasformato. Perché il corpo è il luogo in cui è detto il cuore dell'uomo. E il Verbo ha preso corpo d'uomo per poter dire l'amore di Dio. Non c'è altro mezzo. E se il cuore è abitato da Dio, lo è anche il corpo. Allora saranno finalmente i sensi divine tastiere, secondo David Maria Turod. La resurrezione è la salvezza della corporeità, del solo luogo dove ci è stato possibile dire l'amore. Tutta l'avventura umana è una vicenda chiusa tra due giardini, quello dell'Eden, all'origine, e il paradiso, termine che deriva dal medio iranico pardez, cioè giardino, all'altra riva. Un'avventura tra due giardini posta sotto il segno della bellezza e della gratuità. L'eternità, come infinita ripetizione, può perfino fare paura. Ma se essa mi appare non come durata, ma come intensità, allora mi può ancora saziare di sorprese. Noi tutti conosciamo il miracolo della prima volta. La prima volta che hai conosciuto un amico vero, il primo bacio, il primo amore, il fascino della bellezza, l'incanto di un luogo. Poi ci si abitua, le cose perdono pathos.
L'eternità è il non abituarsi, è il fascino della prima volta che si ripete sempre. Respira sempre Cristo. Prendi coscienza che il Cristo è una realtà che ti avvolge. È il tuo ambiente vitale, invisibile e necessario. Che sei immerso in Lui, che respirare è respirarlo, che amare è amarlo. In Lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. In Lui siamo e respiriamo. Dove ritrovare quel respiro? Per respirare Cristo io andrò alla ricerca della cosa più prossima a Gesù, ed è la sua parola. Farò in modo che l'Evangelo mi sia addosso, come un vento, come un profumo, come una tunica di luce. Farò in modo di camminare dentro l'Evangelo come fosse una nuvola di canto e una riserva d'aria. Farò in modo di entrarci, giorno dopo giorno, di essere quotidianamente dipendente dalla sua parola, di dare tempo e cuore alla lettura. Vi dimorerò come fosse la mia casa. Io sono la vita. Chi vive come Lui ha più vita. Non devo diminuire l'umano per far posto al divino. Al contrario, nell'intimo dell'uomo, spirituale e reale, coincidono. Fede e vita sono intrecciate indissolubilmente. La fede non è una sovrastruttura, un'aggiunta estranea alle attese della vita. Anzi, neppure la vita eterna, la vita promessa, è estranea alle promesse della vita. Il mistero di Dio, è nel cuore della vita. Nascere, amare, dubitare, credere, accogliere, perdere, gustare, illudersi, osare, morire, dare la vita. C'è una vita di terra dentro di noi e c'è una vita di cielo. Abbiamo dentro una vita come istinto di conservazione o di difesa e una come istinto di dono, come bisogno di comunione, che porta in sé il respiro di Dio, sospinta dal vento della parola nella direzione della pienezza. Bentrovati a un aggiornamento con il TG di 3B, un vero e proprio ciclone mediterraneo in questa giornata di martedì, sta interessando tutta la nostra penisola. Possiamo vedere le numerose nuvole, le nubi anche a tratti temporalesche che stanno interessando, avvolgendo l'Italia in questa grande spirale con centro depressionario attualmente sul Tirreno. Nel corso di mercoledì però si allontanerà verso la Grecia e quindi man mano abbandonerà le nostre regioni. Intanto nelle prossime ore ancora piogge, rischio nubifragi e soprattutto venti tempestosi con mareggiate. Domani
venti in attenuazione su molte zone, anche se segnaliamo il maestrale forte sul Mar di Sardegna, Tirreno meridionale, Ionio, con raffiche oltre i 50-60 km/h e mari quindi ancora molto mossi e agitati. Diamo uno sguardo però alla tendenza per giovedì, venerdì possiamo notare momentaneamente un miglioramento, anche se qualche locale piovasco sarà possibile sulle Alpi settentrionali ed il Basso Tirreno, altrove andrà meglio. Nel weekend però tra venerdì sera a sabato potrebbe giungere una nuova perturbazione atlantica con delle precipitazioni al centro-sud. Seguite questa fase tipicamente autunnale, a tratti piovosa, scaricando l'app di Trebi Meteo. «8 settembre 1855, sabato, festa della Natività della Beata Vergine Maria. La piccola Teresa Dus, di circa 10 anni, figlia di poveri contadini, si sentì rivolgere l'ordine di scendere nella dolina a tagliare un po' d'erba per le mucche. Teresa le fece osservare che era la festa della Madonna e che durante le feste non si doveva lavorare, come sosteneva il parroco durante il catechismo. La mamma non ne volle sapere e insistette perché andasse a tagliare l'erba. La piccola chinò il capo e con le lacrime agli occhi, dopo aver preso il falcetto, si avviò per il sentiero che conduceva nella dolina. Si raccomandò alla Madonna, pregandola con animo candido e fiducioso. Giunta sul prato, mentre stava per mettersi al lavoro, ancora tutta piangente, vide una luce straordinaria diffondersi attorno a sé. Alzò gli occhi ed ecco innanzi una bellissima signora che la guardava e la consolava sorridendole. Le chiese il falcetto. Poi si chinò, tagliò un po' d'erba e la esortò a portarla nella stalla rassicurandola che sarebbe bastata per tutto il giorno. Le raccomandò poi di riferire a tutti di non lavorare nei giorni di festa, ma di santificare il giorno del Signore se volevano che l'epidemia di colera finisse. Aggiunse anche la raccomandazione di non bestemmiare, di osservare i digiuni e le vigilie e di pregare con fede e amore il rosario. Alla fine le riconsegnò il falcetto e, sorridendo, scomparve. La fanciulla emozionata ripercorse il sentiero dirigendosi verso casa. Si ripropose di entrare nella stalla e fare quello che le aveva ordinato la Madonna. La mamma si meravigliò che Teresa avesse già terminato il lavoro e ancor di più che le mucche, mangiata la poca erba, restassero tranquille e sazie. La figlia si fece coraggio e riferì tutto alla mamma. Una seconda volta la Vergine apparve una domenica pomeriggio in chiesa dopo il vespro ed il rosario. La Madonna chiamò la fanciulla da presso all'altare. Teresa, presa da un po' di panico, chiese alle amiche di accompagnarla. Quando fu vicina all'altare, la Vergine le fece prima contemplare il crocifisso. La invitò a porgere in avanti la mano. Poi le impresse sul dorso una piccola croce dicendole che era il segno di suo figlio. Le disse di mostrare alla mamma il dorso della mano e a tutti coloro che erano deboli nella fede e l'avrebbero creduta. Davanti a un simile segno, la madre di Teresa rimase molto turbata e si commosse profondamente. Non credeva ai suoi occhi. Pensò che un tale prodigio non poteva rimanere nascosto e per motivi di prudenza credette opportuno di condurre la figlia dal parroco per sottoporre tutto al suo giudizio. Una terza volta le apparve in chiesa tra la gente che vide Teresa in estasi, le confidò un segreto che non rivelò mai e che conservò sino alla tomba.
In seguito alla morte dei genitori rimase sola con uno zio che si decise di portarla a Udine e affidarla a padre Luigi Scrosoppi. Teresa divenne una figlia della casa delle derelitte. Era sempre stata debole di salute, fu anche a servizio presso qualche famiglia. Una sera, mentre pregava, le apparve di nuovo la Madonna invitandola a seguire la sua vocazione, dicendole di aver fiducia e di contemplare il crocifisso. Le promise di non abbandonarla mai e le donò la facoltà di recitare l'ufficio pur essendo analfabeta. Nel 1864 fu ammessa tra le aspiranti della congregazione. 3 anni dopo entrò in noviziato. Nel 1868 abbracciò i voti solenni assumendo il nome di Suor Osanna Maria, impostole dallo stesso padre Luigi. Durante il periodo della sua vita religiosa fu per un certo tempo a Cormons presso il santuario dedicato a Maria Rosa Mistica. Suor Maria Osanna ebbe l'incarico di sorvegliare le fanciulle durante la ricreazione. Qui per ordine di padre Luigi aveva sempre cura di tener ben coperta con la manica dell'abito la croce impressa sulla mano. Egli chiedeva alle suore umiltà e carità e la stessa Suor Maria Osanna non cedette mai alla curiosità delle ragazze con cui aveva a che fare. In seguito all'aggravarsi delle sue condizioni di salute, Suor Maria Osanna fu mandata ad Orzano, un piccolo paese di campagna a pochi chilometri da Udine. Padre Luigi Scrosoppi amava molto questo luogo e veniva spesso a far visita alle sorelle. Anche qui Suor Maria Osanna ebbe il compito di sorvegliare le fanciulle durante la ricreazione. Il tempo qui, secondo la volontà del fondatore, veniva riempito dalla preghiera e dal lavoro. Anche qui esistono testimonianze dei racconti su Teresa ascoltati dalle madri più anziane. Suor Osanna passò gli ultimi mesi della sua vita a Udine, nell'infermeria delle suore. Dalla relazione fatta dalle suore che l'assistevano, riportata sui cenni biografici, risulta che durante la lunga e dolorosa malattia era immersa nella preghiera. Padre Luigi veniva spesso a confortarla. Spirò il 17 agosto del 1870. La sua salma riposa attualmente nel cimitero di Udine insieme alle altre consorelle. Tutta la popolazione locale di Porzus conservò e tramandò fedelmente il ricordo di tale evento prodigioso, anche se le notizie rimasero sempre in un ambito ristretto. Dopo i fatti la gente cominciò ad osservare per vari anni che nel prato della Dolina, dove era venuta la prima apparizione, c'era uno spiazzo sempre fiorito, mentre d'inverno, dopo le nevicate, la neve si scioglieva prima che all'intorno. Nel 1885 la popolazione decise di costruire una piccola cappella per ricordare l'evento. I fedeli fecero dipingere una tela con la scena dell'apparizione ed il messaggio della Vergine. In questa chiesetta ogni domenica pomeriggio la popolazione si radunava per celebrare il rosario. Padre Luigi Scrosoppi ha voluto custodire il segreto di Suor Osanna secondo il suo stile di nascondimento. Esistono periodi della nostra vita dove nulla va come speriamo. Il lavoro finisce, va male, lo studio, le relazioni, i matrimoni, i rapporti con i figli, tutto è difficile, pieno di problemi e sembra che tutto quello che facciamo, iniziamo, non riesce ad andare avanti. Il nastro della nostra vita è pieno di nodi piccoli e grandi, ma non dobbiamo disperare. La Vergine Maria li scioglierà tutti. Chiedendo perdono per i nostri peccati, iniziamo questa preghiera e recitiamola almeno per 3 giorni, o 9 come una novena, o almeno 30 giorni come un grande fioretto, se il nodo è tanto grande. Ad ogni nodo sciolto, perché la Vergine Maria li scioglierà uno ad uno, iniziamola di nuovo.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Santa Maria, piena della presenza di Dio nostro Signore, durante i giorni della tua vita accettasti con tanta umiltà la volontà del Padre Celeste e il maligno non fu capace di impigliarti con la sua confusione. Già con Gesù intercedesti per le difficoltà di ogni tuo figlio. Con tanta semplicità e pazienza mi hai dato l'esempio di come sciogliere la matassa della mia vita. Poi rimani per sempre come madre mia. Rimetti tutto in ordine e rendi più chiari i legami che mi legano al Signore. Santa Maria, Madre di Dio e Madre mia, tu che con cuore materno sciogli i nodi che ostacolano la mia vita e il mio cammino, ti prego, liberami dalla schiavitù e dalla confusione con i quali mi molesta il nemico. Per la tua grazia, per la tua intercessione e con il tuo esempio, liberami da tutti i mali, o Signora mia, e sciogli i nodi che mi impediscono di avvicinarmi a Dio, affinché, libero da ogni inganno, io cerchi il Padre Celeste in tutte le cose che faccio e che dico, e io possa presentare la mia vita e le mie decisioni, servendolo con amore attraverso chi mi sta accanto. Santissima Vergine, tu che sei colei che scioglie i nodi, ti prego in questo giorno per questa intenzione speciale che tanta inquietudine ha portato nella mia vita. Racconta il tuo problema e la tua necessità alla Madonna che scioglie i nodi e chiedile il suo miracoloso aiuto affinché il tuo nodo sia sciolto presto. Santissima Vergine Maria, sciogli i nodi delle mie paure e timori che mi bloccano e mi impediscono di vivere serenamente, affinché io sia finalmente libero da insicurezze, timidezze e isolamento, e fa che la mia vita abbia la serenità e la felicità che tanto desidero. Vergine di pace, sciogli i nodi dell'ira, dell'aggressività e della violenza. Aiutami ad avere il controllo delle mie emozioni e frustrazioni e correggimi con amore per essere una persona sensata e riflessiva. Dammi la pace e la tranquillità di cui ho bisogno. Cara Madre, concedimi la tua compagnia in ogni momento e il tuo amore rimanga in me, in tutto quello che realizzerò in questo giorno. Aiutami inoltre a perdonare tutte le offese che ricevo ogni giorno, anche dalle persone della mia famiglia, e perdonami tutto il male e le cattive azioni che io consapevolmente o inconsapevolmente ho commesso. Immacolata Vergine Maria che scioglie i nodi, intercedi per me davanti al Signore, affinché benedica la mia vita e il mio lavoro di ogni giorno, che sia a Lui gradito e dia frutti in abbondanza e renda il mio cuore buono per aiutare chi si trova nel bisogno. Dolce cuore di Maria, sciogli i nodi delle infermità, preoccupazioni e angustie che potrebbero presentarsi. Allontana pericoli e incidenti, sana il mio corpo e la mia mente
perché godendo di buona salute io possa lodarti con allegria. Vergine amorosa, sciogli in me tutti i sentimenti cattivi, disamore, indifferenza e ingiustizia, e io inizio a donare amore e allegria a chiunque tu vorrai mettere sulla mia strada. È per questo che ricorro a te, Maria, Madre mia. Liberami e togli i nodi che mi impediscono di essere felice, di avvicinarmi a te e a tuo Figlio. La mia preghiera trasformi il mio cuore e lo renda come tu lo vuoi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Maria, che scioglie i nodi, prega per me. Se questo brano non riesce a farci interiormente vibrare di commozione, lo abbiamo letto superficialmente. La solitudine di Cristo è davvero impressionante. Gesù, l'uomo Dio innocente appeso alla croce in quel modo così crudele, deriso da molti e persino da un malfattore agonizzante nella sua stessa condizione, perdona colui che gli chiede di ricordarsi di lui e lo accoglie in paradiso. Gesù è davvero il Re dell'universo, titolo meritato pienamente,
perché Egli ha pagato di persona con i Suoi immensi patimenti tutte le nostre mancanze. Piangiamo interiormente per entrare in sintonia con colui mediante il quale tutto esiste, ma non è stato compreso nemmeno da noi. Quel malfattore pentito sulla croce del Calvario, accanto a Gesù, rappresenta tutti noi sulla croce dell'esistenza terrena. I nostri peccati hanno meritato la punizione, ma Lui fino all'ultimo parla di paradiso e gli basta solo un nostro cenno di pentimento per farci entrare. Piangiamo e gioiamo contemporaneamente perché Egli ci ha salvati per l'eternità. Su quella croce l'umano ed il divino si riconciliano spalancandoci le porte del paradiso. In diretta trasmettiamo la preghiera nel mese dedicato a tutti i fedeli defunti. Conduce la preghiera Fra Giovanni, aiutato dalla Gioventù Francescana. Carissimi fratelli e sorelle, preghiamo la preghiera dei defunti di oggi, 22 novembre 2022. La preghiera di oggi, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti i nostri cari defunti, per le anime del purgatorio e per le famiglie Fede e Taibi, in particolare per Suor Gioconda e Suor Giuseppina. Preghiera quotidiana in suffragio dei nostri cari defunti, condotta da Fra Giovanni e dalla Gioventù Francescana. Carissimi fratelli e sorelle, iniziamo la preghiera quotidiana per i nostri cari defunti che ricordiamo oggi. Preghiamo affinché il Signore possa accogliere tutti questi nostri fratelli tra le sue braccia. Vi offriamo, o Eterno Padre, Padre delle misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per le anime del purgatorio, il sangue preziosissimo uscito dal piede sinistro di Gesù vostro Figlio, nostro Salvatore, e il dolore di Maria, sua Madre amatissima, presente al Calvario. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua. Riposate in pace. Amen. Vi offriamo, o Eterno Padre, Padre delle misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per le anime del purgatorio, il sangue preziosissimo uscito dal piede destro di Gesù vostro Figlio, nostro Salvatore, e il dolore di Maria, sua Madre affettuosissima, presente al Calvario. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Vi offriamo, Eterno Padre, Padre delle misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per le anime del purgatorio, il sangue preziosissimo uscito dalla mano sinistra di Gesù vostro Figlio e il dolore di Maria, sua Madre dolcissima, spettatrice e addolorata sul Calvario. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen.
Vi offriamo, o Eterno Padre, Padre delle misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per tutte le anime del purgatorio, il sangue preziosissimo uscito dalla mano destra piagata di Gesù vostro Figlio, nostro Salvatore, e il dolore di Maria, sua Madre dilettissima, spettatrice addolorata sul Calvario. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Vi offriamo, Eterno Padre, Padre delle misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per tutte le anime del purgatorio, il sangue preziosissimo e l'acqua uscita dall'aperto costato di Gesù vostro Figlio, nostro Salvatore, e il dolore di Maria, sua Madre amorosissima, presente sul Calvario nel momento di questa apertura. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi ringrazio per aver pregato con me per i defunti di queste famiglie che oggi ricordiamo. Auguro a tutti voi fratelli e sorelle di trascorrere una buona e santa giornata. Pace e bene, Ave Maria. Dio vi benedica tutti. Laudetur Jesus Christus. Ragazzi, siamo all'inaugurazione di Radiodiffusione Europea. E vai! Anche le telecamere, giustamente. Giustamente. Abbiamo parlato della radiovisione. Nel 2018 una cosa impossibile, ragazzi. Il Revox. Il Revox micidiale, bisogna riprendere una pietra miliare del registratore. Un Revox, una radio analogica nel 2018, incredibile. Le cassette, no, non è possibile. Ragazzi, io sto vedendo delle cose impressionanti qua. Un meraviglioso sintonizzatore analogico. E questi sono, ecco, per chi non li conoscesse ancora, questi sono i famosi dischi. Aspetta, ma il bello è qui. Adesso te la detto in diretta, aspetta. Questi sono i dischi. Aspetta. No. E la canzone, guarda, la faccio subito. Allora, oggi c'è di tutto e di più, sentirete qualsiasi cosa. È arrivato Maurizio direttamente, abbiamo la televisione adesso. Ciao, no, adesso devi venire a raccontare. Ciao ragazzi a tutti. Ciao. Ecco, dopo però parleremo un po' del tuo passato e anche del presente, perché ma dopo andiamo in TV? Sì, è su Era TV questo. Andiamo in TV, benissimo, dopo vi sapremo dire dove, come, quando e perché. Allora invece io saluto un caro amico, anche se non so se vedi il disco, ci sentiamo volentieri perché ci sono impressionante l'ascolto questi anni per delle dirette molto importanti per quanto riguarda il basket. Sappiamo che Trieste in questo periodo sta andando alla grande, ci sono grandi attese ovviamente per il basket. Matteo Contessa è uno dei grandi protagonisti sicuramente delle domeniche, quando si tratta di commentare, di dare giudizi credo importanti. Giornalista è con me oggi, è venuto a trovarci e vedo un po' così spaesato. No, beh, è una novità assoluta. Intanto in bocca al lupo e buon lavoro, perché è una cosa proprio veramente che ho saputo da pochissimo. Però è molto bello. Oltretutto vedo qua il mitico Revox a mia sinistra che mi fa ricordare quando nell'età della pietra anch'io in un'altra città lavoravo nelle radio e avevo il mitico Revox che partiva da mezzanotte in una doppia bobina da 4 ore reversibile per andare di notte fino a mezzanotte. Raccontami che radio e che città? Si chiamava, allora ero a Pescara, si chiamava Radio 7 giorni 7, avevamo questa radio che faceva musica ma anche informazione. Io lavoravo lì, facevo un po' di informazione, un po' mi divertivo a fare programmi di musica. A mezzanotte finivamo, fino alle 8 di mattina c'era il Revox e ci aiutava. Ecco, poi abbiamo un bel pacco, mi dispiace, puoi far vedere magari in telecamera. Ecco, abbiamo un bel pacco di 45 giri presi dai jukebox. Sì.
che Maurizio ha deciso questa sera di lavare in diretta. Naturalmente sono quelli in jukebox modello lato A, cantante X, lato B, cantante Y. Sono quelli che avevamo anche noi a jukebox. Lato A, Lucio Battisti, Ricky Gianco. Preso e saccheggiato come dei jukebox dell'epoca. E Maurizio si esibirà e lo faremo, li riprenderemo anche. Ma sono anche quelli con la signorina che presenta prima? Non lo so, c'è da quello. Perché capire come possiamo andare avanti e come dare il meglio a chi ci ascolta, a un target molto preciso e settoriale che è quello dell'ascolto in onda media, e vedo che ci sono dei feedback sempre maggiori e persone addirittura che mi fermano per strada, chiedono informazioni, entusiaste di questo progetto. C'è molta curiosità. C'è curiosità, ma c'è anche fidelizzazione. Questo è importante perché avere persone che ti ascoltano ogni giorno e con continuità. No, va detta questa cosa. Sembrava che il traguardo fosse ancora molto lontano, invece. Va detta questa cosa. Abbiamo un mese e mezzo fa, era un mese e mezzo fa, ci siamo mangiati la pizza in mezzo a un magazzino totale. Era una cosa devastante. Guardavamo e dicevamo no, qui non può venire fuori lo studio da qua. E invece. Tra l'altro il bello è che mancava anche una sedia, quindi ci mancava soltanto fare il gioco della sedia. C'era il gioco della sedia. Questo per capire subito lo spirito che anima questa radio, no? Ma è giusto che sia così. Ecco, benvenuto. Ciao a tutti. Come va? Tutto bene? Come mai Onda su Onda? Perché tu lavori con le onde? Beh, lavoravo un po' con le onde, adesso lavoro ancora con le onde, sulle onde della radiofrequenza. Nella radiofrequenza. Sì. Adesso. Allora, io prima di proseguire andiamo al gran finale, volevo salutare Roberto Furlan, che dice: cari amici vicini e lontani in onda media da Trieste a 1584 kHz, c'è una bella radio da ascoltare, complimenti ai suoi animatori, speakers e DJ, si ascolta volentieri con piacere. Poi salutiamo ancora Roberto Scaglione che avevamo con noi prima in collegamento, ribadisce quando ci ha raccontato: sono veramente orgoglioso di fare parte di questa famiglia, oggi è un giorno di festa, sono sicuro che si farà sempre meglio giorno dopo giorno, complimenti davvero Maurizio Graziano, tutta la squadra. Quindi i due Roberti ci hanno mandato a salutare. Allora, adesso invece c'è Maurizio Castelli che finalmente ha preso i ferri del mestiere e adesso mi viene da ridere. Se sei sicuro che funziona, io tolgo questa musica e quella entra, vediamo un po'. Sì, qualcosa sta succedendo, sento della musica, sento qualcosa, mi fa piacere. Quindi praticamente cosa mi fai? Un DJ set? Sentite un po' cosa ha tirato fuori. Risvegliamo il bambino che è in noi, come si suol dire, per il gran finale, una serie di marocche made in Maurizio, ecco, tipo questa, e così crolla veramente il mito di Free Radio questa sera. La vera contemplazione è l'opera di un amore che trascende ogni soddisfazione ed ogni esperienza per riposare nella notte della fede pura e nuda. Questa fede ci porta così vicini a Dio che si può dire lo tocchi e lo afferri quale Egli è, anche se nelle tenebre. Effetto di questo contatto è spesso una pace profonda che trabocca nelle facoltà inferiori dell'anima e costituisce così un'esperienza. Pure questa esperienza o senso di pace resta sempre un accidente della contemplazione e l'assenza di questo senso non significa quindi che il nostro contatto con Dio sia cessato. Legarsi a questa esperienza di pace significa minacciare la vera, essenziale e vitale unione della nostra anima con Dio, al di sopra del senso e dell'esperienza,
nella tenebra di un amore puro e perfetto. Per quanto possa essere un segno della nostra unione con Dio, questo senso di pace rimane soltanto un segno, un accidente. La sostanza dell'unione non è necessariamente vincolata a tale senso e qualche volta, quando non abbiamo in noi senso di pace o della presenza di Dio, Egli è più veramente presente in noi di quanto non lo sia mai stato prima. Se attribuiremo troppa importanza a questi accidenti, correremo il rischio di perdere ciò che è essenziale, cioè la perfetta accettazione della volontà di Dio, quali che possano essere i nostri sentimenti. Ma se credo che la cosa più importante della mia vita sia un senso di pace interiore, sarò sempre più turbato quando mi accorgerò di non provarlo. E poiché non posso produrre in me questo stato ogni volta che lo voglio, il turbamento aumenterà con il fallire dei miei sforzi. Alla fine perderò la pazienza e rifiuterò di accettare questa situazione che sfugge al mio controllo, e così perderò l'unica realtà che importa, cioè l'unione alla volontà di Dio, senza di cui la vera pace è assolutamente impossibile. La chiesa di Santa Maria Maggiore è legata alla prima presenza della Compagnia di Gesù a Trieste. I padri gesuiti giunsero nella città nel 1619 e si inserirono nella vita della chiesa locale in un momento religiosamente molto delicato per l'influenza in questa terra della riforma protestante. La chiesa di Santa Maria Maggiore è detta popolarmente dei Gesuiti per ricordare la sua origine. È un esemplare unico di stile barocco tra le chiese locali, sia per la ricchezza d'arte che per storia cittadina, ed è uno degli edifici sacri più importanti di Trieste. La chiesa di Santa Maria Maggiore è da tempo per devozione popolare un importante simbolo della fede dei triesti. La ricorrenza della Madonna della Salute del 21 novembre è collegata alla grave epidemia di colera del 1849 che colpì Trieste e il Veneto. Dalla via del Teatro Romano bisogna salire per una scalinata impegnativa prima di giungere ai piedi della chiesa. Mentre si percorrono le scale, inizia il declivio del Colle di San Giusto. La monumentale e maestosa facciata appartiene al più scenografico stile barocco. Si può comprendere e valutare pienamente il valore degli effetti prospettici della facciata, ponendosi agli angoli della terrazza sagrato con una visione dal basso verso l'alto. La facciata sorgeva maestosa fra le piccole case del borgo, che si estendeva nel Seicento lungo il declivio del colle. Entrando all'interno della chiesa, colpisce subito al colpo d'occhio del visitatore la cupola con i fasci di luce. Ecco la piantina della chiesa e la posizione della cupola. La cupola ottagonale emisferica, posta all'incrocio della navata centrale del transetto, innalzata appena nel 1816-1817 da Giovanni Righetti, modificandone il progetto iniziale, presenta una terminazione a lanterna
e una decorazione a rosette entro cassettoncini ottagonali. In fondo si vede l'altare maggiore dedicato all'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, eretto fra il 1672 e il 1715-1717, posto in mezzo all'arcone nel 1838. È arricchito da 4 statue di santi gesuiti e da 2 angeli in preghiera, probabile opera di scultura veneta fra il XVII e XVIII secolo secondo i modi dei Bonazza. L'attuale abside a forma cicloide, che sostituisce la precedente rettangolare affrescata dal gesuita Antonio Verles nel 1753, presenta un grande affresco a tempera del 1840 con l'apoteosi dell'Immacolata del muranese Sebastiano Santi. La vasca del fonte battesimale è impostata su un basamento poligonale a rocchio scanalato della seconda metà del XVIII secolo. La volta a crociera presenta dipinti di produzione accademica veneziana del XIX secolo, con personaggi del Nuovo Testamento, Gesù e San Giovannino, San Giovanni Battista, Battesimo di Gesù, Cristo in preghiera. Sulla cima compare una statuetta del Battista. L'altare dell'Angelo Custode o dell'Arcangelo Raffaele venne donato alla chiesa dalla nobile famiglia triestina De Calò. Esso riprende modelli 6-700eschi diffusi in area veneto provinciale. La nicchia che si apre dopo l'altare dell'Angelo Custode è dedicata alla Madonna di Lourdes ed è stata realizzata nel 1926. L'altare di Sant'Ignazio di Loyola fu fatto erigere, secondo la tradizione storiografica ottocentesca, dalla nobile famiglia triestina Conti nell'anno 1689. In fondo alla navata di sinistra si giunge alla Cappella del Crocefisso e Altare della Buona Morte. Dono del vescovo Giovanni Francesco Muller, risale al 1713 circa. L'altare presenta decorazioni in marmo. Ora si percorre la navata di destra. L'altare dedicato alla Madonna delle Grazie, consacrato dal vescovo Bartolomeo Legat, venne donato alla chiesa di Santa Maria Maggiore nel 1853 dal barone Pasquale Revoltella in memoria della madre Domenica. Nella seconda campata della navata destra sorge l'altare dedicato ai Santi Martiri Triestini, donato dalla famiglia nobile triestina degli Argento, costruito fra il 1697 e il 1719. Proseguendo avanti si trova l'altare di San Francesco Saverio, fatto erigere nel 1665-1670 dalla contessa Beatrice Dornberg, alla morte del marito Niccolò Petazzi.
Più avanti ancora, in fondo alla navata, si trova l'altare della Madonna della Salute, donato nel 1693 dal vescovo Giovanni Francesco Müller. In alto è collocato il quadro della Vergine, dono nel 1841 di Domenico Rossetti, e attribuito a Giovanni Battista Salvi, detto il Sassoferrato, o alla sua scuola. Questa chiesa contiene moltissime altre opere artistiche di inestimabile valore, statue, pale, dipinti e sculture marmoree. Sono da visitare anche i sotterranei dei Gesuiti. Questi ambienti si trovano sotto la chiesa che si eleva in pieno centro storico accanto al celebre collegio gesuitico, divenuto successivamente carcere criminale austriaco e carcere femminile italiano, e i sotterranei ad essi legati, che hanno attirato da sempre l'attenzione di studiosi d'arte e appassionati del mistero. Questi affascinanti ambienti sono visitabili in tutta sicurezza grazie all'interessamento della parrocchia di Santa Maria Maggiore che, assieme ai volontari della sezione di speleologia urbana della SAS, li ha aperti al pubblico. Il 21 novembre 2011, in occasione della festa della Madonna della Salute, l'arcivescovo Giampaolo Crepaldi ha proclamato Santa Maria Maggiore santuario diocesano. Quando la peste ha seminato morte e disperazione in queste terre, la nostra gente si è rivolta a Maria, Madonna della Salute. La peste è cessata e la vita ha ripreso. In tante difficoltà quotidiane, tanti tra noi vengono a supplicare la Madonna della Salute, certi di essere ascoltati. Eccoci qui oggi. Una nuova peste ci colpisce, il coronavirus. Eccoci qui a invocare Maria, la sua materna intercessione, per sostenere tutti quelli che lottano contro questo male, per essere forti noi tutti in questo tempo difficile, per essere liberati da questa epidemia e ritrovare salute e serenità. La supplica verrà fatta a nome di tutti noi dal decano Don Paolo Zuttion. Immacolata Vergine bella di nostra vita, tu sei la stella fra le tempeste, ne guida il cuore di chi ti chiama, stella d'amore. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro,
di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ora, o Madre, ti invochiamo. Adesso non possiamo neanche andare a messa e spesso siamo disorientati, perché il Papa, i Vescovi e in particolare il Vescovo Carlo sappiano guidarci con fede e lungimiranza e che noi li seguiamo di buon grado. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vediamo tutta la difficoltà che anche i nostri politici hanno per prendere delle decisioni e possiamo capire che non sia per niente facile. Per tutte le autorità che a vari livelli devono decidere perché siano sagge e all'altezza della situazione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Oggi molti temono per il lavoro, perché si possa continuare o ritornare a lavorare in sicurezza e serenità. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Adesso che dobbiamo stare a casa, alcuni non sanno starci, nascono tensioni, dissidi in famiglia, perché ci armiamo di santa pazienza, di comprensione, accettando positivamente questa situazione per riscoprirci e ritessere le nostre relazioni. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il personale sanitario, medici, infermieri, è in grande difficoltà. Ce ne sono tanti veramente bravi. Proteggili dal contagio, da loro forza, competenza e lucidità nel curare. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Questa malattia ci mette paura. Non c'è per ora una medicina giusta, perché i ricercatori la trovino quanto prima. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Vediamo cosa devono fare in questo tempo le forze dell'ordine e di pronto intervento, poliziotti, carabinieri, vigili, pompieri, eccetera. Quante difficoltà! Veglia su di loro e accompagna la loro azione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. La vita è difficile per alcuni per varie ragioni, come la povertà o la vecchiaia. Per i volontari che li assistono, perché lo facciano con generosità e amore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quanti si sono già ammalati? Quanti soffrono nel loro corpo? Quanti soffrono perché soli in casa o isolati dagli altri? Perché ritrovino la salute e l'affetto dei loro cari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Alcuni non ce la fanno più, sono in agonia, perché non abbiano a soffrire troppo e vivano con fede questo passaggio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Alcuni non ce l'hanno fatta e sono morti, perché trovino il riposo in cui hanno creduto e sperato. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madonna della salute, tu che sostieni i deboli e consoli gli afflitti, proteggi chi ti invoca con fede e allontana le calamità. Vergine Santa, non dimenticare gli angosciati della terra, volgi il tuo sguardo di bontà su quanti sono provati dal dolore, su quanti lottano per sopravvivere. Soccorri quanti vivono la separazione, quanti soffrono la solitudine del cuore. O Madre misericordiosa, tu che sei già intervenuta per le nostre genti, vincendo il male della peste, vieni anche oggi in nostro aiuto per liberarci da questa epidemia e per vincere il male dell'indifferenza, delle ingiustizie, della esasperata conflittualità, dell'illusione di poter vivere senza Dio. Vergine sapiente, risveglia le energie sane della nostra gente, consiglia chi ha responsabilità pubbliche, ravviva l'unione delle famiglie, donaci lo spirito dell'ascolto e del dialogo, rendici attenti alle necessità dei sofferenti,
dei poveri e degli emarginati, aiuto dei cristiani, sorreggi coloro che vacillano nella loro fede, illumina coloro che dubitano, consola coloro che piangono, ascolta coloro che pregano. Per tutti ottieni la speranza e la pace. Madre di Cristo, intercedi per noi presso il tuo Figlio, perché perdoni le nostre infedeltà, allontani ogni discordia e desti in noi la gioia di amarci come fratelli. O Madre di salvezza, fa che tutti conoscano l'unico e vero Salvatore, Gesù Cristo Signore. Fa che nel mondo intero regni la pace, nella verità, nella giustizia, nella libertà e nell'amore. Madonna della salute, prega per noi e fa che nella nostra vita imitiamo sempre Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Amen. Amen. E per intercessione di Maria, Madonna della salute, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos converte. Et Iesum benedicum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
qui è di Monaldo. Santa Rita. E quel quadro è la Madonna della Salute, ma non si vede. O Vergine Maria, nostra Madre Santissima, il Dio ti ha colmata di doni ineffabili e lo Spirito Santo ti ha rivestita di grazia sovrabbondante. Tu sei colei che guida i nostri passi verso tuo Figlio, come la luna accompagna i pellegrini notturni verso la meta luminosa. Come la luna che tutto riceve dal sole e non trattiene per sé alcun raggio, così tu fai per noi, perché ci doni tutta te stessa, i tuoi poveri figli peccatori, distribuisci le grazie che ricevi affinché si convertano alla luce divina. Intercedi per noi, Madre Celeste, affinché possiamo ricevere la salute del corpo e dell'anima, in modo da glorificare e riconoscenti la Santissima Trinità. Tu sei la Madre Celeste di ognuno di noi. Facci comprendere quanto ci ama il tuo cuore immacolato, quanto sei realmente sollecita nelle nostre necessità corporali e spirituali e quanto desideri che un giorno tutti noi possiamo godere insieme a te l'eterna beatitudine che ora ti ammanta di splendore. Grazie Vergine Madre, siamo sicuri che ci esaudisci sempre, perché non dimentichi mai i tuoi figli che cercano la luce della fede, della speranza e della carità. Amen. Bentrovati su Tele4, siamo sulla scalinata prospiciente al santuario di Santa Maria Maggiore, una delle chiese storiche di Trieste. Pensate, la prima pietra fu posata ben nel 1627. Accanto a me c'è padre Alessandro, con cui faremo questo viaggio alla scoperta di questa chiesa che insomma è storica ma anche nel cuore dei triestini. Beh, credo assolutamente di sì, vista anche l'importanza per la popolazione di Trieste, ecco, della Madonna della Salute, che è stata portata poi in processione manorifica proprio in questa chiesa per ringraziare, ecco, della liberazione dal morbo del colera. Per cui questa bellissima chiesa, questo bellissimo complesso è creato per l'appunto nel XVII secolo e che è stato creato proprio grazie, ecco, a questa scienza, ecco, dei Gesuiti, per cui ecco, un grande onore a loro proprio per questa grande costruzione, per questo grande edificio di culto che sono stati capaci di creare. Allora, padre Alessandro, se d'accordo ci incamminiamo in chiesa per la scoperta anche delle bellezze architettoniche che conserva. Certamente, ecco, insieme adesso ci incamminiamo per visitare, ecco, la Santa Chiesa di Santa Maria Maggiore. Andiamo.
Grazie Padre Alessandro, siamo entrati quindi all'interno del santuario di cui parlavamo qualche istante fa, abbiamo risalito la scalinata e la prima cosa che ci coglie lo sguardo è la vastità, l'immensità di questa chiesa e subito l'altare dedicato alla Sacra Vergine. Eh sì, e in effetti questa chiesa è veramente maestosa, poi oggi, proprio oggi, comincia la novena della Madonna della Salute, per cui ecco, il quadro è stato spostato dalla sua cappella, ecco il centro dell'altare dove verrà venerata da tutti i triestini. Ecco, qui abbiamo un'altra statua di Madonna con bambino, oggetto di una donazione, dove c'è, diciamo così, un rito, una tradizione da parte dei triestini di accendere le candele quale offerta. Sì, questa è una Madonna bellissima, una Madonna scultorea che è stata offerta da una famiglia triestina. Ecco, la cosa importante è che da questa immagine tra poche settimane verrà cavata una nuova immagine in piccolo, identica della medesima, che sarà poi possiamo dire tra virgolette usata per essere portata a tutte le famiglie di Trieste che la desidereranno onorare, per cui ci sarà proprio questa iniziativa di fare una riproduzione dell'immagine di questa bellissima statua per poi portarla a tutte le famiglie di Trieste che lo desidereranno. Proseguiamo il nostro percorso all'interno degli spazi del santuario di Santa Maria Maggiore con Padre Alessandro. Stiamo camminando verso l'altare, quello che è l'opera d'arte centrale di questa chiesa. Cosa possiamo dire appunto dal punto di vista, diciamo così, più artistico? Credo che basti guardarlo, questo altare, per coglierne la maestosità e la bellezza. Questo è un altare che è stato cominciato nel XVII secolo, finito poi nel XVIII, ed è veramente caratteristico perché è ornato di marmi preziosi e poi tutte le statue dei santi gesuiti. Bellissima poi la porta tutta ricoperta d'oro del tabernacolo. E poi quello che si è cercato di riprodurre dopo la riforma liturgica del Concilio Vaticano II è questa continuità tra il nuovo altare, un misto di marmo e legno, fatto tutto ad Ortisei, in Val Gardena, per dare ancora più risalto alla preziosità di tutto il complesso. Qui si celebra una festa, diciamo così, una celebrazione religiosa molto molto importante per Trieste, che è la Madonna della Salute. Qual è il significato per i fedeli di questo momento che arriva il 21 novembre, se non sbaglio? Credo che il significato più importante sia quello, innanzitutto della salute dell'anima, quindi della salute spirituale, che fa poi perfetta unità con quella del corpo. E chiaramente la Madonna, per tutti i devoti della città di Trieste, certamente si prende particolarmente cura di queste due peculiarità che esprimono la persona umana, e sicuramente in questo giorno di grazia, in questo tempo della novena e poi in particolare il 21 novembre, ma certamente allargirà delle nuove grazie a tutti i triestini. Allora, noi adesso ci spostiamo dalla chiesa di Santa Maria Maggiore ai sotterranei dei Gesuiti, che sono proprio qui, sotto i nostri piedi, e tra poco li andremo a scoprire. Ecco, quindi ci siamo lasciati qualche istante fa all'interno del santuario di Santa Maria Maggiore. Ora siamo nei sotterranei dei Gesuiti con Armando Halupka della Società Adriatica di Speleologia, la sezione di speleologia urbana. Come prosegue poi il viaggio all'interno di questi sotterranei? Dove andremo adesso? Adesso attraverseremo questa parte qui. Qui siamo praticamente sotto l'altare di San Severio, e questa qui, che su una chiesa, è l'unico punto di sepoltura che è la chiesa, e qui sopra che è una grande lapide nera, no? E qui c'era un foro, noi abbiamo messo le scalette che adesso si può anche guardare dentro e si vede la cripta come che l'hanno fatta, la cripta per i petardi.
Quindi questa è l'unico, diciamo così, area di sepoltura legata a Santa Maria Maggiore. Effettivamente, allungando lo sguardo, si vede l'interno della cripta. Proseguiamo il nostro viaggio nei sotterranei dei Gesuiti con un passaggio di testimone da Armando Halupka a Enrico Calucca. Qui stiamo per entrare nella Camera Rossa. Sì, qua siamo proprio nel nucleo centrale dei sotterranei, entreremo nella famosa Camera Rossa, cioè la camera dove si diceva che ci fosse l'inquisitore vestito col suo manto scarlatto e dove conduceva gli interrogatori contro l'eresia protestante qui a Trieste. Naturalmente è una leggenda affascinante, ma pur sempre una leggenda. Adesso, se mi seguite, entriamo in questa famosa camera. Eccoci qua. Questo è lo spazio, insomma, dove la leggenda narra di questi misteri, di queste possibili, diciamo, ricostruzioni, tra virgolette, storiche. Sì, la camera ha una struttura abbastanza interessante, perché se vediamo è costruita su una pianta cruciforme a croce latina. Qui ci troviamo nell'asse principale e lateralmente ci sono due nicchie proprio in corrispondenza dell'altare della Madonna della Salute. Cioè, sopra le nostre teste qui si trova l'altare della Madonna della Salute. Quindi qui sopra c'è la chiesa, proprio sopra le nostre teste. Qui c'è anche un pozzo. Questo è il famosissimo Pozzo delle Anime. È detto Pozzo delle Anime, anche questo legato alla leggenda, perché si dice che durante gli interrogatori il malcapitato che subiva queste sevizie veniva fatto rinvenire introducendolo nell'acqua del pozzo, quindi da questo Pozzo delle Anime. Il pozzo però, al di là della leggenda, ha una sua struttura particolare. All'interno c'è sempre acqua limpida, acqua di falda, potabile. Acqua potabile, si potrebbe bere. Il fatto che sia potabile è dato dal fatto che ci sono all'interno anche dei piccoli crostacei, Nifargus, che vivono soltanto nelle acque, diciamo, pulite. Se c'è una minima quantità di inquinamento, queste colonie muoiono immediatamente. Dalla Camera Rossa, questa camera, insomma, avvolta dalla leggenda, passiamo all'altra parte dei sotterranei, quella legata alle carceri, attraverso questa che era un'ex galleria antiaerea. Sì, questa parte del sotterraneo era stata utilizzata durante la Seconda Guerra Mondiale come rifugio antiaereo. Poteva contenere fino a 400 persone. Di questa struttura oggi rimangono ben evidenti i possenti muri, qui alla mia sinistra, che erano i muri paraschegge. Nell'eventualità che cadesse una bomba, questi muri riparavano dalle schegge della bomba. Quindi, insomma, qui c'è grande, insomma, storia di Trieste, dai Gesuiti alle guerre mondiali, alle carceri, insomma, c'è un po' di tutto. C'è un po' di tutto, passiamo, diciamo, dal XVII secolo al XX secolo con tutte le varie storie che ci sono state nella città di Trieste. Allora proseguiamo attraverso, se non sbaglio, questa porta che vediamo se ora Armando ci aprirà. Entriamo in questa galleria che abbiamo attenzione alla testa, sì, abbiamo ricavato, cioè riscoperto, riscavandola fuori perché era completamente ingombra di materiali. Queste sono le porte delle celle all'epoca in cui c'era il carcere austro-ungarico. Sì, austro-ungarico, ancora originali, quindi si vedono molto massicce, ma è molto difficile da evadere da queste carceri. Sono piuttosto umide, come vedete possiamo anche entrare e dare un'occhiata all'interno. Qui, insomma, un tempo qui passavano le loro giornate i prigionieri in un ambiente
di che tipo, anche dal punto insomma, di vista dell'umidità? Siamo praticamente in una grotta. E questa sì, molta umidità al 90%, ci troviamo, questi ambienti sono scavati praticamente nel crostello, quindi con molta acqua. Sotto i nostri piedi per esempio c'è un canale dove scorre in continuazione acqua corrente proveniente dalle alture di San Giusto verso il mare. Ritorno ad Armando Calucca perché l'altra storia nella storia di questi sotterranei è quella di Oberdan, che qui proprio fu recluso. Sì, e noi adesso lasceremo questa stanza qui, la stiamo facendo ancora i scavi avanti, e passeremo di qua, entreremo nelle nuove celle e una era anche rinchiuso Oberdan nella prima cella. Andiamo. Andiamo? Andiamo. Eccoci, un'altra porta, di qua si entra alle altre celle. Di qua si entra in una grande sala che era il lavatoio delle prigioni. Eccoci, attenzione. Qui insomma si stendeva il bucato. Questo era il grande lavatoio delle prigioni. Basta vedere i ganci su perché i carcerati qui erano legati. Allora, proseguiamo fino a scoprire quella che era la cella appunto dove fu recluso Oberdan. Questa una cella, ma era solo questa piccola finestrella che... E poi dentro c'è pure il detenuto. Sì, c'è un detenuto, sì. Quando nel 1882 Guglielmo Oberdan fu accusato del celebre attentato, passò le prime 3 settimane di carcere proprio qui, in questa cella, nei sotterranei dei Gesuiti. Sì, adesso entriamo, abbiamo noi messo una luce, questa è una cella di massima sicurezza, per cui quello siamo certi che lui era in questa cella. Perché era... Come vedete, insomma, chiusure particolari, aggiuntive. Sì, perché è una cella non perché il carcerato scappi, ma che gli altri non vengano a liberarlo. Quindi è massima sicurezza. Allora, adesso, dopo aver liberato tutti i sistemi di chiusura, che erano ben 4, entriamo. E invece con Enrico Calucca, in questa cella, in cui peraltro c'è un eco importante, andiamo insomma a ripercorrere cosa accadde in quel momento, con quell'attentato, cosa successe. Subito dopo l'arresto Oberdan venne rinchiuso qui circa 3 settimane e fece di tutto per essere incolpato, diciamo, dell'attentato. Si mise addirittura a cantare canzoni irredentiste contro l'Austria, cioè non nascose per niente le sue motivazioni politiche. Insomma, un capro espiatorio che poi diventò una sorta di mito del Risorgimento. Dopo divenne, sappiamo tutti, il mito del Risorgimento legato profondamente, insomma, alla storia di Trieste. Qui ci sono dei segni legati, insomma, alla permanenza di un detenuto in questa cella. Sì, sono dei segni, 26 righe, anche scritto, e corrispondono proprio i giorni che Guglielmo Oberdan era in questa cella. L'attività della Società Adriatica di Speleologia però non si ferma qui nei sotterranei dei Gesuiti, perché c'è una nuova campagna di scavo a partire da questa cella per scoprire, chissà, magari nuovi passaggi. Sì, perché noi quando troviamo un sotterraneo sempre ci domandiamo: ma perché è stato costruito questo sotterraneo? Deve essere il motivo. Allora si fa ricerche per gli archivi, domandando agli anziani. Quando abbiamo trovato facciamo rilievo tutto, però ci troviamo qualche volta che troviamo i passaggi murati. Allora, perché hanno murato? Qua vuol dire che ogni cosa deve avere il suo motivo. Quando abbiamo pulito questa stanza è venuta fuori questa architrave. Abbiamo detto che sotto deve essere una porta, infatti sono venuti fuori i cardini e adesso stiamo scavando per vedere dove va. La stanza ha 5 metri per 5
è riempita fino al soffitto, sono 50 metri cubi, ogni metro cubo pesa 1400 kg, dunque il lavoro che abbiamo da fare, ma noi dobbiamo vedere dove va. Siamo arrivati sul fondo, ma abbiamo ancora almeno 40 metri cubi ancora da votare. E là sappiamo che ci sono dei passaggi che vanno verso San Giusto. Allora abbiamo anche un lavoro, questo. E quindi speriamo prima o dopo di inaugurare anche insomma, una galleria scoperta dalla Società Adriatica di Speleologia che diciamo così allacci Santa Maria Maggiore a San Giusto. Chissà che non sia possibile. Grazie a Armando Halupka, grazie a Enrico Halupka, grazie alla Società Adriatica di Speleologia che ci ha permesso questo viaggio nei sotterranei dei Gesuiti. Lucia, essendo credente, aspirava da anni alla santità, ma sentendosi incostante e molto fragile, cercava un modello di santità da imitare. Desiderava imitare un santo normale, cioè alla sua portata. Procedeva per esclusione. Per lei erano irraggiungibili i santi asceti e mistici, i grandi teologi e dottori della Chiesa, i santi religiosi, i sacerdoti o vescovi, i martiri, i fondatori di congregazione ed ordini monastici e i grandi predicatori che affrontavano viaggi pericolosi. Un giorno, pregando, il suo sguardo si soffermò sull'immagine della Madonna che teneva in casa ed ebbe subito un'illuminazione. Maria, chi più straordinariamente normale di lei? Dopo il suo coraggioso fiat, forma una famigliola con Giuseppe suo sposo, supera alcune traversie e si ristabilisce a Nazareth facendo la casalinga, allevando ed educando suo figlio Gesù. Non è stata una taumaturga né una predicatrice, né fondatrice di ordini e monasteri, eccetera. Ha semplicemente vissuto la sua vita ordinaria in modo straordinario, seguendo suo figlio Gesù fin sotto la croce. Meditava in cuor suo sugli eventi e pregava. Eppure è madre di Dio, degli uomini e la regina dei santi e degli angeli. Credo in Dio, nel Padre, nel Figlio, nello Spirito Santo. Va bene, ma di che cosa stiamo parlando se non parliamo anche di qualche cosa di concreto, di visibile, di tangibile? Cosa vuol dire credo nello Spirito, che non posso vedere se non credo in quello che posso vedere? C'è qualcosa che non quadra. La Chiesa nasce con Maria, nasce con Gesù, nasce con la chiamata, il concepimento della Chiesa. Nasce, c'è, le persone ci sono, le ha chiamate Gesù. Poi viene alla luce con la Pentecoste, il dono dello Spirito Santo, è chiaro. Lì è il momento in cui escono dal nascondimento e cominciano a operare, consapevoli della risurrezione, a portare il primo annuncio del Vangelo. E qui è un punto nodale. Quando noi annunciamo la nostra fede, che cosa annunciamo? Quando noi diciamo di essere cristiani, che cosa significa questo? Che cosa significa? Le parole hanno un significato e la Chiesa nascente si è posta subito questo problema. Quando noi andiamo ad annunciare, che cosa annunciamo? Si arriva al concilio e si arriva quindi ai primi concili, alla definizione del credo, il simbolo della fede. E proprio del simbolo della fede è credere in Dio, credere nel Padre, credere nel Figlio, lo Spirito Santo. Credo la Chiesa, una, non 2, 3, 4. La Chiesa è una, non scherziamo. Essere cristiani, credo una Chiesa, santa, cattolica e apostolica. Nascono 1000 critiche su questi temi, no? E tutti noi possiamo dire, non ci credo, la Chiesa non è una, non è santa, non è cattolica e non è apostolica. Certo,
ormai è molto diffuso, magari anche tra di noi può essere che sia diffuso questo sentimento negativo nei confronti della Chiesa, ma io spero che al termine di questa riflessione i sentimenti cambino, perché la Chiesa è il corpo di Cristo. I sentimenti cambino perché la Chiesa è il corpo di Cristo, e se non è questo non stiamo parlando della stessa cosa. Essere cristiani senza amare il corpo di Cristo non so esattamente cosa significa. E qui vediamo che essere uniti non significa essere omologati. Divisione non significa necessariamente nel modo estremo qualche cosa di negativo, no? Significa anche una distinzione tra diversi carismi. La Chiesa si manifesta in modo diverso anche alla diversità dei carismi, alla diversità dei doni dello Spirito e alla diversità di ciascuno di noi, e alla diversità delle comunità, e alla diversità delle tradizioni dove lo Spirito soffia. E quindi c'è un aspetto positivo della diversità. Credo la Chiesa una, non significa uniforme, non significa che indossiamo tutti la stessa casacca. È bello pensare, io penso soprattutto a noi servi di Maria, all'interno del mondo della Chiesa, un aspetto bello dell'essere servi di Maria. Io mi auguro, io lo sento nel nostro ordine, ma mi auguro che sia sempre così. Essere una comunità aperta, essere una comunità con un cuore aperto, dove c'è spazio per chi la pensa anche diversamente, perché se la pensi diversamente non è che sei sbagliato, se la pensi diversamente non significa che sei eretico, se hai un ruolo diverso nella Chiesa, c'è spazio. Lo Spirito soffia dentro ciascuno di noi e trova dentro ciascuno di noi, anche secondo i nostri ideali, secondo i nostri sentimenti, secondo le nostre passioni, il modo migliore di esprimersi. E ora ci chiediamo qual è il nostro ruolo all'interno della Chiesa. La Chiesa siamo noi la Chiesa. Quando uno offende la Chiesa, offende noi, offende Gesù Cristo che è il capo, offende lo Spirito Santo che è l'anima della Chiesa. La Chiesa siamo noi. E lo dico in riferimento a noi chi siamo all'interno della Chiesa. Santa Teresa di Lisieux, lo sapete, era una monaca di clausura e quindi viveva nel raccoglimento più estremo. Se avete letto la storia di un'anima, una vita di penitenza, di preghiera, e lei si pone questa domanda: siccome le mie immense aspirazioni erano per me un martirio, mi rivolsi alle lettere di San Paolo per trovarvi finalmente una risposta. Trovai così una frase che mi diede sollievo: aspirate ai carismi più alti e io vi mostrerò la via migliore di tutte. L'Apostolo infatti dichiara che anche i carismi migliori sono un nulla senza la carità e che questa medesima carità è la via più perfetta che conduce con sicurezza a Dio. Avevo trovato finalmente la pace. Considerando il corpo mistico della Chiesa, non mi ritrovavo in nessuna delle membra che San Paolo aveva descritto, o meglio, volevo vedermi in tutte. La carità mi offrì il cardine della mia vocazione, compresi che la Chiesa ha un corpo composto di varie membra, ma che in questo corpo non può mancare il membro necessario e più nobile, compresi che la Chiesa ha un cuore bruciato d'amore. Capì che solo l'amore spinge all'azione le membra della Chiesa e che spento questo amore gli apostoli non avrebbero più annunciato il Vangelo, i martiri non avrebbero più versato il loro sangue, compresi e conobbi che l'amore abbraccia in sé tutte le vocazioni, che l'amore è tutto e che si estende a tutti i tempi, a tutti i luoghi, in una parola che l'amore è eterno. Allora con somma gioia ed estasi dell'animo gridai: «O Gesù, mio amore, ho trovato finalmente la mia vocazione. La mia vocazione è l'amore». Allora io vi pregherei di riflettere su questo. Non pensiamo innanzitutto quale opera di carità posso andare a fare per il parroco, ma pensiamo innanzitutto: sto vivendo appieno la mia vocazione? Santa Teresa
È questo veramente il bello di quello che lei dice. E se tu vivi pienamente la tua vocazione, stai dando il meglio del meglio che puoi dare alla vita della Chiesa e a te stesso. A noi viene facile criticare la Chiesa. Quando si critica la Chiesa non è troppo facile criticarla. Quante occasioni ne abbiamo? Guardiamo a noi stessi, perché noi siamo la Chiesa e chiediamoci, io sono un frate. Faccio un esempio, ho pregato la corona dell'Addolorata, un esempio concreto. Di che cosa vado in cerca? Come vivo la regola della mia comunità? Come vivo il mio essere parte di un ordine secolare dei servi di Maria? Ci sono tante belle possibilità di vivere questa realtà come momenti di preghiera, ci si trova, si prega, si medita, ma è troppo poco. A mio parere, se viviamo in questo modo non abbiamo preso veramente il nucleo dell'essere parte dell'ordine secolare dei servi di Maria. Non è incontrarci ogni tanto per fare una riunione e pregare insieme. È aver capito che io scelgo, perché sento nel cuore, perché mi sono consacrato, che se vivo fino in fondo questa spiritualità che mi è stata donata, lì c'è la mia via di santificazione. Se io prego anche nel segreto della mia casa, prego con il cuore e vivo quanto mi chiedono le mie regole di vita, con il cuore, non da fariseo, io sto dando il massimo alla Chiesa, perché io divento una luce che splende. Ma se penso, poi va bene, pensiamo anche andare a aiutare, magari i frati, grazie, se venite a aiutarci, bene, mi fa piacere. Ma non è quella l'essenza dell'apostolato. L'essenza dell'apostolato, Chiesa una santa, cattolica e apostolica, l'essenza dell'apostolato è fare quello che sono chiamato a fare e essere quello che sono chiamato ad essere. Inutile sfuggire a questo punto essenziale per andare in cerca di altri punti. E sempre tutto, vedete, tutto parte, noi prendiamo l'unità, la santità, cattolicità, tutto parte da Gesù Cristo e tutto si proietta verso la missione. E questa è la dinamica, qualsiasi aspetto. Allora, apostolica dalla nascita e per missione. Apostolica per chiamati degli apostoli, dei suoi successori, di ciascuno di noi attraverso la nostra vocazione, e apostolica, l'invio. Noi siamo un popolo di profeti, noi, ciascuno di noi. Ciascuno di noi ha l'onore e il dovere di essere testimone di Cristo. San Francesco diceva: se proprio è necessario, fatelo anche con le parole, sottolineando che la vera prima testimonianza è quella della vita, non quella della parola. Quindi se proprio dovete, anche con le parole, ma anche con le parole. E qui parlo del ruolo speciale che ha ciascun cristiano all'interno della Chiesa. Siamo noi, tutti noi siamo il popolo di Dio, il popolo profetico. E quindi ci vuole questa rivalutazione. Abbiamo tutti ricevuto con il battesimo e la cresima un mandato, un sacramento che ci autorizza e ci dà l'incarico di essere testimoni di Gesù Cristo in questa società. Qual è il vostro vantaggio? Il vostro vantaggio è che voi per scelta non portate una tonaca. Il vostro vantaggio è che voi per scelta vivete nelle vostre case. Il vantaggio è che voi per vostra scelta siete in prima linea. Noi predichiamo a chi già crede. Voi siete vicini anche in famiglia a volte, o nel lavoro, nelle situazioni della vita, alle persone là dove sono, con i loro dubbi. E vale di più
una persona vestita in modo normale, padre di famiglia, madre o quello che è, che in un bar sente uno bestemmiare e dice: per piacere, rispetta la mia fede, rispetta il mio Signore, stai calmo. Più che sia un prete a dirlo, perché un prete lo fa per mestiere, avete capito? Questa è la percezione delle persone, non è vero, io ci credo in quello che dico. Però la percezione delle persone è che se io parla di Dio, è un frate, che cosa vuoi che faccia? Veramente ha un valore aggiunto. Bisogna prendere coscienza che certe cose le potete fare davvero, solo voi, nei luoghi dove siete e dove io non arrivo, per esempio. Cominciamo a prepararci nelle nostre comunità, gradualmente, e poi si arriverà anche a guidare le comunità, che ce n'è bisogno, ma non per bisogno, per vocazione però. Ce n'è bisogno, ma non lo si fa per bisogno, lo si fa per vocazione. Fare quello che siamo chiamati ad essere. Apostolicità, però pensavo anche a un altro aspetto, che era apostolicità significa anche mantenersi ancorati alla fede che è stata trasmessa dagli apostoli. C'è spazio per la libertà di pensiero, per la libertà di coscienza. Siamo servi di Maria, grazie a Dio. È veramente è un dono di libertà essere servi di Maria. Però la libertà si radica in Gesù Cristo, nella verità che Gesù Cristo ci ha comunicato. Ecco, per cui non perdiamo il riferimento all'insegnamento apostolico, perché quello è il cardine. La discontinuità, il trovare la novità, sta nell'apertura ai nuovi modi di comunicazione, e non mi riferisco necessariamente a internet, mi riferisco anche al linguaggio quotidiano parlato. Ecco, parlare di Dio dando pane al pane, dicendo le cose come stanno, no? Senza linguaggi astratti teologici che non fanno né caldo né freddo a nessuno. Parlare in modo sereno, acquistare questo linguaggio, questo significa la modernità della fede, ecco, la nuova comunicazione, senza essere futuristi. Cerchiamo almeno di vivere il presente, di parlare quello che le persone parlano oggi. E quindi questa modernità, questa apostolicità, io vorrei dire continuità e discontinuità, ancorati alla fede che ci hanno trasmesso gli apostoli. Non dobbiamo andare in cerca di cambiare le cose, ma con un modo che sia comprensibile. La Chiesa cattolica, un termine bello, però molto frainteso, per esempio. È bello perché forse il termine più frainteso fra tutti è la parola cattolica, perché al giorno d'oggi, se uno dice io sono cattolico, vuol dire che io mi sto separando dagli altri. Vuol dire questo. Io sono cattolico, vuol dire guarda che io non sono come quelli là. Guarda che io non sono... io ho la verità. Sono cattolico. Non è questo il senso vero e proprio e originale del termine cattolico. Ecco, cosa significa che la Chiesa è cattolica? Proprio significa il contrario di questo senso. Significa che la Chiesa riunisce tutti gli uomini e tutti i popoli a sé. E quindi questo aspetto della cattolicità è un aspetto bellissimo che ci dà l'apertura per raggiungere ogni persona là dove si trova, là con le sue tradizioni. E noi dovremo avere questo senso di cattolicità nel senso di Chiesa inclusiva, Chiesa che tende, persone che tendono a raggiungere ogni persona. E allora il dogma vero per ciascuno di noi, il primo, l'unico comandamento che Gesù ci ha lasciato: ama il prossimo tuo come te stesso. Vuoi essere cattolico? Non essere fariseo. È un'altra cosa essere cattolico e essere fariseo. Vuoi essere cattolico? Non creare divisioni basandoti su scaramucce, sulla ritualità. Ah, questo rito va così, quest'altro rito va cosà. Secondo voi, onestamente, queste sono questioni che Gesù avrebbe trattato? Il rito? Bisogna inginocchiarsi con una gamba o con due gambe per essere cattolici? Allora, bisogna amare.
bisogna amare. È chiaro che poi ci sono le espressioni della fede che creano unità. Essere uniti in un gruppo significa non solo sentimenti, c'è quell'unità che nasce dalle cose invisibili, la fede, lo spirito. C'è quella unità che nasce anche dalle cose visibili. Essere uniti nel credo, essere uniti nei sacramenti, nella preghiera, nella celebrazione dell'Eucaristia, essere uniti alla comunione della Chiesa con naturalmente il Papa, i sacerdoti e tutti i ruoli che ci sono. E adesso, anche se ho 5 minuti, mi dispiace, non li uso. Basta. Grazie. Comunque, dai, io spero solo questo, insomma, che abbiate colto il mio messaggio era soprattutto questo, ecco. E spero che nessuno sia stato offeso da quello che volevo dire, perché per me il punto era questo: capire che noi siamo la Chiesa, noi siamo la Chiesa e camminiamo insieme, e dobbiamo non solo dire io credo alla Chiesa, è un primo passo, ma dobbiamo arrivare a dire io amo la Chiesa, io amo il corpo di Gesù Cristo per quello che è. Dopo questo lungo periodo di zona rossa siamo finalmente diventati zona gialla, e quindi ieri, che era anche una bella giornata di sole, io e mia moglie Paola abbiamo deciso di andare in una delle zone più belle del nostro Friuli Venezia Giulia, che è la costiera adriatica tra Monfalcone e Trieste. E precisamente volevamo fare una camminata sul sentiero Rilke. Questo sentiero percorre tutta la costa a strapiombo sul mare e unisce le due località di Sistiana e di Duino. Prende il nome da Rainer Maria Rilke, considerato uno tra i più importanti scrittori e poeti austriaci del XX secolo. Nei primi anni del Novecento era ospite nel castello di Duino e amava percorrere questo sentiero, che poi ha preso il suo nome, dove trovava ispirazione per le sue poesie.
Il sentiero offre la possibilità di ammirare il mare e la costa triestina da vari punti panoramici, dove durante la Seconda Guerra Mondiale erano posizionate le postazioni della contraerea. Il sentiero è facilmente percorribile. L'ingresso principale è nei pressi dell'ufficio turistico di Sistiana e termina a Duino in prossimità del castello e del Collegio del Mondo Unito. I francescani dell'Immacolata sono una famiglia religiosa divisa in due rami, maschile e femminile, cioè frati e suore. Sono un nuovo ramo francescano radicato nella regola bollata di San Francesco d'Assisi e nella traccia mariana di vita francescana. Essi si propongono di realizzare la propria santificazione e la salvezza dei fratelli per mezzo dell'Immacolata, secondo gli insegnamenti e gli esempi di San Massimiliano Maria Colbe.
Ed è per questo che, oltre ai voti di obbedienza, di povertà e di castità, professano il voto mariano della consacrazione illimitata all'Immacolata. Questo voto è essenziale e costitutivo della spiritualità dei francescani dell'Immacolata ed è la novità e lo specifico rispetto al carisma francescano comune a tutti i francescani. Con questo voto intendono marianizzare tutti gli aspetti della loro vita religiosa francescana, i 3 voti, la vita comunitaria, l'attività apostolica, il sacerdozio, e in tal modo raggiungere la perfetta conformità a Cristo, realizzata dall'Immacolata. Il loro ideale è quindi di imitare la Vergine Maria fino a trasformarsi completamente in lei, per essere sua presenza viva nel mondo e operare come lei alla diffusione del Regno di Cristo. Gli iniziatori di questa novella famiglia sono 2 frati sacerdoti, padre Stefano Maria Manelli e padre Gabriele Maria Pellettieri. Ambedue questi frati avevano iniziato a vivere insieme l'esperienza della regola di San Francesco e della traccia mariana il 2 agosto 1970 nella casa mariana presso il santuario della Madonna del Buon Consiglio di Frigento in provincia di Avellino. Il carisma dei 2 padri fondatori veniva riconosciuto dalla Chiesa quale dono particolare di Dio e approvato il 22 giugno 1990 per i frati e il 2 agosto 1993 per le suore. Il riconoscimento definitivo da parte del Papa Giovanni Paolo II è avvenuto il 1 gennaio 1998 per l'Istituto dei Frati e il 9 novembre dello stesso anno per l'Istituto delle Suore. La spiritualità dei francescani dell'Immacolata è condivisa anche da una cerchia numerosa di fedeli laici che fin dall'inizio hanno voluto unirsi spiritualmente e attivamente alla loro missione e che oggi costituiscono l'associazione pubblica dei fedeli denominata Missione dell'Immacolata Mediatrice. Consta di 3 gruppi: i missionari dell'Immacolata con l'atto di consacrazione, i missionari dell'Immacolata con il voto mariano e i terziari dell'Immacolata. Oltre al lavoro ordinario di apostolato nel ministero sacerdotale e nella catechesi, i francescani dell'Immacolata sono impegnati in altre vaste opere di evangelizzazione. Anzitutto l'attività della buona stampa, diffusa a vasto raggio in Italia e all'estero. Costituita oggi in associazione Casa Mariana Editrice, dispone oltre di 130 pubblicazioni e si propone di continuare il progetto di San Massimiliano di fasciare il globo di stampa mariana, distribuendo annualmente centinaia di migliaia di copie di libri fuori commercio. L'editrice pubblica anche i seguenti periodici: 2 riviste quadrimestrali,
2 trimestrali, 5 bimestrali, una rivista mensile e un settimanale. Molto attivo è anche l'apostolato radiofonico, che da 4 importanti postazioni situate in Italia, nelle Filippine, in Brasile e in Benin, trasmette programmi prettamente di natura religiosa e mariana. In Italia, nella Casa Mariana di Frigento, opera da molti anni anche una stazione televisiva con un vasto raggio di azione comprendenti alcune città della Campania e delle Puglie. Attualmente questo nuovo ramo francescano, frati e suore, conta insieme di circa 800 membri e sono diffusi in diverse nazioni dei 5 continenti. Voglia l'Immacolata stendere il suo manto materno su di essi perché siano sempre e interamente sua proprietà. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Meditiamo i misteri luminosi. Nel primo mistero luminoso, il battesimo di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, per la tua misericordia. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Nel secondo mistero luminoso meditiamo il miracolo di Gesù alle nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero luminoso meditiamo l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero luminoso meditiamo la trasfigurazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ed è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, ne esseri figli di Eva. A te sospiriamo, gemente e piangente in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo istiglio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Kyrie eleison, Kyrie
Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe audi nos, Christe audi nos, Pater di celis Deus, miserere nobis, Filii Redemptor mundi Deus, miserere nobis, Spiritus Sancte Deus, miserere nobis, Sancta Trinitas Unus Deus, miserere nobis. Sancta Maria, Sancta Dei Genitrix, Sancta Virgo Virginum, Ora pro nobis, Mater Christi, Mater Ecclesiae, Mater Misericordiae, ora pro nobis, Mater Divinae Gratiae, Mater Spei, Mater Purissima, ora pro nobis, Mater Castissima, Mater Inviolata, Mater Intemerata, ora pro nobis, Mater Amabilis, Mater Admirabilis, Mater Boni Consilii, ora pro nobis, Mater Creatoris, Mater Salvatoris, Virgo Prudentissima, ora pro nobis, Virgo Veneranda, Virgo Predicanda, Virgo Potens, ora
patriarcharum, Regina prophetarum, Regina apostolorum, ora pro nobis, Regina martyrum, Regina confessorum, Regina virginum, ora pro nobis, Regina sanctorum omnium, Regina sine labe, originali concepta, ora pro nobis, Regina in celum assumpta, Regina sacratissimi rosarii, Regina familiae, ora pro nobis, Regina pacis, Regina missionum, Regina ordinis minorum, ora pro nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, pace nobis Domine. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, exaudi nos Domine. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix, ut digni efficiamur commissionis Christi. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concede a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. A te, o Beato Giuseppe, stretti della tribolazione ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, dopo quello della tua Santissima Sposa. Deh per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasse al fanciullo Gesù, riguardate, ne preghiamo, con occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò con il suo sangue, e con il tuo potere d'aiuto soccorre ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della Divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difende la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità, e copri ciascuno di noi con il tuo continuo patrocinio, affinché con il tuo esempio e con il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, per l'acquisto delle sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri
nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo. Dona loro, Signore, splendi ad essi la luce perpetua, Riposano in pace. Amen. Immacolata Madre del Buon Consiglio, prega a me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. procedenti ad utroque, comparesit laudatio. Amen. Panem de cielo prestitis Teis, Oremus. Deus, qui nobis sub sacramentum mirabili passionis tu memoriam reliquisti, tribueque assumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis suggeter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Oremus pro Pontifice nostro Francisco. Et vivificet Deum, et beatum faceat Deum in terra, et non tradat Deum in animam inimicorum eius. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. il meglio di te. L'uomo è irragionevole, illogico, egocentrico. Non importa,
amalo. Se fai il bene, diranno che lo fai per secondi fini, egoistici. Non importa, fai il bene. Se realizzi i tuoi obiettivi, incontrerai chi ti ostacola. Non importa, realizzali. Il bene che fai, forse domani, verrà dimenticato. Non importa, fai il bene. L'onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile. Non importa, sii onesto e sincero. Quello che hai costruito può essere distrutto. Non importa, costruisci. La gente che hai aiutato forse non te ne sarà grata. Non importa, aiutala. Dà al mondo il meglio di te e forse sarai preso a pedate. Non importa, dà il meglio di te.